signora, sono l'avvocato Naso. Buongiorno. Senta, mi spiega meglio com'è la sua abitazione? Lei ha un appartamento al primo piano, abitava al primo piano? Sì. Quindi che altezza c'è dal piano stradale? Oddio, 2 metri o meno di 2 metri saranno. Proprio... 2 metri sarebbe un ammezzato forse un po' di più. Non lo so quanto potrà essere. Rispetto al portone, la finestra dalla quale lei si è... Ecco, lei che ha fatto? Si è affacciata o ha guardato tramite le... La serranda. Come dice? La serranda. Lei ha guardato tramite la serranda? Sì. E rispetto al portone, dove si trova questa finestra? Sotto il portone. Proprio sopra il portone? Sì. E quindi lei ha colloquiato con quella persona che suonava tramite la serranda? Sì. Quindi la persona non la vedeva? No. Perché la serranda era chiusa? Io vedevo per le righette. Attraverso i listelli Sì. della serranda. Sì. La serranda com'è? Di legno o di... Sì, di legno. No. O di metallo? Di No, legno. è di legno. Senta una cosa, e invece la macchina dove era parcheggiata? Era attaccata al portone perché non doveva chiudere la strada, si era spostata verso il portone. C'è un marciapiede? No, c'è la strada che entrano e escono le macchine e quindi se lui si metteva a mezzo alla strada non faceva passare a nessuno, quindi si era spostato verso il portone. Quindi stava proprio vicino al portone? Spostata verso il portone, non attaccata al portone, verso il portone, di modo che faceva passare le tre macchine. Verso il portone con il fianco, con lo sportello o con il fronte della macchina? La macchina era entrata, quindi stava verso, l'autista stava girato verso il portone, che l'ho visto bene. Quindi lei l'ha visto dall'alto? Sì. Ho capito. Senta, ce lo può descrivere questo autista? Allora, lui è parecchio robusto, ha i capelli rasati, rasati. Capelli castani? No, rasati. Rasati. Degli occhiali da sole e la cicatrice sul viso. Io l'ho visto bene perché cicatrice dove, scusi? Sul viso. Il viso è... E lui quando si è girato così, io questo non me lo ricordo bene. Aspetti signora, l'avvocato forse le sta chiedendo quale parte del viso la cicatrice? Sulla fronte, sulle guance, sul mento? No, lui sulla guancia, me lo ricordo. Sulla guancia? Sì, sulla guancia. Se lo ricorda bene questo? Sì, sulla guancia. Sì, non facciamo come Roberto, questo se lo ricorda bene. Sì. Una cicatrice sulla guancia. Sì. Quale? Questa di destra o questa di sinistra? Io non me lo ricordo se sulla destra o sulla sinistra. Non si ricorda? Non perché lei le ha viste tutte e due? Sì. Com'è possibile? Perché faceva tanto caldo e lui ha aperto la macchina, no? Ha aperto lo sportello della macchina perché è stato lì 10 minuti, non è che lui ha aperto la macchina. Senta, e lei sentiva anche quello che si dicevano queste due persone? Dopo quando lui ha detto vabbè io rimango qui, quello dei tatuaggi, ha detto io rimango qua a fare la guardia, allora questa persona qua, Riccardo, gli ha detto vabbè io me ne vado. Io ho detto allora ma se lei ha sentivo il sentito telefono. Solo questo? Lui se n'è andato. Fino a quel momento i due non hanno parlato tra di loro? Quando queste persone dei tatuaggi hanno iniziato a fare delle minacce, io mi sono allontanata perché avevo il bambino e lui stava sentendo, me lo sono allontanata da lì. E quindi se loro hanno parlato qualche cosa io non l'ho sentito. Senta, ma quando questo ha suonato, no? E lei si è affacciata, cioè non si è affacciata, lei si è avvicinata alla serranda che era calata, ma ha chiesto a questa persona che vuoi? No, assolutamente no, perché io mi sono spaventata. La maniera in come ha suonato, Scusi, io ho detto mio Dio, ma chi è questa siamo persona? Perché suona così? Io ma non ho dice, risposto. Mi fa capire perché si è spaventata. Stai lì rilassata dentro casa e arriva una persona che ti brucia il campanello, ti prende Perché il lei, sobresalto. per esempio, non ha mai avuto la visita, che so, dei testimoni di Geova che cercano mai? No. Non sa nulla di questo. Di chi gli vuole vendere qualche cosa, l'enciclopedia? Nessuno ha mai suonato? Loro non hanno questa maleducazione di suonare così. Sono una volta e basta. Quindi lei si è spaventata? Sì. E che cosa ha fatto dopo? Io me ne sono andata per il balcone
Io ho chiamato mio marito e l'ho avvertito, ho detto guarda c'è una persona che sta suonando così così. Ah no, dopodiché lui se n'è andato, lui è uscito, se n'è andato verso il negozio dove riparano le macchine e ha iniziato a parlare con questa persona perché quello lì è amico suo. Le ha iniziato a dire ma che fai qua, ma che fai? Dice no, io sono venuto. Ma lei come fa a sapere che è amico suo, scusi? Sì, perché parlava in confidenza e lo chiamava per il nome, quando una persona che non conosce non lo viene a chiamare per il nome. Ma se lei non li aveva mai visti prima questi due, vero? A questi personaggi lì no. Mai visti prima? No, non è che io sto sempre lì alla finestra a vedere chi entra, chi esce. Non ho capito, signora, scusi, parli. Queste persone... Allora, lei mi sta dicendo... Io le sto chiedendo se lei le due persone le aveva viste in precedenza. No. Mai? No. Detto questo, avvocato, sta ripetendo le stesse domande. Chiedo scusa, ma io ho capito un quarto di quello che ha detto prima. Un po' per come parla, un po' per quest'aula sorda e grigia, Presidente, per evitare, va bene? Le piace? Ecco, allora, lo so che la trovo. Allora, senta signora, lei non l'aveva mai visti prima? No. Senta, lei era mai stato nella pompa di benzina di Corso Francia? No, io lì non ci sono stata. Lei non c'è mai stata? Lei guida la macchina? No, non ho la patente, non ho la macchina. E con suo marito non si è mai fermata a fare benzina, cambiare l'olio, le gomme? No, perché lui in quel periodo lì faceva l'autista NCC e quindi lui aveva il suo lavoro, se ne andava e lui faceva le cose sue. Non è che io le sto appresso sempre a lui, io sto a casa con le mie cose. Le sue cose. Senta una cosa signora, ma lei sarebbe in condizioni di riconoscere la persona che ha visto sia quello con i tatuaggi che quello con la cicatrice sulla guancia? Sì. Sarebbe in condizioni di riconoscerla? Sì. Ci vogliamo provare, Presidente? Se non ci sono opposizioni o obiezioni da parte di alcuno, facciamo accomodare gli imputati e vediamo la testa che cosa dice. Allora, Non c'è nessuna opposizione. no, va bene, possiamo procedere. Allora, facciamo venire Bruggia. Bruggia è collegato. Bruggia è in videoconferenza. Facciamogli fare vedere gli imputati. Sì, no, facciamo venire fuori tutti insieme, no, avvocato? Perché? Non è una ricognizione. No, mi pare allora, o che soltanto la persona indicata, l'immagine di Bruggia e la persona di Calvio. Presidente, non sarebbe più attendibile se lei vedesse se qui ci sono le due persone? No, assolutamente. No, perché o facciamo una ricognizione formale con queste. persone che tra loro si assomigliano, opportunamente selezionate, oppure quindi dovremmo fare, oppure può vedere la singola persona indicata. Io chiedo che venga intanto fatto vedere Matteo Calvio e venga fatto vedere isolatamente rispetto agli altri. Ecco, questa è l'unica cosa che è una possiamo cosa fare. che si può fare ed è possibile. Ma Oppure facciamo una ricognizione di persona formale con tutte le regole, in È modo quello che non chiedo ci io, siano... formalmente chiedo una ricognizione di persona con tutte le regole. Va Eventualmente da fare in un'altra... Certo. Allora, quindi intanto la richiesta della difesa è questa, sulla ricognizione formale di persona al pubblico ministero? Ma io credo sia sufficiente, anche perché la indicazione effettuata nel corso dell'esame comunque ha una sua valenza sulla base di quanto afferma la giurisprudenza, e chiedo che sia posta nelle condizioni di vedere Matteo Calvio se riesce a riconoscerlo. Come la persona che pronunciava le minacce. Poi sulla necessità di effettuare una ricognizione formale sulla base delle risultanze che abbiamo agli atti mi sembra francamente una superfettazione, però se il Tribunale ritiene di farlo... Il Tribunale riserva di adottare il provvedimento in ordine alla richiesta formulata dalla difesa. Allora, abbiamo terminato, ci sono domande da parte sua, avvocato? No, la vedevo in piedi, no, l'avvocato Gallo.
L'imputato Lacopo aveva riferito che era andato lui stesso sotto casa della signora del marito e quindi far fare anche un riconoscimento a Lacopo Roberto, e a quanto pare c'ha i tatuaggi sulle braccia, quindi volevo evidenziare quello. Presente, ha detto che c'era stato sempre lui sotto casa della signora e non altri. Grazie. Si riconosce anche Lacopo Roberto. Quindi anche la richiesta è anche in relazione di ricognizione, anche in relazione a Lacopo Roberto, anche su va bene, questo è questa è per la vostra prospettazione, noi dovremmo poi decidere. Comunque c'è riserva sulla ammissione di questo atto istruttorio. Se non ci sono altre domande, con Roberto. Sì. Appunto. No, signora, scusi, l'ultima cosa. Lei ha detto che i due uomini ad un certo punto hanno parlato tra loro per dire ci sentiamo, ti faccio uno squillo, ti chiamo dopo? Sì, lui, questa persona, l'autista della macchina, lui se n'è andato, gli ha detto... Ma ha sentito se mentre si parlavano si chiamavano per nome o per cognome? No, non si hanno chiamato così. Si hanno detto vabbè, allora dopo c'è... Si hanno detto ciao, poi ci sentiamo, ma non hanno fatto il nome l'uno dell'altro? No, assolutamente, non perché altrimenti io l'avessi detto mio marito come si chiamavano, no? Poi suo marito ha pensato che si potesse trattare di, ma lei non ha sentito che si nominavano tra loro, si chiamavano tra loro? No, non l'ho sentito. Va bene, allora non ci sono altre domande, la signora per ora può andare, signora. Presidente, posso integrare la mia richiesta? Prego. Perché il Tribunale, ho sentito, si riserva di accedere a questa richiesta della difesa, ma se ritenesse di scioglierla oggi questa riserva, l'atto, se fosse un scioglimento della riserva in senso positivo, cioè di fare la ricognizione, sarebbe bene farlo oggi e consentire e non consentire alla testimone. Certo, di essere. Allora possiamo fare una cosa, sentiamo anche l'altro teste perché magari si pone lo stesso problema e poi ci ritiriamo per decidere su questa richiesta della difesa. Sentiamo, perché oggi è presente anche Danilo Catini, quindi si potrebbe porre anche con lui lo stesso problema, quindi se dobbiamo decidere decidiamo una volta soltanto. Allora, signora... Quindi se adesso la signora viene tenuta... La signora però dovrebbe accomodarsi in un luogo separato sia da quello nel quale si trova il marito sia da quello nel quale si trova il teste Catini. È vero che il teste Catini viene in udienza, ma... Cosa? Noi poi dove andiamo a decidere? Scusate. Ci pensa lei. Grazie. Non faccia avvicinare nessuno. Sì, ci ho parlato. Allora signora, scusi, si accomodi un altro momento, si accomodi nuovamente che il giudice Arcieri le vuole un chiarimento da lei. Senta, lei quando si è affacciata alla finestra della sua abitazione, restando però dietro la serranda, ha detto, ha mai parlato con l'uomo che era sotto? No. No, quindi ha solo guardato e ha sentito quello che diceva. Sì. Lei non ci ha mai parlato? No, mai. Perché mai, era mai. spaventata, ha detto. Sì. Va bene. Allora, intanto si accomodi. Ho capito, un attimo. Ci può andare il marito a prendere il bambino a scuola? Ci va il marito, è disoccupato. Allora facciamo accomodare l'altro teste del relato. Danilo Catini dovrebbe essere presente. Santa pace ogni giorno.
volta a settimana. In giornata no, è solo la decisione su. Però loro ogni volta me lo fanno notare. Soltanto che poi anche questa cosa di prima deve far rispettare le regole, ma che stiamo a fare noi qua? Mi sono un po' infastidita con Cascini pure. Il processo è difficile, si tiene pure qualche battuta, perché ogni volta crea un incidente con questa eminenza. Allora si accomodi, prego, buongiorno, si deve accomodare. Figurelli il test, vero? Figurelli sono la vittima, Figurelli sono di Frigeri. Scusa. Allora, lei si chiama? Danilo Catini, È nato? a Roma il 31/1962. Lei gestisce, dove è residente? A Roma in via Feltre 8. Gestisce un esercizio commerciale di Sì, è ferramenta, mio, in che sì. via? Via Morlupo 18. Lei oggi viene sentito nella qualità di testimone, ha l'obbligo di dire la verità. Deve leggere a voce alta la formula che trova davanti a sé. Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanta mia conoscenza. Allora, lei conosce il signor Refrigeri? Sì, Come mai lo conosce? siamo nati nel quartiere. Siete nati nello stesso stesso quartiere, quartiere, quindi vi conoscete da da molti quando- anni. Io ce n'ho 54, immagino 50. Da 50 anni lo conosce. Il signor Refrigeri ha un'abitazione che è in prossimità Vicino al mio suo negozio, sì. del suo negozio. Oggi lei è stato citato perché il Tribunale vorrebbe qualche chiarimento su un episodio particolare avvenuto allorché due persone si sarebbero presentate sotto l'abitazione di Refrigeri. Sì. Allora, lei lo ricorda questo episodio? Io cerco di dirle il meno possibile per non condizionare no, io il suo ricordo. Ricordo una persona che è venuta, che conoscevo, e Ce lo vuole raccontare con i particolari questo episodio? allora, non mi ricordo l'anno, il giorno, non me lo ricordo. Ho visto questa persona che conosco andando a prendere il caffè, perché apro alle 15 io. Abbiamo un bar lì a 50. Quindi lei riapre il negozio alle 15. Alle 15. Prima di riaprire si va a prendere un No, caffè. verso le 15, 15:10 così, a turno, io e mio fratello andiamo a prendere il caffè, uno per volta. Al bar. E incontrai questa persona che conoscevo e era lì e ho detto come va, come non va? Sono venuto qua e... Anche a lei, scusi, lei c'è la telecamera per le riprese televisive, lei vuole essere ripreso o non può scegliere? Non mi crea nessun problema. Non le crea nessun problema, quindi possiamo andare avanti con la ripresa. Ho fatto anche il cartello, non me lo ricordo. Allora, E niente... incontra una persona Sì. che lei già conosceva? La conoscevo, sì. Ci può dire chi era? Era Matteo Matteo? Calvio. Matteo Calvio. Anche lui lo conosce perché? Lo conosco perché nel quartiere ci conosciamo. Anche lui abita nel quartiere, Sì. quindi vi conoscete Dove abita da anni. sinceramente non lo so, però lo frequenta Però insomma lo da vede anni. nel Sì, quartiere sì, e lo vede da anni? sì, mi capita di incontrarlo, insomma. Le capita di incontrarlo? Non- Allora, non frequentemente, ecco. Incontra Matteo Calvio per Sì. la strada. Vi mettete a parlare tra voi? No, è stato proprio veramente 2 minuti, come va, come non va e basta, niente di che. E le ha detto qualcosa Matteo Calvio, il motivo per cui era proprio lì? No, stava vedendo, stava sotto il palazzo lì dei Refrigeri, però A fare che cosa? questo non glielo so dire, non glielo so dire. Ma era tranquillo, sereno, era Sì. alterato? No, tranquillissimo.
Tranquillissimo, era sotto il palazzo di Refrigeri, tranquillo. Stava, sì, sotto, sì, in un punto in prossimità del palazzo, Però non le ha detto che cosa stava facendo? No, anche perché parlava anche con altre persone che conosceva, che conosco anch'io, insomma. Sempre lì nella zona? Sì, e passando l'ho salutato. Tutto qui. Era da solo? Sì. C'era qualcuno che lo aspettava in macchina? No, stava a piedi da solo. A piedi da solo? Sì. Scusi, e come mai lei si ricorda questo episodio che, da come lo descrive lei, è un episodio banale, possiamo dire? Banale perché lei non va al bar, ci incontra incontriamo uno mai. del quartiere e lo saluta. Come mai a distanza di anni un episodio banale le è rimasto nella memoria? Mi è rimasto nella memoria perché dopo quello che è successo... Che cosa è successo? Il caso di Mafia Capitale, ho visto il nome di Matteo sul giornale, cioè quello che si è visto, che abbiamo visto tutti, e mi sono ricordato, dico, sto fatto qui. Si è ricordato solo che era tranquillo, vi siete incontrati e non ha detto nulla. No. Comunque io le faccio presente Cioè, che due testimoni, Refrigeri e la moglie, hanno reso dichiarazioni diverse da quelle che sta rendendo lei. No, gli dico com'è andata. Stava lì e mi ha fatto domande su chi ancora abitava in quel palazzo. Mi ha chiesto se Refrigeri Fausto abitava lì, e dico sì, ci abitano tutti, gli zii, tutti quanti. Ma non gliel'ha chiesto? Perché io questo non glielo so dire. No, non che lo debba sapere lei, se per caso Matteo Calvio le ha detto se ancora abitava lì, sto cercando Refrigeri per un determinato motivo. Sto cercando non lo ha detto. No. Mi ha detto semplicemente se abitava lì. È finito lì il discorso. È finito lì. Refrigeri dice una cosa molto diversa da quella che dice lei e anche la moglie, quindi poi bisognerà stabilire chi dice la verità e chi dice il falso. Scusi, Refrigeri la sera stessa, il giorno dopo, qualche giorno dopo, è venuto da lei a chiedere di questo incontro? Assolutamente. Assolutamente no? No. Da quello che ricordo io no. Però calcoli che con Refrigeri ci incontriamo dei passaggio, se vuol dire tutti i giorni, lui esce da casa e passa davanti al suo esercizio commerciale. Cioè sono io che passo davanti a casa sua. Va bene. Lei di questo episodio ha parlato con suo fratello? Con mio fratello, che tra l'altro oggi non è potuto venire perché, come ripeto, abbiamo un'attività. Lo citeremo per un altro giorno, così vi alternate, una volta lei e una volta suo fratello. Sì, certo, grazie. Nel tornare dentro dico ho incontrato Matteo, sì, ho incontrato pure io e basta. Però credo quindi suo fratello l'aveva incontrato prima di lei? Dopo. No, se lei torna nel negozio e dice ho incontrato Matteo e l'altro risponde ho incontrato pure io. Io mi ricordo dopo, perché sinceramente andiamo a turno. A me mi è sembrato che lui si è mosso dopo di me, mio fratello. Quindi lei ha detto erano... E io l'ho detto a lui. Dico, le 15 e 15 quando in è andato linea di al massima bar. È dopo le 3 sicuro. Dopo le 3. Il E pomeriggio. suo fratello è andato ancora più tardi? Sì, ma nell'arco dei 10 minuti, sì. Come Poco ripeto, ricordare una cosa del genere se non c'è un... scusi, ma a parte quel giorno, ma in seguito Refrigeri le ha raccontato cose diverse da quelle che lei sta dicendo? Io mi ricordo, no. Non ne avete più parlato? No, anche perché proprio non intrattengo mai... No, dice che vi vedete tutti i giorni perché lui esce di casa e passa davanti al suo... certo. Però non vedere come parlato. Vedo tante altre persone, insomma, ecco. Non ho modo di mettermi lì a parlare... Lei non ha visto altre persone anche in macchina che aspettavano Matteo Calvio? No, io me lo caso se c'era qualcuno. No, io me lo ricordo proprio a piedi lui, stava a piedi. Lei se lo a piedi perché io ho girato l'angolo, c'è un negozio qui, ho girato l'angolo a sinistra, stava lì e... Quanto tempo? Poi lei è tornato nel negozio dopo il caffè.
sì. Ha visto se si è trattenuto, se è rimasto lì per... Dopo no, non glielo so dire. Chiaramente quei 10 minuti se è andato mio fratello, perché quello che mi ricordo io è andato dopo, sì. Oh, ma stando all'interno del suo negozio, Non si vede posso, la strada no, fuori? no, perché vedo davanti c'ho un palazzo, quindi io dovrei uscire, andare a destra e voltare a sinistra. Perché la strada dove abita Refrigeri non è la stessa dove lei ha il negozio. È la stessa, strada che fa anche diciamo incrocia che d'angolo. faccia conto, via Morlupo inizia così, poi io giro e c'ho il negozio qui e Refrigeri abita qui. Abita, quindi è una strada diversa, quindi Sì. lei stando nel suo negozio non Non poteva comunque non posso vedere nulla proprio. se qualcuno, a parte Calvio, si tratteneva sotto l'abitazione di Sì, Refrigeri. tra l'altro l'ho visto perché sono uscito, perché sennò non l'avrei neanche visto. È uscito per andare al bar, altrimenti... il Esatto. bar dov'è? Nella via di Refrigeri? All'inizio della via, sì. All'inizio della via Sì. nella quale abita Refrigeri. Sì, perché la via è tutta via Morlupo, inizia così, E poi gira in modo perpendicolare, sì, diciamo. fino a giù in fondo, sì. Quindi lei è su un lato e Refrigeri è sull'altro lato. Sì, Diciamo sì, così. sì. Calvio l'ha poi incontrato in seguito? No. L'unica L'unica volta è volta che quella. lei l'ha incontrato, nonostante siate tutti nello stesso Sì, quartiere? però non è una persona che abita lì, che frequentemente vedo. Anni e anni fa sì, più frequentemente. Adesso non lo vede tanto spesso. Abbiamo terminato. Prego, se ci sono domande. Una domanda è questa. Lei conosce Riccardo Bruggia? No. Di nome. No. Terminate le domande del pubblico ministero. Le parti civili hanno domande? Nessuna? I difensori hanno domande? L'avvocato Gallo per Calvio Matteo. Senta, volevo sapere, nella vostra via, in via Vorlupo, c'è un negozio che fa tatuaggi? Sì. Sa se Matteo Calvio diciamo, si rivolgesse, era cliente di questo negozio di tatuaggi o lo vedeva in quel negozio, in quella via, per questo motivo? Non l'ho mai visto lì. Dentro al negozio così, anche perché li ma conosco. ma a parte averlo visto, lo sa per altre vie? Se si rivolgesse a loro no, Non lo sa. No. Sa se Matteo Calvio ha dei tatuaggi, lo conosce lei? Sì? Matteo Calvio ha dei tatuaggi sul corpo? Lo conosce lei? Lo conosco, ma sinceramente non ci ho mai fatto caso. Non ci ha fatto caso. No. Grazie Presidente, nessuna altra domanda. Domande? Voi nessuna? Nessun altro difensore ha domande per il test? Allora, sì. Per il test uno si può andare via, perché uno non c'è problemi. Uno non riconosciuto, l'altro non visto. Quindi questo test possiamo mandarlo, lei può andare via, si può accomodare perché ha detto di aver riconosciuto Calvio perché già lo conosceva e di non avere visto l'altro uomo, quindi non credo che ci siano richieste di ricognizione relative. Quindi grazie, lei può proprio andare via, può Grazie. andare, si può accomodare. Avvocato, al microfono, aspetti un momento, scusi, l'avvocato le vuole fare una domanda. Se sa se il proprietario di questo negozio che fa tatuaggi si chiama Fabrizio? Se è titolare non lo so, però sì, C'è un Fabrizio. Ok, grazie. Non capiamo la rilevanza, avvocato, però la perché lui è domanda cliente l'ha di questo fatta. Fabrizio, mi dice No, poco vabbè, quello poc'anzi che lei Calvio. dice, poi non lo dica, va bene, è una domanda... Sa il cognome di questo Fabrizio? No. Conosce i proprietari di questo... No, sinceramente no, so che è un ragazzo ma non è Fabrizio il proprietario proprio. Perfetto, grazie. Prego. Allora, a questo punto lei può proprio andare via e è libero di andare, il Tribunale si ritira in Camera di Consiglio per decidere sulla richiesta di ricognizione. Allora diamo lettura dell'ordinanza. Tribunale sulla richiesta della difesa di ricognizione di persona da parte del...
Stanno riattivando i collegamenti, scusate. Allora, il Tribunale, sulla richiesta difensiva di procedere a ricognizione di persona da parte della Testa Hernandez con riferimento agli imputati Calvio Brugio e Jacopo Roberto, osserva: le particolari circostanze nelle quali la Testa assume di avere visto i due uomini recatisi presso la sua abitazione, uno dei quali proferente parole di minaccia all'indirizzo del marito, la Testa ha dichiarato di aver visto i due dall'interno della propria abitazione e dietro la serranda collocata a protezione della finestra sita al primo piano dello stabile. Il fatto che la Testa ed il marito abitano comunque nello stesso quartiere in cui risiedono ed operano anche gli imputati sopraindicati e che non possono essere esclusi incontri occasionali che potrebbero fuorviare il ricordo della Testa, il tempo trascorso dal verificarsi dell'episodio, l'ampia divulgazione dei fatti e delle fotografie riproducenti gli imputati avvenuta ad opera degli organi di stampa per l'interesse pubblico suscitato dalla vicenda, inducono a ritenere non rilevante ed anzi atto istruttorio superfluo allo Stato la formale ricognizione richiesta dalla difesa, il cui esito, sia in caso di riconoscimento positivo che negativo, verrebbe comunque messo in dubbio dagli elementi appena evidenziati. Analoghe considerazioni valgono anche per il richiesto riconoscimento informale in udienza mediante la visione diretta degli imputati. Va peraltro rilevato che nei confronti del Bruggia il pubblico ministero non ha contestato il reato di cui al capo 3 del primo decreto. Per questi motivi respinge la richiesta. Allora possiamo dire alla Testa che è libera di andare via, può accomodarsi. A questo punto avevamo lasciato in sospeso la riserva sulla opportunità di sentire la persona indicata come Biagio dalla stessa Testa, cioè il gestore dell'officina di riparazioni auto. Abbiamo qualche elemento in più di identificazione? Possiamo però, li può richiedere il Tribunale, almeno l'indirizzo dove è collocata. Il fatto che è titolare di un negozio di autoradio denominato DB Car, sito in via Morluco 7A. Sì. Bene, allora sulla base di questi elementi ammettiamo il test del relato, che sarà identificato a cura della Polizia Giudiziaria, carabinieri territorialmente competenti. Quando riceviamo l'indicazione poi stabiliremo la data in cui sentirlo. Prima lo facciamo identificare e poi stabiliamo la data. Prego, Avvocato Gallo. Calvio vuole fare dichiarazioni spontanee. Calvio vuole fare circostanze della Testa. Prego. Si può accomodare fuori. Signor Presidente. Buongiorno. Allora, Calvio, lei vuole rendere spontanee dichiarazioni? Sì, ma semplicemente due parole per dire che io sono nato nel quartiere Tor di Quinto, quindi non sono un ospite quando giro per il quartiere. Perché io non sono un ospite quando giro per Tor di Quinto o via Flaminia, perché io sono nato in via Flaminia Vecchia 732, 49 anni fa. Conosco benissimo via Morlupo perché ho tanti amici come i Catini, anche i cugini che si chiamano Claudia, Manolo e Carlo. Sono amici suoi i Catini? Anche i cugini, perché loro hanno anche dei cugini. Quindi i Catini e i cugini sono amici suoi? Esatto, perché li conoscevo proprio da bambini, giocavamo a un campetto sotto a via Morlupo, perché via Morlupo è una strada senza uscita e di fronte la chiude la caserma dei Lancieri di Montebello. Poi per quanto voglio dire i tatuaggi, c'è un negozio
io non so il cognome, ma lui si chiama Fabrizio, cioè colui che mi ha fatto tutti i tatuaggi che ho nel corpo. Se vuole, sono a sua disposizione. Sono spontanee dichiarazioni, limitiamoci alle spontanee dichiarazioni. Siccome è un spontanee esibizioni non sono ancora previste. Premetto, quindi lo conosco benissimo perché tutto il mio corpo è tatuato da questa persona, tutto qua. Quindi passare per via Plamia Vecchia, via Marluco, per via Cascio, via Città di Castello, via Roccaporena, Collina Fleming, via Fleming, per me è normale amministrazione, sono nato lì, per me è casa mia, anche se adesso abitavo in zona Valle Muricana, tutto qua. Avvocato, se sono spontanee dichiarazioni non facciamo domande però. Quindi via Morlupo io la conosco benissimo, se poi lei ha bisogno. La conosce benissimo, la frequenta anche. Certo, io come ha detto, per le ragioni che ha indicato. Tutto il quartiere si chiama Tor di Quinto, lo conosco tutto a menadito, di qualsiasi tipo. Tutto qui, voglio dire solo questo, non sono un ospite, vado tutti i giorni in queste vie di questo quartiere. La ringrazio. Prego. Mi pare che oggi a questo punto sia previsto il controesame del colonnello Russo, quindi possiamo iniziare con questo atto istruttorio. Prego, il colonnello Russo si può accomodare. Sì, l'ho già detto di avvertire la testa che può andare a casa. Ci mancherebbe. Buongiorno. Buongiorno, colonnello. Colonnello lo abbiamo già sentito, quindi è già generalizzato e rimane sempre sotto l'impegno a dire la verità. Allora, chi vuole iniziare il controesame del colonnello Russo? Vediamo le parti civili intanto. Sì, Presidente. L'avvocato Vasaturo. Sì, solo una domanda. Aspetto che si accomoda il signor colonnello. Sì, accomodi. Prego, no. Faccia un comodo. Forse deve anche accendere il computer, diamogli tempo di... Diciamo alle 11:55. Allora possiamo intanto vedere quanti difensori debbono procedere al controesame per il test? Allora, l'avvocato Vasaturo l'abbiamo indicato, poi c'è l'avvocato Intrieri, l'avvocato Ippolita Naso, Santoro, anche lei, e anche l'avvocato Bartolo, che però dovrebbe Bartolo. arrivare nel pomeriggio. Dopo. Chi altri? L'avvocato Pambini? Basta, quindi queste sono le richieste. Allora, naturalmente per cercare di organizzare anche con le fasce orarie darei la parola ai difensori che più rapidamente pensano di esaurire il controesame per primi, gli altri li spostiamo al primo pomeriggio. Avvocato Vasaturo, prego. Sì, grazie Presidente, sono l'avvocato Vasaturo per Libera e per le altre parti civili sostituisco come da verbale. Buongiorno signor Colonnello. Buongiorno Avvocato. Senta, io avrei un'unica domanda, che è questa ed è semplicemente di chiarimento, avendo lei avuto un ruolo di coordinamento delle indagini. Volevo sapere se avete avuto modo di identificare
gli appartenenti o comunque soggetti che viaggiavano a bordo di autovetture di Stato in uso alle forze di polizia che, come hanno anche riferito i suoi collaboratori, i suoi colleghi, hanno avuto modo di interloquire con il Carminati presso il distributore di Corso Francia. Noi abbiamo sull'argomento riferito alla Procura della Repubblica, che mi risulta abbia fatto degli accertamenti specifici in materia. Ecco, le pongo la domanda per questa ragione e quindi le chiedo un chiarimento. Perché, Presidente, spiego il senso della mia domanda, in data 1 aprile del 2016, quindi appena qualche giorno fa, il Questore di Roma ha trasmesso ad un giornale, in particolare sul Fatto, una nota a sua firma in cui specifica che si è proceduto all'identità dei poliziotti che sarebbe stata accertata nell'ambito del procedimento penale. Quindi io solo perché in qualche modo si fatta chiarezza su questo punto, se lei è a conoscenza se nell'ambito del procedimento penale è stata effettivamente operata l'identificazione dei poliziotti o presunti poliziotti, comunque soggetti a bordo di autovetture della polizia, che avrebbero avuto colloqui con il Carminati e che peraltro, come risulta da intercettazioni già lette nella fase istruttoria, avrebbero riferito al Carminati di essere sottoposto ad indagine. Io ricordo nel periodo in cui ho fatto la comunicazione che sono stati svolti accertamenti, non le so riferire, sono stati identificati. Quindi non conosce l'esito, non sa se gli appartenenti alla Polizia di Stato siano stati identificati? Sì, Presidente, sì. Ok, certamente sono stati svolti accertamenti. Ecco, nessun'altra domanda sul punto, Presidente, grazie. Va bene, allora l'avvocato Intrieri si era proposto per il controesame oppure gli avvocati Naso, come organizzatevi voi? L'avvocato Ippolita Naso inizia. Grazie. Buongiorno colonnello. Buongiorno avvocato. Buongiorno. Senta, nel corso del suo esame al pubblico ministero, facendo riferimento alle diverse fasi delle vostre indagini, partendo dalla nascita e poi al conseguente sviluppo, lei con riferimento alla prima di queste fasi ha fatto riferimento a dei contatti che sarebbero emersi, lei ha usato questo avverbio, incidentalmente, tra Carminati e Ciavardini. Vuole contestualizzare, avvocato? Scusa. Come dice? A che punto l'avrei detto, su quale argomento specifico? Facendo riferimento alla prima fase delle indagini. Vabbè, allora. Ha fatto riferimento a questo contatto tra Carminati e Ciavardini incidentale, ai tempi peraltro lei aveva aggiunto del furto del cavò. Allora mi può precisare meglio? Ora sì, ora mi è chiaro. Sì, abbiamo sostanzialmente... Il cavò di Piazzale Clodio, sì, chiedo scusa, lo davo per scontato, comunque al furto del cavò di Piazzale Clodio. Ho detto questo in quanto nella richiesta, quella che dà origine all'attività, quindi quella redatta dal nucleo informativo del Comando Provinciale Carabinieri di Roma, si faceva riferimento a contatti che c'erano stati tra Ciavardini e Carminati nelle indagini relative al furto del cavò. Dei contatti che erano incidentali, che non riguardavano il furto del cavò. Ma contatti di che natura? Contatti, semplici contatti. Esatto. Sto parlando di una richiesta fatta da un altro reparto giusto per... Non ce l'ha la richiesta del reparto qui? Sì, certo. E magari se la trova può vedere meglio quali sono i punti. Scusi, Avvocato Scalisi, approfitto di questa pausa, siccome mi devo allontanare, mi sostituisce l'Avvocato Pambini?
Quando lei si allontana sarà sostituito mi sto dall'avvocato allontanando perché c'ho Bambini. udienza in tribunale. Va bene. Grazie. Prego. Presidente, mi dispiace, devo rileggere tutta da capo chiaramente per trovare il punto preciso. Prego. C'è qualche passaggio, avvocato, che lei può segnalare? C'è qualche punto? No, ma più che passaggio capire che cosa si intende per contatti, perché il contatto può essere un contatto telefonico, può essere un tante incontro, cose, può essere tante cose. No, non è specificato nella richiesta questo. Come dice, non è specificato nella non è richiesta. specificato, no. Quindi si fa questo lo ricordo riferimento certamente, nella richiesta a non è specificato. contatti incidentali, ma non sì. si dice che significa questo, se si telefonavano, si incontravano, se si incontravano e parlavano di tutto non si dice tranne che della vicenda, non ce lo può precisare. Nella richiesta originale non c'è scritto. Se questa è la domanda, no, per le parole precise le posso cercare, ma... Quindi non sa se sono stati acquisiti tabulati telefonici o se sono C'è un'attività di indagine svolta dal nucleo informativo all'epoca su questo argomento, evidentemente chiedendo anche a chi nell'indagine per il furto al Cavò ha sviluppato le investigazioni, per cui si è arrivati a questa affermazione. Il dettaglio di questa affermazione ovviamente... ma allora se non sono stati accertati appunto in concreto che tipo di contatti fossero, cos'è che vi ha insospettito di questi contatti? No, ma infatti guardi che Carminati mica è stato messo sotto per questa richiesta. Mica c'è stata, da questa indagine, da questa prima parte in cui lei fa riferimento, mica si è posto sotto intercettazione Carminati. Si è semplicemente chiesto ad un certo punto il tabulato del Carminati insieme a tanti altri tabulati dai quali non è venuto nessun contatto con Ciavardini e per questo motivo su Carminati non si è approfondito nulla, quindi non era oggetto e non lo è stato in questa prima fase di attività investigativa. Esattamente per i motivi che dice lei. Almeno però un punto fermo lo possiamo mettere, che i contatti telefonici non ne avete accertati tra Carminati e Ciavardini? No. Non sono stati, per questo motivo infatti la prima fase non riguarda per nulla Carminati. No, siccome lei aveva detto incidentalmente dei contatti con No, vabbè, io l'ho contestualizzato, avvocato, se lei decontestualizza una mia affermazione, l'ho contestualizzato in un'ampia, che se volendo la posso pure rifare, però diciamo, ho contestualizzato e ho specificato anche alla fine della prima parte che Carminati, l'unico atto investigativo su Carminati è stato quel tabulato che non ha consentito di riscontrare il contatto con Ciavardini e quindi su Carminati non è stato fatto assolutamente nulla. Ho capito. Va bene. Poi lei ha affermato, ha riferito che nel settembre del 2011 arrivano le fonti confidenziali. Sì, quindi passiamo alla fase 2. Passiamo alla fase 2. E le fonti confidenziali hanno fatto riferimento a 4 aspetti, lei così li ha catalogati, ovvero quella della frequentazione da parte di Carminati dell'esercizio commerciale Blue Marlin, l'affitto della villa di Iannilli, la frequentazione di Iannilli e la... Non ricordo di aver fatto numericamente, comunque sì, orientativamente è così. Non ricorda, come dice? Di aver indicato 4 punti numericamente, però diciamo... Io rileggo i miei appunti, poi va bene, no, diciamo che probabilmente ha reso più ordinata la mia testimonianza. Se non è così mi può correggere, no, avrà reso deve correggermi se non è così. Avrà certamente reso più ordinata la mia testimonianza. E poi c'era il ristorante Celestina. Allora, mettiamo subito da parte il ristorante Celestina perché lei ci ha detto che avete fatto accertamenti ed è risultato. Però, avvocato, se per favore mi può ripetere la data della nota confidenziale che ha riferito prima. Lei l'ha indicata a settembre del 2011. Del settembre? 2011. 11. Va bene. Okay. È così? Me lo conferma? Sì. È corretto sì, è così, il dato? È così. Stavo dicendo... No, aspetti, la seconda. Di cosa stiamo parlando? No, allora, Presidente, forse è il caso che chiarisca questo.
Perché ma io non ho detto né prima né secondo, io ho detto poi si arriva alle fonti confidenziali. Sì, e siccome parliamo di fonti confidenziali, sono due. Sì. La seconda è quella di settembre 2011, per mettere sempre in ordine. E la prima? La prima è invece del 31 agosto 2010. Questa che la prima fonte confidenziale? Sì, questa prima fonte viene trasmessa agli atti di catena, ossia l'attività che veniva svolta, l'attività, diciamo, catena era il nome convenzionale dato all'indagine, fase 1, che era gestita, giusto per ricordarlo, dalla prima sezione del reparto anticrimine, ossia quella che si occupa di antiterrorismo. Questa, che era sempre su Carminati, se è necessario la rileggo, veniva messa, questo sempre per venire alla sua precedente domanda, avvocato, perché, diciamo, per chiarire anche questo punto, che mi sembra rilevante. Sì. Sostanzialmente veniva messo anche qui, siccome veniva fuori Carminati, in questa nota confidenziale, veniva trasmessa agli atti della prima parte dell'indagine. Perfetto, giusto... allora visto che l'ha tirata fuori lei, io ero passata alla seconda, ma lei no, un attimo, dice torniamo alla Presidente, prima. posso finire perché sennò non riesco a collegare le due note confidenziali. Se posso finire la risposta. Sì, ma lei, scusi, la sua deposizione l'ha già resa, quindi anche la sequenza cronologica ce l'ha già fornita. Oggi dovremmo cercare di rispondere sul punto specifico che solleva la difesa. Comunque le note sono due, va bene. Comunque, visto che lei ha tirato in ballo la prima fonte confidenziale, gli esiti degli accertamenti della prima fonte confidenziale quali sono stati? Esattamente questo volevo dire, grazie. Lo dica allora, sì. Prego. È stata inviata alle indagini della prima parte, siccome non sono stati trovati riscontri su quella nota, è stata messa da parte, fino quando arriva la seconda nota confidenziale, quella di cui parlava lei. Volevo dire questo. Ok, grazie. Quindi la prima è stata messa da parte. Sì, proprio perché non c'erano riscontri. Senta, siccome ha fatto cenno lei prima all'indagine denominata Catena, è una domanda che le avrei fatta dopo, però gliela faccio adesso, perché l'ho già fatto a uno dei suoi uomini e non mi ha saputo rispondere. Collaboratori. Magari lei mi sa rispondere. Miei collaboratori. Dei suoi collaboratori, va bene. Ci sono anche donne. Sì, uomini era in senso figurato, certo, dei suoi collaboratori. Ci sa dire come mai questo nome dell'indagine, l'indagine Catena? Non ho idee, nomi convenzionali si danno per tanti motivi, non ho idee. Sì, lo so che sono tanti motivi, però siccome... Come dice? Lo devi chiedere a Macilenti. Lo devo chiedere a Macilenti. Sì, c'era il colonnello Macilenti. A chi lo dobbiamo chiedere? Al colonnello Macilenti, mio predecessore. Sì, i predecessori che hanno indicato in lista testi. Beh, se lo chiedo forse perché lo ritengo rilevante. La democrazia si fanno domande. E lo chiederemo quindi al colonnello. Non lo so, grazie, dottor Tescaroli. Me lo vuole dire lei? No, a questo punto mantengo la curiosità fino all'escussione del colonnello. Quindi passiamo alla seconda fonte confidenziale. Il primo punto era quello della frequentazione da parte di Carminati del negozio Blue Marlin. Allora, mi può dire, colonnello, che tipo di accertamenti avete effettuato? Anche questo l'ho già riferito in esame. Per riscontrare questa fonte confidenziale che Carminati frequentasse questo esercizio commerciale? Presidente, tutto questo l'ho già riferito all'esame, ovviamente non ho nessuna difficoltà a riferirlo nuovamente. Allora le faccio domande dirette. Vi risulta dai vostri accertamenti che la signora Alessia Marini gestisse quel esercizio commerciale dal 94? Non ricordo dall'anno che lo gestisse. Da diversi anni prima la frequentazione di Carminati? Sì. No, dall'anno preciso sinceramente non lo ricordo. Vabbè, non c'è bisogno dell'anno, ma avete accertato che lo gestisse in piena autonomia, prima addirittura di conoscere Carminati? No, questo non glielo so dire, ripeto, in quel momento lo gestiva lei. Quale momento? Nel momento degli accertamenti. Ma io le ho chiesto, non al momento degli accertamenti, se avete fatto indagini in merito alla storia di questo esercizio commerciale. Probabilmente sì, ma non sono in grado di riferire io i dettagli su questa cosa. Il mio, le posso riferire certamente che in quel momento lo gestiva lei. Se servono dettagli su questa cosa, ci sono miei collaboratori che ci curavano questi dettagli. E allora anche qui le chiedo qual era l'elemento di sospetto nella frequentazione da parte di Carminati, però mi deve lasciar completare la domanda, ha ragione.
l'elemento di sospetto della frequentazione di Carminati di questo negozio, considerando anche i rapporti personali tra Carminati e Alessia Marini? Allora, ovviamente non può essere estrapolato solo questo dal contesto, perché l'elemento di sospetto per cui, ribadisco, noi abbiamo messo insieme queste note, fatto i riscontri, chiesto un'intercettazione che è stata vagliata dal PM e concessa dal GIP. I riscontri insieme a questo c'erano molti altri, tutti messi insieme, l'ho già riferiti l'altra volta ma posso riferirli nuovamente. Solo con riferimento al negozio però tutti io voglio. Messi, era uno degli accertamenti che sono stati fatti. Ovvero il in cui quel esito qual momento, avvocato, non potevamo sapere noi se il negozio che era gestito dalla Marini fosse in realtà la Marini semplicemente un prestanome di Carminati. Però io le sto Quindi chiedendo. Allora l'attività di riscontro era sulla presenza di Carminati sul posto. Però mi dice quali sono stati in concreto gli accertamenti fatti su questo esercizio commerciale? Io lo dico subito, lo ripeto, insomma, ci sono 7 servizi di pedinamento, Presidente, sui quali già ho parlato l'altra volta, ma li ripeto, che sono l'OCP del 29 agosto del 2011, del 30 agosto del 2011, del 1 settembre 2011, del 2 settembre 2011, del 5 settembre 2011, del 7 settembre 2011 e del 12 settembre 2011, in cui vedevamo Carminati al negozio Blue Marlin. Vedevate Carminati? Scusa? Al negozio Blue Marlin. Sì, però colonnello, voglio dire, lei me lo insegna, è frequentare un esercizio commerciale, considerando anche che quell'esercizio commerciale è gestito dalla compagna. Obiettivamente questo, Avvocato, se vuole che glielo insegni, glielo insegno. È così. Nel momento in cui... È significativo di cosa? È indicativo. Allora, come le ho già detto, sì, questa parte qui è indicativa della frequentazione di Carminati col negozio Blue Marlin, che poteva preludere ad altri tipi di accertamenti, altri tipi di verifica, tra cui il 12 quinques ed altro. Questo accertamento probabilmente fosse stato da solo era un conto, ma siccome era insieme a una serie di altri accertamenti, una serie di altri riscontri che ci hanno consentito, evidentemente ha ragione, perché le ricordo che abbiamo fatto una richiesta ai pubblici ministeri che l'hanno vagliata e l'hanno trasmessa al GIP, il quale ha emesso il decreto, per cui io più di questo non posso dire. Comunque lei allora mi conferma che il vostro accertamento è stato principalmente verificare che Carminati frequentasse fisicamente questo negozio. Su questo specifico punto sì. Altri accertamenti non ve ne Poi sono. saranno stati fatti gli accertamenti chiaramente di prassi sull'esercizio commerciale, ma c'erano miei collaboratori che se ne curavano, certo non era un dettaglio in cui entravo io. Ho capito. Senta, ma voi avete... Siamo nel 2011. Vi risultava che Carminati stesse scontando l'affidamento in prova ai servizi sociali proprio in relazione alla condanna che aveva avuto per il furto al cavò del Tribunale di Roma? Verifico un attimo. Sì. Cercando, credo.
Chiedo scusa, qualche difficoltà a aprire il file. Cosa? No, cioè, dovrei averla. Avvocato, nel caso in cui non la trovassi velocemente, certamente la chiederei. Il termine del periodo di affidamento in prova al servizio sociale è il 16 settembre del 2011. Esatto, il 16 settembre del 2011. Ma voi avete fatto accertamenti su questo? Cioè avete acquisito il fascicolo presso il Tribunale di Sorveglianza? No, sinceramente non lo so. No? Non lo so. No, non lo sa? Non lo so. Allora, io l'altra volta, avvocato, giusto anche per regolarci, non comandavo un reparto complesso con moltissime sfaccettature, moltissime indagini e moltissimi compiti. Da comandante del reparto avevo una gestione strategica certamente di ogni singola cosa, una gestione delle cose più importanti, ma come lei può facilmente comprendere non potevo entrare nel dettaglio di ogni singolo accertamento fatto da ogni mia singola sezione. Però... Quindi nel caso specifico io presumo che possa essere stato acquisito agli atti dell'attività investigativa. Io mi trovo un appunto fatto su questo, immagino che l'abbiamo preso da lì. Però per sapere chi è il carabiniere che è andato a prendere questa cosa mi dispiace, ma non posso arrivare a questo punto. A parte che io non le ho chiesto chi è il carabiniere che ha fatto l'accertamento, io ho chiesto se l'avete fatto innanzitutto. No, e allora io le devo rispondere che visto il mio ruolo all'interno del reparto non sono in condizione di rispondere sui singoli accertamenti sviluppati ogni volta. Cioè, tutte le volte che viene qualcuno poi passa la palla a qualcun altro. Siccome noi eravamo in attesa del colonnello proprio perché era quello che ha coordinato, guidato, diretto le indagini sin dall'inizio, ogni volta si rimanda a qualcun altro, anche perché non mi pare un dettaglio trascurabile. Le domande in maniera appropriata, cioè e non è appropriato chiedere se è stato acquisito un fascicolo relativo a una misura alternativa che stava scontando il principale imputato di questo processo, in un periodo in cui si ipotizzava un reato rispetto al quale sono state predisposte delle intercettazioni telefoniche? Non è una domanda pertinente, dottor Tescaroli? Io non dico che sia pertinente o meno, sulla rilevanza possiamo discutere, ma è sulla individuazione della domanda questo testimone. Ora le ha spiegato. Però forse il testimone ci potrebbe dire chi ha fatto determinate cose per poi sentirlo. Anche perché, Presidente, le abbiamo già fatte al capitano Mazzoli e ci hanno detto quando viene il colonnello Russo perché noi non siamo... Su non questo mi sembra possibile che qualcuno dei miei collaboratori possa aver detto una cosa del genere. Di Gangi. E peraltro la difesa di Buzzi da tempo non sospetto ha chiesto di sapere chi ha fatto che cosa per iscritto, perché non è possibile che ogni volta si assiste a questo teatrino. Scusate, facciamo un elenco delle domande che non ricevono risposta e il colonnello si può attivare per individuare i soggetti che hanno fatto. Mi sembra la soluzione. Certamente. Comunque prova a fare questa domanda diretta e vediamo se il colonnello mi sa rispondere. Poi facciamo un elenco, i difensori predispongono un elenco di domande rimaste a loro parere senza risposta e ci faremo... Se mi posso permettere, giusto per, come spiegavo l'altra volta, la struttura delle sezioni che gestiscono indagini complesse, fermo restando che ogni singola sezione gestisce non solo più indagini, ma gestisce anche analisi, gestisce supporto tecnico. Le sezioni sono divise, sono compartimentate. Quindi, però rispetto a specifiche domande voi potete verificare chi ha eseguito un certo accertamento. Senza nessun problema. Quindi tutto quello che non riceve risposta lo elencate e faremo tornare lei poi. Le trasmettiamo, tanto sono domande che vengono poste. O li facciamo venire più di uno e chissà più di uno a sapere chi ha fatto l'atto, altrimenti l'avvocato Intrieri fa sempre proposte che semplificano la celebrazione del dibattimento. Mi consenta, io apprezzo invece la sua iniziativa, anche perché, Presidente, il colonnello ci ha tenuto a far sapere che lui ha ristrutturato profondamente l'anticrimine, per cui effettivamente è un po' deludente che oggi non sappia dare
risposte a certe domande. Grazie. Va bene, allora andiamo Queste avanti. considerazioni dell'avvocato una Intrieri. domanda diretta e vediamo se... Ristrutturazione significa tante cose, quindi... E non ho parlato di ristrutturazione, Presidente, lei lo sa bene perché. Allora, andiamo avanti con le Quindi, domande. Colonnello, Sì. stavo dicendo, provo comunque a farle una Sì, domanda certo. diretta e forse magari mi sa rispondere. Cioè, a voi risultava, ad esempio, che Carminati aveva ottenuto l'affidamento ai servizi in prova, al servizio sociale, proprio attraverso un contratto di lavoro presso il negozio Blue Marlin e che quindi forse Carminati aveva l'obbligo di frequentare il negozio Blue Marlin? Non le so rispondere, perché Non stiamo mi sa parlando di rispondere? cose... No, su questa cosa non le so rispondere. Comunque rimane il fatto che l'accertamento sul negozio Blue Marlin era un accertamento inserito in un contesto di accertamenti. Appunto. In un contesto e in di questo accertamenti. contesto di accertamenti non è emerso, ad esempio, che altra polizia giudiziaria andava a effettuare i controlli per vedere se Carminati effettivamente fosse Che lì mi a risulti svolgere no. il suo lavoro e che se non fosse stato lì avrebbero fatto una relazione da segnalare al magistrato di sorveglianza? Che mi risulti no. No. Che mi risulti no. Quindi né forze dell'ordine né assistenti Che mi sociali? risulti, avvocato, stiamo parlando di 2 anni prima del mio arrivo, che mi risulti no. Quindi avete fatto accertamenti e avete accertato che Carminati lo frequentasse, Avvocato. ma non è mai emerso che fosse controllato dalle forze dell'ordine e dagli assistenti sociali mandati dal Tribunale di Certamente i sorveglianza. servizi di pedinamento predisposti non hanno verificato questa circostanza. Quindi ci conferma che la sola frequentazione di Carminati del negozio Blue Marlin era uno degli elementi di riscontro all'ipotesi di riciclaggio Sì. iniziale. All'ipotesi È così? iniziali di un'associazione a delinquere dedita a reati contro il patrimonio. Associazione a delinquere. Sì. Mi fa piacere appunto che ha fatto lei questa precisazione. Non è una precisazione, è un dato di fatto. Sì, è un dato di fatto, ma è una precisazione perché io avevo detto riciclaggio, ma in effetti lei mi ha corretto ed era associazione a delinquere dedita Esatto. al riciclaggio. Senta, lei ha dichiarato in sede di esame in riferimento alla prima richiesta, proprio con riferimento a quest'ipotesi, appunto associazione dedita al riciclaggio, del 22 settembre del 2011, quindi Sì. appena una settimana dopo la fine dell'affidamento in prova, che era del 16 settembre del 2011, che per motivi di carenze di risorse e di personale voi avete concentrato le vostre forze, le vostre attenzioni investigative solo sulla persona di Carminati. Lei semplifica un discorso molto ampio e complesso che ho fatto l'altra volta, che se vuole, Presidente, io rifaccio. Non solo in questa attività investigativa, ma in generale in tutte le attività investigative, la progressione investigativa si chiama così proprio perché va in progressione. Non si parte mai, giustamente, e ritengo anche correttamente nei confronti degli indagati, con un'ipotesi partendo con una copertura investigativa amplissima che vada al di là di quello che il buonsenso nella gestione delle risorse richiede. Sostanzialmente, nel momento in cui c'è un'ipotesi investigativa, prima bisogna vedere se i riscontri che hanno portato a una richiesta di intercettazione consentono, attraverso chiaramente l'analisi di quelle intercettazioni, di poter confermare ulteriormente le acquisizioni che ci sono state ab origine e quindi proseguire nell'attività investigativa. Anche in questo caso è stato fatto in questa maniera. Se lei mi chiede per quale motivo abbiamo cominciato con Carminati, perché per noi Carminati in quel momento era tra i soggetti emersi il più importante. Quindi per noi era più logico iniziare da lui e da lì partire con una progressione investigativa che poi effettivamente c'è stato, quindi bene abbiamo fatto a fare così. Avete cominciato da lui e per quanto riguarda quell'ipotesi avete finito con lui? Guardi, è questo esattamente quello che dice lei, è quello che dicevo io in risposta a lei. È chiaro che si parte con un'ipotesi, con dei soggetti che erano
ipoteticamente partecipi a quell'associazione, nello sviluppo di questa ipotesi, se si possono riscontrare gli stessi reati con gli stessi soggetti e continuare su quelli, o come è successo, riscontrare altri soggetti inseriti nell'ipotesi, alcuni di quelli che originariamente erano inseriti toglierli perché non era vero, o quantomeno non siamo stati bravi e capaci a trovare dei riscontri, e proseguire in questa maniera. Scusi, colonnello, ma voi tanto avete concentrato le vostre forze, le vostre attenzioni su Carminati che mantenete l'ipotesi investigativa del 416, cioè delitto associativo, finalizzato al reato di riciclaggio. Sono le iscrizioni. Quindi c'è l'iscrizione per 416 nei confronti di Carminati? Allora, guardi, io le posso parlare, per le iscrizioni devo parlare con la Procura della Repubblica, non è un mio... Allora, togliamo iscrizioni. Non mio, le posso dire, per me l'associazione in quel momento era, sulla base delle note confidenziali, formata da Carminati, Ius, Iannilli e Massimi. Questa era la nostra ipotesi. Cosa? Sì. A settembre del Questa 2011. era la nostra ipotesi, che poi è variata, giustamente escludendo quelli sui quali non riuscivamo a trovare riscontri o che non erano implicati, e invece includendo altre persone sulle quali trovavamo riscontri investigativi. Questa era la nostra ipotesi. La vostra ipotesi, io qui ho una delle vostre note informative che è datata appena 3 mesi dopo il settembre del 2011, ovvero il 16 dicembre 2011. La numero, se vuole, il numero di riferimento, ma non voglio che la prenda, cioè se fa comodo a lei la prenda se posso pure. rispondere senza prendere, certamente. Se può rispondere senza, io per praticità gliela indico, ma non è certo. necessario che la prenda. Se ho necessità gliela Comunque la numero 144/1-29, ripeto, del 16 dicembre del 2011, in cui addirittura tanto avete concentrato le forze che, mantenendo l'ipotesi del delitto associativo, rimangono Carminati e Ius. Cioè un'associazione ipotizzata, un'associazione finalizzata, mi faccia finire, se no ci accavalliamo, a commettere riciclaggio tra 2 soggetti? No, allora innanzitutto io sto le dico che la nostra nota, allora però, innanzitutto colonnello, diciamo sto qui leggendo rientra... la sua nota. Presidente, c'è opposizione, non è una domanda, è come dire una discussione dialettica. La domanda dovrebbe essere formulata diversamente. Chi altri erano i componenti dell'associazione? Vediamo che cosa risponde il test, che ha capito benissimo la domanda. La domanda è come mai gli altri spariscono, ma rimane il delitto associativo tra 2 soggetti? Ci spiega questo passaggio per cui da una prima ipotesi associativa, Carminati, Ius, Iannilli e Massimi, voi passate a... No, allora innanzitutto la prima ipotesi investigativa era questa, dopodiché, come ho spiegato l'altra volta, e ho spiegato apposta proprio per fare comprendere l'evoluzione dell'attività investigativa, ho riferito punto per punto come si ampliava, fermo restando che un'associazione a delinquere può essere... Ma qui si restringe, colonnello, non si è ampliata, si è ristretta, e da 4 sono rimasti in 2, era rimasto il delitto associativo. Però facciamolo rispondere, vediamo che cosa... No, in realtà non è così, si è ampliata. Io non conosco, dovrei andare a leggere esattamente cosa c'è scritto in quella nota, però posso rispondere in termini generici perché, come ho spiegato in tutto il mio esame, cercando di dare, evidentemente non sono stato molto bravo, un'evoluzione dell'attività investigativa, partendo da Carminati, ho cercato di far comprendere come si sia in realtà estesa l'attività. Questa attività investigativa, come tutte le attività investigative, chiaramente, parlando ancora di una fase di indagine, coinvolgeva dei soggetti che poi magari veniva fuori non erano partecipi e venivano successivamente, o magari non eravamo bravi a dimostrarlo noi, e venivano messi da parte, ed altri che si aggiungevano, sino ad arrivare al dicembre del 2014. Io anche in questa seconda fase ho specificato come si è evoluta, io lo posso rifare, poi su quella singola frase... Chiedo scusa, Sì. sono passati 2 mesi, 3 mesi. No, non capisco Io cosa sto vuol dire parlando di una nota informativa del dicembre 2011. La prima è Presidente, del allora forse è il caso 22 che io la legga, settembre, perché- colonnello, però deve... La legga, se ha necessità. No, completi la domanda. No, ma stiamo No, parlando... siccome lei rispondendo ha detto poi l'indagine si è sviluppata, siamo arrivati al 2014, io le sto chiedendo che cosa è successo in questi 3 mesi che vi hanno consentito di togliere di mezzo
Iannilli e Massimi, e rimanere concentrati su Carminati e Ius, mantenendo l'ipotesi di delitto associativo. Allora, che cosa è successo in quei 3 mesi? Allora, Avvocato, sì. Innanzitutto le vorrei chiedere, stiamo parlando, così la recupero, di una richiesta di intercettazione telefonica, di una proroga o di una nota informativa? Di una richiesta di proroga. Di una richiesta di proroga, quindi non è una nota informativa, è uno step. Sulla base di una vostra nota informativa. Ma la richiesta di proroga si fa per la proroga di determinate cose, mica si fa per riassumere un'indagine, Avvocato. Quindi la richiesta di proroga vuol dire che serve per prorogare una parte dell'attività intercettiva. Voi la nota solo informativa, come l'ha Ius. definita lei, è un'altra cosa, è una nota riassuntiva di un argomento o generica dell'attività investigativa. In quella nota probabilmente era una proroga e si parlava delle cose riferite a quell'ambito specifico. Se vuole la prendo, la guardiamo insieme, ma essendo una proroga, perché io nota informativa per questo mi aveva un po' tratto in inganno, non l'avevo compreso, però se vuole la prendo, ma probabilmente sarà così, Presidente. No, non c'è bisogno che la prenda. Di fatto non ha risposto alla mia domanda. No, le ho risposto, come no? No, non ha risposto. E allora la prendiamo. La prendo. Mi dica qual è il numero che... Gliel'ho detto, la nota 1... Presidente, se lei ritiene ovviamente che sia utile... Certo, vedete se riuscite a precisare questo aspetto, legge gli atti dei quali ha bisogno. Mi ripete per favore il numero e la data? Certamente, la data è del 16 dicembre 2011. 2011, il numero? 144/1-29. C'è una richiesta di proroga. Dei gruppi, fate un po' di copie delle date così. Non si dice che l'ordinanza sull'ai termini cautelari. Dove lo legge lei? Senza gli allegati, solo l'ordinanza. Informativa 1441/29, dicembre 2011. L'associazione costituita da 2 persone non c'è in questa informativa. Sembra anche per ogni cosa di ricordo con i professori, no? Perché è bella no, sono all'università, il corso di procedura penale. Sono studenti, a Stefano, alla Sapienza, forse anche Roma 3, hanno chiesto dove. Forse nell'intestazione, dov'è? Una copia l'ha consegnata al professore.
Cosa? Sì, l'altro bisogna citarlo, poi lo diciamo c'è. Uscire al PM, non noi perché è delegato. Certo. Presidente, purtroppo solo le richieste di intercettazione, non quelle di proroga, per cui... Chiedo scusa, io però faccio presente questo, Presidente. A me pare che in questa informativa, in questa richiesta di proroga, non si fa riferimento ad un'associazione ristretta alle 2 persone come si assume nella domanda. Ora gliela mostriamo. Sì, se posso, perché io ho solo le richieste di intercettazione, non le proroghe. Se potessi avere una copia ne parlerei volentieri. Avvocato, se la può mettere lei a disposizione del testo? No, poi gliela restituisce, certo, solo per... Ufficiale giudiziario, prenda anche per cortesia questa copia. Grazie, Avvocato Nasso. Poi la stessa di cui parliamo noi? Sì, la stessa. La legga? Sì. No, questa, la copia la porti al professore. Sì, lì adesso. In fondo al professore, chiedagli ma non è una mia richiesta di proroga questa. Gli studenti. Qui stiamo parlando Procura della Repubblica, richiesta di proroga di intercettazione. Non è un atto del mio ufficio. Ma sulla base della vostra informativa. Lo legga, magari c'è qualche passaggio gli atti dell'informativa. Il pubblico ministero in persona del dottor Pietro Savotti e Luca Tescaroli, visti gli atti del procedimento nei confronti di Ciavardini e Carminati, allora, Luigi Ciavardini, Luca Marchini, Matteo Costacurta per i reati di 416, 628, 81 seconda comma, articolo 1 legge 15.1980, Massimo Carminati e Gianluca Ius per i reati di cui articolo 416 e 648 bis CP, letta l'informativa. Ma non è la domanda che può fare a me questa, cioè questa è una cosa scritta dalla Procura, mica da me. Io le posso dire qual era la mia ipotesi, Colonnello, però no, scusi, avvocato, allora la Procura si basa sulle vostre note informative. Io vorrei leggere la mia nota. Poi lei deve leggere le sue note. E fermo restando che tranquillamente 416 può essere con persone allo stato ignote, non è che... Lì c'è scritto Massimo Carminati e Gianluca Ius. Non è che quando non c'è scritto niente significa che ci sono gli ignoti. Ma evidentemente questo si riteneva, altrimenti 416 non si può contestare, avvocato. Sono 3 persone. Quindi lei sta dicendo che probabilmente quella indicazione era relativa ai primi 2 della presunta associazione. Allora la risposta è questa. Ora, Presidente, vedo anche la mia richiesta, perché quello non era un mio atto, un atto della Procura. Non è un suo atto. Lei leggendolo dice probabilmente hanno indicato i primi 2 e gli altri erano a seguire. Questa è la risposta. Questo è. Questa è la risposta. Comunque leggo la mia richiesta. Senta, Colonnello. La mia richiesta, la richiesta del mio reparto. La sua richiesta, quindi vediamo se dalla sua richiesta... Certo. No, innanzitutto... Scusi. Procedimento penale, il riferimento è quello, oggetto attività info-investigativa convenzionalmente denominata catena, diretta ad accertare la presenza e l'operatività sul territorio laziale di una ramificata struttura criminale particolarmente attiva nel riciclaggio di denaro, beni ed altre utilità, provento di varie attività difettuose, tra le quali i reati contro il patrimonio e l'usura. E questo è l'oggetto, quindi stiamo parlando di ramificata. La ramificata struttura, fate anche indicazioni di nomi? Continuo a leggere. Sì, continui a leggere. Deve cliccare al lato per le altre pagine. Non ho capito, scusi, dottore. Per passare alle altre pagine deve cliccare al lato. Ah, ok. Chiedo scusa. Ah, benissimo, mi chiedo, dottore, grazie. Richiesta, quindi quello era l'oggetto. La richiesta è di decreto di proroga di intercettazione di conversazioni e di comunicazioni telefoniche. Nei confronti di chi? Vediamo se trova questo punto. Certo, nei confronti di, ma è una proroga, quindi diciamo non è esaustiva delle indagini, riguarda soltanto la proroga dei... L'abbiamo capito che era una proroga di indagini, sto solo chiedendo del se numero... quell'atto
C'è un'indicazione sui soggetti che fanno parte dell'associazione presunta. E quindi leggo anche il testo dopo. Intanto i numeri prorogati sono... Sì, basta che risponda, legga quello che ritiene 06, più opportuno. Il 06 329 2395 della società Telecom intestata a AMC Industrie SRL. Il numero di telefono di Marini Alessia, magari evito di leggerlo. Un numero di telefono di Massimo Carminati, un altro numero di telefono di Marini Alessia. Quindi questi sono i soggetti in proroga. Quindi pure Ius è venuto meno? In proroga? O lì c'è? Non c'è Ius in proroga. Non l'ho letto. Ma Ius non credo che è stato mai, che si sia mai arrivati a intercettarlo. È proprio questo che le sto chiedendo, colonnello. Per quello, cioè contestate il 416 e il riciclaggio è intercettato. Vabbè. Ah, me l'ha spiegato che erano gli ignoti che non vengono indicati e quindi si... No, non gli ignoti. Nel caso di Ius è ancora diverso. Ius rientrava in quello che era la nostra prospettazione indiziaria iniziale. Dagli accertamenti e dallo sviluppo delle indagini non è stato riscontrato nessun contatto con Ius e non è mai stato messo sotto. Per un periodo di tempo, ovviamente, l'attività fisiologicamente non è un'attività che si conclude in un momento specifico, è un'evoluzione. In un primo momento ancora si continuava ad avere quell'idea, man mano che è passato il tempo, non essendosi trovato nessun riscontro su quella cosa, non è stato nemmeno messo sotto. Ma ora andiamo a vedere insomma, e le mi può motivazioni. dire, scusi colonnello, quali sono questi accertamenti che vi hanno consentito di escludere Ius dall'originaria ipotesi? Possiamo andare a vedere il fatto che non sia mai venuto fuori da quando ho cominciato le indagini in poi in contatto con Carminati di nessun genere, quindi l'ipotesi iniziale è... Ma quindi era questo che era dirimente, cioè il contatto con Carminati? Non ho capito la domanda. Era questo che era dirimente ai fini investigativi, che un soggetto fosse o meno in contatto con Carminati? No, avvocato, non è così. Lei ha detto no. Ius non è risultato... Quello che dice lei è in parte vero. È in parte vero quello che dice lei, perché come ho già spiegato, l'attività è iniziata su Carminati. Iniziando l'attività su Carminati, che noi la mettiamo sotto perché riteniamo essere il più importante, chiaramente era quello il fulcro e da lì si apriva a raggiera l'attività investigativa con i servizi di peniamento ed altro, con i servizi di intercettazione. È chiaro che se in un'ipotesi in cui Carminati era a vertice di questa organizzazione, come era la nostra ipotesi indiziaria. Colonnello, quale organizzazione? Di quale organizzazione stiamo parlando? Quella per cui stiamo facendo il processo oggi, avvocato. No, quella è venuta dopo. Noi siamo a dicembre del 2011, colonnello. Siamo a dicembre del 2011. Quello che stiamo facendo oggi è avvenuto oggi, dopo 3 anni di indagini. Io le sto chiedendo conto di quell'associazione, quella per cui indagavate a dicembre 2011. Io gliel'ho spiegato. C'è Quale una associazione? Quale? Presidente, lo rispiego per l'ennesima volta, perché le attività investigative, avvocato, io mi rendo conto che giustamente lei fa l'avvocato. Si rende conto di? Lei fa giustamente l'avvocato difensore, io faccio l'ufficiale di polizia giudiziaria che deve spiegare. Io non potrei mai spiegarle a lei il suo lavoro, io le devo spiegare il mio. Al tribunale lo deve spiegare. Sì, al tribunale certamente, Presidente. L'attività investigativa non è una... L'attività investigativa si svolge non in maniera statica, in maniera dinamica. Quello che succede, questo processo, come giustamente dice lei, è esattamente il caso, è un'evoluzione di accadimenti, di acquisizioni, di fonti probatorie che si accumulano, che riescono a portare una struttura investigativa prima, un ufficio del pubblico ministero, un ufficio del giudice, delle indagini preliminari e poi un tribunale a un risultato che può essere tranquillamente differente da quello iniziale. E questo è giusto che sia così, sia perché chi non ha responsabilità in un'attività investigativa che viene avviata non deve essere coinvolto, sia perché se dall'attività investigativa si riesce a ricostruire una maggiore portata di quella che era un'ipotesi decisamente limitativa rispetto a quello che poi è stato scoperto, si vada avanti. Io credo che sia questo un curare bene un'attività investigativa. Questo è come funziona l'attività investigativa. Quindi l'ipotesi che in quel momento veniva fatta, e io tutta l'altra testimonianza ho cercato di spiegarla, evidentemente non sono stato bravo,
Si parte da un'ipotesi e ci si evolve, e questa evoluzione non è soltanto in termini di persone indagate, l'evoluzione è in termini di obiettivi, è in termini di persone che vengono interessate all'attività investigativa, è in termini di evoluzione nelle possibilità che ha il reparto o che vengono messe a disposizione del reparto per andare avanti in quell'indagine. Come diceva prima l'avvocato che parlava di una mia ristrutturazione, no, non ho fatto nessuna ristrutturazione. Io ho semplicemente, quando sono arrivato io, modificato la struttura per poter aggredire al meglio un fenomeno che stavamo scoprendo. Quindi, colonnello, alla mia domanda qual è l'associazione, questa è la sua risposta? In quel momento l'associazione era formata da quelle 4 persone che ho indicato per quanto ci riguarda a livello investigativo. L'evoluzione ci ha portato qui oggi. Però intercettavate solo Carminati. Le ho già spiegato. Va bene. Intercettazione allora, No, glielo rispiego perché... No, me l'ha spiegato. Presidente, è necessario che io rispiego perché si parte solo su Carminati per poi ampliare? No, ce l'ha già detto. E allora, senta, proprio alla luce di queste sue Possiamo leggere la richiesta, delucidazioni. Presidente, perché la proroga non l'abbiamo ancora vista. Adesso la vediamo, guardi, adesso E me l'aveva già fatta lei la domanda prima. È meglio chiudere, così restituisco anche, restituisco anche il computer alla dottoressa Testoroli, che immagino ne abbia bisogno. Adesso ci arriviamo. Vuole condurre anche lei il compresario, ci lascia almeno questo. Ha ragione, avvocato ha ragione. E allora risponda. Ha ragione, chiedo scusa, avvocato ha ragione. No, ha ragione sempre, avvocato, figuriamoci. Allora, senta, proprio alla luce di queste sue precisazioni, mi dice quali sono, stando sempre a questa richiesta di proroga, questa ho davanti, ma insomma ne potrei prendere tante altre, mi dice quali sono gli elementi di sospetto dei contatti di Carminati con tutta una serie di soggetti che sono indicati in questa richiesta di proroga e all'esito della quale sono stati sottoposti a intercettazione, ad esempio, va bene, Alessia Marini, ne abbiamo già parlato, ad esempio Luigi Seccaroni, ad esempio Marco Perina, ad esempio Lorenzo Alibrandi, ad esempio il dottor professor Ezio Adriani, chirurgo ortopedico, ad esempio Carlo Alberto Petruzza, ad esempio Angelo Maria Monaco, ad esempio Romana Rizzo, ex moglie di Carminati, ad esempio Andrea Carminati, figlio di Carminati. Mi dice quali sono gli elementi di sospetto dei contatti tra Carminati e tutti questi soggetti che le ho elencato? Ma tutti questi sono inseriti in questa richiesta? In questa richiesta di proroga? Sì, e alcuni li ho saltati, e quindi non sono stati intercettati, una richiesta di proroga su altri numeri, questo come base. Ora comunque leggiamo la richiesta. Presidente, colonnello, sono stati intercettati. Ma non con questa richiesta. Che c'entra? Lei mi sta parlando non di questa? quella originaria. È una domanda. Non avevo capito, è una domanda generica, non legata a questa proroga. Certo che è no, chiedo scusa, avvocato. Prego. Chiedo scusa. Allora, chiaramente, Presidente, ci sono centinaia e centinaia di proroghe e di richieste. Io nel caso specifico posso cominciare con questa, la leggo e mi riservo di, visto che è anche molto prima se riesco a intuire per quale motivo questo rispondo, altrimenti mi devo per forza riservare. Ma comunque, diciamo, inizio volentieri la lettura. Prima che rispondi, un chiarimento sulla domanda, Presidente. Prego, perché la difesa ha fatto un elenco di nomi chiedendo quali erano le ragioni di sospetto su queste persone. No? Allora, io conosco gli atti di cui sta parlando e capisco il senso della domanda, però così non è possibile, secondo me, procedere, perché sono semplicemente soggetti in contatto con Carminati che sono citati nelle varie proroghe. Il test non risponde sulle ragioni, ha bisogno di rileggere tutti gli atti. Ma secondo me la domanda è impropria, perché chiedere le ragioni di sospetto è come se queste persone fossero state indagate. Chiede se c'era il test, dovrebbe dire no, non era sospetto, era un altro motivo. Vediamo che cosa risponde il test. Allora, forse sarebbe il caso che per ogni persona, invece di fare un elenco così vago e generico di persone, per ogni persona la difesa chiedesse se questa persona è stata sottoposta a indagini, intercettazioni, sulla base di quali elementi. Se vogliamo fare questo approfondimento. Sì, va bene. Però così ha un senso, perché chiede perché avete sospettato di 20 persone quando non mi pare che ci siano sospetti su queste persone. Io lo leggo sempre qui,
Carminati ha risultato intrattenere relazioni che destano sospetto. C'è un ulteriore profilo da considerare. È un'opposizione Sì, un'opposizione finché il Tribunale decida, Sì. molto semplicemente. Stiamo fuoriuscendo dagli ambiti dell'esame che è stato effettuato. Noi non abbiamo rivolto domande nel corso dell'esame in ordine agli elementi di sospetto che attengono a questa pletora di soggetti. Quindi ariamo un terreno diverso. Il Tribunale respinge l'opposizione del pubblico ministero poiché il test ha diviso l'indagine per fasi e in relazione alle singole fasi la difesa sta ponendo domande sulla progressione delle indagini. Quindi prego. Allora, posso fare Presidente. allora come suggeriva il dottor Cascini, Proviamo le domande se più vediamo se dirette, forse l'esito facciamo è prima. Migliore. Ad esempio, stavo leggendo qui, Carminati è risultato intrattenere relazioni che destano sospetto e che meritano approfondimento. Invero è risultato essere in contatto con Marco Perina, vicepresidente del 20° municipio e fratello dell'onorevole Flavia Perina, e con Simona Di Giuseppe. Presidente, Allora, quali sono così? è chiaro che se l'esame è alla mia capacità memorica di cose che successe ormai 20 anni fa, per dire, diverso No, tempo come fa, 20 anni fa? diverso tempo fa, non posso essere in grado, posso certamente, anche perché posso Ma che significa certamente... 20 anni fa? Scusi? No, 20 anni fa era un modo di dire. Era un modo di dire. Era un modo di insomma, dire. no, per dire Era un modo, indagini molto tempo fa, ormai molto tempo fa. non Chiedo recenti. scusa, mi rendo conto che devo essere più preciso. È chiaro che queste cose non posso ricordare a memoria lei non si può un ricordare tutti i nomi a dettaglio del memoria. genere. Possiamo fare, Presidente, come chiaramente decide lei, se mi dà indicazioni precise sulla prima richiesta di intercettazione, dove normalmente si dice per quale motivo si mette, è in grado di fornirmela, io lo faccio volentieri, leggo e posso riferire. Ma ci vorrà il tempo che ci vuole. Oppure si può tranquillamente fare che si fa un elenco delle persone su cui discutere ogni singolo dettaglio e si procederà in secondo. Io non ho difficoltà a farlo ora, ma è chiaro che non posso avere una memoria tale per ricordarmi ogni dettaglio di queste cose, anche perché stiamo parlando pure di cose che magari non ho firmato io, ogni probabilità. Io Ma li ha intanto fatti gliele lui questi atti, Presidente? Scusa se intervengo. Scusate, Sono avvocato difensore di Buzzi, per sapere, ma li ha fatti il colonnello questi atti? Sono atti... Cioè, non sembrerebbe. No. non infatti. sembrerebbe. No, Presidente, rispondo no, perché non era mio compito curarmi di queste cose. Perché non è strano che sanno riferire sempre quando c'è l'esame diretto e quando siamo in controesame viene sempre fuori questo teatrino che non sono loro e che sono altri. Io, Presidente, Vabbè, però, prima io l'ho specificato che da intervenga, utilizziamo dottor le Cascini, prima che espressioni- intervenga, io ho fatto una richiesta formale di conoscere chi ha fatto che cosa. Sì, avvocato, il L'ho Tribunale riferito si è la scorsa pronunciato sulla sua richiesta, dopodiché io per questo ho invitato a presentare domande specifiche anche in forma scritta, perché così su quelle il test potrà dire non l'ho fatto io, l'ha fatto un altro ufficiale di PG e quindi lo potremmo poi sentire. Questa era la mia indicazione. Comunque provo a fare altre domande, vediamo se è in grado di rispondere. Si Ma dice- ancora, Presidente, non ho finito quella... non ne parlo più di questa cosa del... No, ha detto detto che che non non era in ricordava. grado, se No, invece della è in grado proroga. ne parli. No, Presidente, della proroga per cui mi aveva dato il computer del dottore Descaroli. No, era una domanda questa, mi ha dato il computer del dottore Descaroli. No, io non è solo per restituire il computer del dottor Descaroli. Ha bisogno del computer, dottor Se lei menziona queste informative devo È No, ha sempre messo quella. a disposizione il computer che contiene le informative. No, è sempre, io sto leggendo sempre la stessa richiesta di proroga che si basa sempre su quella informativa. Ah, quindi- vabbè, allora posso leggerla io, certo. Ma Chi certo. me lo impedisce? Io avevo capito che non era in grado di rispondere, per No, questo gli hanno stavo messo andando a avanti. disposizione l'informativa, adesso la sta rileggendo e poi vediamo se può... Poi appunto, tornando all'informativa, al punto B era prevista il decreto di esibizione e consegna tabulati, Le opinioni del sempre del dottor telefono Cesaroli intestato sono alla basate MC su quella Industry, telefono di Marini Alessia, di Massimo Carminati, ancora di Marini Alessia.
Chiedo scusa Presidente, ma diciamo, non sono molto pratico con questo sistema. Lo so. Allora, premessa. No, ma non ci può leggere, guardi, no, non è allora... che leggiamo in aula l'informativa. Allora, la difesa fa domande e lei se può risponde, questo è... Ok, cerco di seguirla. Non è che ci può leggere l'informativa. Ma non c'è nulla di più di quello che avevo letto io comunque, quindi non troverà risposte lì. Vabbè, diciamo no. Non è in grado di rispondere, poi chiederemo a qualcun altro. Al colonnello Macilenti forse. Su questo fatto di Perina no, per il fatto sulla domanda prima dell'associazione a delinquere penso di aver risposto. Se devo prendere... No? E allora prendiamo però, comunque, ormai siamo passati a un'altra domanda, colonnello. Quindi non c'è bisogno di rispondere. Presidente. Con riferimento alla persona di Luigi Seccaroni, voi date atto del fatto che Carminati sempre in questa richiesta? Sì, interessarsi di vendita di automobili e di orologi senza comparire formalmente in alcuna impresa operante nei predetti settori commerciali, avvalendosi della stretta collaborazione di 2 imprenditori del settore e segnatamente di Luigi Seccaroni e di Jacopo Sanvoisin. Anche qui mi sa dire sulla base di quali accertamenti e di quali riscontri potete affermare questo? No, allora su questi dettagli non posso riferire per 2 motivi. Primo, sarei arrivato dopo 2 anni. Secondo... No, colonnello, questo non ce lo può dire, perché lei è venuto qui... E se lei pensa che io possa ricordarmi a memoria, fare un esame sulla mia memoria, tutto quello che c'è... Sulla sua memoria, e su che cosa lo fate gli esami? Allora, se lei mi chiede allora, per quale motivo... e si rinfreschi la memoria, scusi. No, avvocato. Stiamo parlando di persone che... Avvocato, stiamo parlando di persone che non sono imputate. Allora, qual è la rilevanza ai fini della decisione di sapere i rapporti con Sanvoisin, con Marco Perina? Tutti. Seccaroni lo avete intercettato dal dicembre del 2011, Sanvoisin, il figlio, Romana Rizzo, Flavia Perino, Marco Perina, Lorenzo Alibrandi, li avete intercettati tutti. Lo chiedo io qual è la rilevanza, non lei. Avvocato, lei sta difendendo delle posizioni che sono rappresentate da alcuni imputati. Si tratta di soggetti magari indagati nell'ambito di altro procedimento penale. Io mi oppongo alla domanda perché non è rilevante ai fini del decidere. Non è rilevante sapere se Perina è indagato in un altro procedimento è rilevante? Perché è stato sottoposto ad intercettazione solo perché è in contatto con Massimo Carminati? Questa è la domanda. Allora, lei è in grado di rispondere a questo? Erano stati posti tutte le persone che cita l'avvocato, insomma dovrebbe essere chiaro il senso, sono della domanda a questo punto. Allora, sono stati intercettati solo perché in contatto con Carminati o perché a loro carico emergevano elementi di qualunque reato? Io, signor Presidente, evidentemente non posso ricordare il contenuto di ogni singola richiesta di intercettazione. Ma l'indagine lei la conosce nel suo complesso, quindi le direttive generali dovrebbe averle chiare, non ci può rispondere ogni volta che non ha fatto lei, non lo sa, non ha seguito tutto. Presidente, io non... su una cosa che è successa 2 anni prima del mio arrivo. Senta, però se questo ce lo dicessero tutti i testi che vengono in aula, che sono passati 2 anni, chiedo scusa, il test ha detto... noi l'avremmo proprio chiuso. Chiedo scusa, non ha detto che non può rispondere su fatti accaduti 2 anni fa, che lo stanno interrogando su fatti avvenuti 2 anni prima del suo arrivo al reparto. Sì, ciò nonostante lui ha poi preso in mano l'indagine, riorganizzato il servizio, avrà riletto tutti gli atti, quindi non vogliono sapere nel particolare, ma una linea, l'orientamento generale, però, siccome forse può rispondere. Presidente, chiedo scusa, ma siccome le domande sono su filoni investigativi che non hanno avuto sviluppo, e su personaggi che non sono imputati, anch'io che ho studiato tutti gli atti dell'indagine e che l'ho seguita dall'inizio, non ho nessuna memoria di queste persone, perché uno approfondisce normalmente solo le posizioni e le figure dei soggetti sui quali emergono elementi. Qui si sta chiedendo conto e ragione del perché 2 anni prima che il colonnello prendesse servizio, cioè nella fase iniziale delle indagini, siamo mi pare a dicembre 2011, quindi
a pochi mesi dall'inizio delle indagini si siano ipotizzati dei possibili coinvolgimenti di alcuni soggetti che poi non hanno avuto sviluppi investigativi, e si chiede conto e ragione di questi sospetti e delle ragioni. Allora, io penso che la cosa migliore sia, se questo può avere una rilevanza per le parti, che la difesa produca col consenso dell'ufficio di procura questa nota informativa e poi farà le sue deduzioni in sede di discussione al Tribunale per dimostrare che quello che intende dimostrare, perché non si può fare diversamente. Il teste può averla solo letta quella informativa, non l'ha scritta lui. Sì, certamente può averla solo letta, ma poiché ha detto che ha riorganizzato l'intero servizio investigativo e poiché parliamo delle linee complessive di un'indagine, le potrebbe conoscere, tutto qui. No, ma queste Quindi non sono domande sulle però, linee scusi, complessive. non è un dialogo tra me e il pubblico ministero. Io ho rivolto un invito al teste a rispondere, se può, su questo. Se può. Se poi lei ci dice che è avvenuto prima del suo arrivo... No, Presidente, non è lei... tanto... Non è perché sia avvenuto prima del mio arrivo, è perché non ho memoria di queste singole persone. Posso prendere la richiesta di intercettazione fatta all'epoca e rileggerla. Va bene. Beh, lei, colonnello, comunque è arrivato nel 2012. Sì, dicembre 2012. Sì, nel settembre 2012. Quindi qui stiamo parlando del dicembre del 2011, cioè lei arriva e avrà preso in mano tutto questo incarico. Sì, ma proprio perché ho preso tutto quanto. Sono centinaia di persone, ma si rende conto? No, guardi, è lei che non si sta rendendo conto. No, glielo dico io, guardi. No, però scusate, per favore, cerchiamo di andare avanti, si pongono delle domande, si fa l'opposizione e ciascuno fa le domande che ritiene più utili alla propria linea. Prego? No, possiamo evitare però di fare i commenti tra di voi? Abbiate pazienza. No, per favore, andiamo avanti con il controesame del teste. Chiederemo, Presidente, al colonnello Macilenti, chiederà che a sua volta poi dirà che non sarà in grado di rispondere. Vediamo quello che dirà. Così. Non lo sappiamo quello che dirà per ora. Certo. Senta, poi ha fatto riferimento al periodo temporale del maggio del 2012 in cui emergono anche i rapporti tra Carminati e tra una serie di altri soggetti, anche quelli con Brugia Riccardo. Lei ha fatto riferimento a Brugia, all'Acopo, a De Carlo, agli Annilli, ecco. Mi spiega anche qui che cosa è emerso nei rapporti tra Carminati, Massimo e Brugia Riccardo? Allora, a maggio del 2012 i piani sono chiaramente due. Uno è la rilevanza dell'attività svolta sul territorio in fase di analisi. Il secondo è quello chiaramente della possibilità di investigare in quanto ritenuti coinvolti i soggetti nell'ambito investigato. La prima parte, il fatto di incontrarsi con soggetti che potevano essere pregiudicati in generale o certamente era rilevante ai fini investigativi. Lo sviluppo di ogni singolo contatto con gli accertamenti svolti, con evidentemente, a parte l'analisi di quello che era il pedinamento, ma anche le intercettazioni e con gli accertamenti successivi, portava, se si riteneva da parte della Polizia Giudiziaria vi fosse la possibilità, una richiesta di intercettazione che veniva depositata dalla Procura, alla quale la vagliava. Sì, colonnello, ma ribadisco, di concreto, che cosa è emerso? No, se dobbiamo andare nel dettaglio di ogni singola persona per sapere cosa è emerso nel dettaglio in quella maniera, non è una cosa sulla quale posso rispondere io. Ci sono dei collaboratori che seguivano esattamente il singolo argomento. Ma i suoi collaboratori, colonnello Russi, i suoi collaboratori a queste domande rispondevano che non erano in grado di rispondere e che dovevamo aspettare lei.
Ah sì? Sì, mi sembra che i miei collaboratori, così. conoscendo il mio ruolo all'interno del reparto, non possono mai aver detto una cosa del Io genere. questa domanda dei rapporti tra Carminati e Brugia nel 2012 l'ho già fatta al Maggiore di Gangi e mi ha dato esattamente questa risposta, che per entrare nel dettaglio lui non era in grado e non mi poteva rispondere. Ma ha risposto Mazzoli sul punto. Su Brugia, Lacopo e Caglio è stato sentito Giorgio Mazzoli e Sì, ma ha per risposto su fatti tutte le domande. successivi, Nessun riferimento è stato Dottor fatto. Pescaroli, io sto al parlando colonnello. del maggio del 2012, quando Carminati entra in contatto con Brugia, viene sottoposto ad intercettazione. E questo è il motivo Brugia. dell'opposizione della domanda, perché si chiede al teste non un fatto accertato, ma si chiede al teste di riferire quali erano gli elementi dell'epoca, del maggio 2000, cioè prima su un'informativa che non ha scritto, e perché c'erano quegli elementi Vabbè, all'epoca. tanto ho capito che non si può avere risposta, va bene, ritiro questa domanda. Il problema è che domanda si fa. Che domanda si fa? Che cosa è emerso di concreto nei rapporti tra due indagati? È una domanda stravagante? Sì. È una domanda stravagante? Ci sono Che cosa è richieste emerso di intercettazioni. concreto, di fatti, di concreto? È È una- una domanda stravagante. Allora, è stravagante fermarla al maggio 2012. Se uno chiede sui fatti oggetto di questo processo, che elementi ci sono su queste Scusate, persone, se possiamo evitare di definire stravaganti le domande dei difensori, come pure di attribuire al dottor Presidente, Cascini, io non ho definito sempre- stravagante la domanda del difensore, l'ha non ho definita il difensore terminato, stesso dottor così. Cascini. Stavo dicendo così pure. Ma lei di mi invita ad attribuire- essere corretto No, quando su una cosa che non ho fatto. non ho finito di dire quello che stavo dicendo. me. Allora, stavo invitando a Ce l'aveva questo con me. e anche a non rivolgersi al dottor Cascini sempre indicandolo come professore che dà lezioni. Francamente direi che possiamo limitarci a fare le domande e le opposizioni alle domande. Allora, lei ha terminato, avvocato? No, avevo un'altra c'è su un'altra questo domanda, tema, sì, prego. alle altre rinuncio perché tanto ho capito che non avrò risposta. Però ne ho a questo punto poche altre. Una, se mi può spiegare qual è stato il criterio per sottoporre ad intercettazione telefonica le cabine telefoniche. Diverse cabine, come lei ben sa, sono state sottoposte ad intercettazione. Glielo posso spiegare Sì. in generale come funziona, diciamo, a livello In questo investigativo? caso, più che in Diciamo, il dettaglio delle singole cabine non me lo ricordo, No. però in generale perché vengono sottoposte le cabine può succedere che seguendo, e peraltro nel caso specifico avevamo ragione, seguendo un indagato ci si rende conto che nonostante abbia in uso un apparato cellulare, un telefono fisso, si fermi occasionalmente per fare delle telefonate da cabine Perfetto. telefoniche. Nel momento in cui succede questo, a livello di intuizione investigativa, si può pensare che quella telefonata in generale possa essere in realtà stata fatta da una cabina telefonica perché l'indagato non voleva essere intercettato e quindi per questo motivo, quando succedono queste cose, se gli elementi sono tali da poter ritenere di poter fare una richiesta di intercettazione della cabina telefonica, si fa la richiesta, il PM la valuta e la manda al GIP. E nel caso di specie è avvenuto così? Sì, certamente. Siccome ci sono delle cabine telefoniche in cui, presso le quali Carminati ha effettuato telefonate in periodo abbondantemente successivo a quello in cui è iniziata l'intercettazione, Vediamo, consideri anche che ci sono delle cabine telefoniche, ormai non so nemmeno se ci sono più, delle cabine telefoniche fatte a fungo. Ossia ci sono 3 cabine una intorno all'altra. È chiaro che in un caso di questo genere, individuato il luogo dove tutte e tre si venivano mettono tutte e sottoposte. 3. Esattamente, quindi è possibile anche che una cabina sia stata messa sotto e mai utilizzata. Un'ultima domanda, colonnello, visto che le altre le ho eliminate. Con riferimento alla ormai celebre intercettazione avvenuta presso il bar di Vigna Stelluti, quella del Mondo di Mezzo, che ha dato poi nome all'indagine, mi dice che tipo di valutazioni investigative, chiaramente,
avete effettuato per escludere che si trattasse di una banale chiacchiera da bar? Certo, Avvocato, diciamo è anche abbastanza semplice. Presidente, un secondo di pazienza che recupero. Vuole i riferimenti? No, ci penso. Parliamo della conversazione dell'11 gennaio 2013. Sì. La conversazione... No, ce l'hanno già letta, quindi non cominciamo a leggerla. No, la domanda è: perché avete ritenuto che questa telefonata fosse indicativa di determinati rapporti illeciti e non fosse invece una chiacchiera da bar? Primo, perché chiaramente bisognava contestualizzarla in quello che stava avvenendo all'interno dell'attività investigativa, tutte le investigazioni che c'erano. Secondo, per una frase, leggo soltanto questa: è la teoria del mondo di mezzo, dice Carminati, ci stanno, come si dice, i vivi sopra, i morti sotto, e noi stiamo nel mezzo. Brunello, però se lei inizia da lì... non posso leggerla tutta. No, sto dicendo io per quanto riguarda io noi, non le sto chiedendo la frase di leggere. e noi stiamo nel mezzo, Ecco. unita a tutto il complesso dell'attività investigativa fino a quel momento, ci ha portato a ritenere questo. Ecco, però siccome lei parla spesso di contestualizzare, della necessità di contestualizzare, se lei parte da lì e ignora tutto quello che è stato detto prima, non sta contestualizzando, sta estrapolando una frase e poi E allora dobbiamo rileggerla tutta e ricommentarla, solo che è già stato fatto. Voi avete valutato quello che era stato detto prima? Avete analizzato tutto quello che è stato detto? Parliamo della telefonata, vero? Di un'intercettazione ambientale al bar di Vigna Stelluti. Quindi, prima di questa frase sul mondo di mezzo, dice la difesa, ci sono altre frasi. Vediamo che lettura ne avete dato. Che se lei prende il minuto 14:29, non so se ha davanti il testo, ma non è necessario, posso anche leggere io qualche passo. Dal minuto 14:29 si sta parlando delle fiction, della banda della Magliana, dei libri tra Carminati, Bruggia e Guarnera. Bruggia dice: è un proforma, Guarnera i finti dell'Italia, i finti, e poi Bruggia dice: è come quello che poi ci sono degli incomprensibili, io sto leggendo il brogliaccio, non ho la trascrizione, è come quello de Costanzo che faceva la roba, la cocaina, la droga. Guarnera un incomprensibile, Bruggia: no, ma lui era un amico nostro che gli comprava la roba. Bruggia: Alberto. Guarnera: per chi non ci arriva ancora. Bruggia: c'è stava sto amico nostro che certe volte io lo accompagnavo e lui mi diceva: aspetta un attimo che salgo su da sto ciccione di... Quello era un animale, gli portava mezzo etto a settimana. Guarnera: però Carminati, lo sai che c'è? C'è sta. È la teoria del mondo, puntini puntini. Bruggia dice qualcosa che non si comprende, Guarnera continua a parlare d'altro. No, però penso che un paio di volte lo stesso, Bruggia dallo stesso, Guarnera: vabbè, Bruggia potrebbe essere, mo che ci sto a pensare. E Carminati riprende: è la teoria del mondo di mezzo, compà. Ci stanno, come si dice, i vivi sopra e i morti sotto, e noi stiamo nel mezzo. E noi stiamo nel mezzo, esatto. Noi stiamo nel mezzo. E noi stiamo nel mezzo, sì, ma Carminati sta dicendo a Bruggia che sta parlando di un suo amico spacciatore che sono due cose differenti, sono due piani differenti. Ascolti, che stando alle parole di Bruggia, amico spacciatore, portava ogni settimana della droga, della roba a questo Costanzo
personaggio del mondo della televisione, e Carminati gli dice sì, è la teoria del mondo di mezzo, cioè quando un personaggio che sta nel sovramondo, questo Costanzo, ha bisogno di qualcosa che gli può fare solo qualcuno che sta nel sottomondo, lo spacciatore amico di Brugia, si incontrano, perché Costanzo non è che si va a prendere la roba. Presidente, però in questo modo l'avvocato sta proponendo una sua interpretazione dell'intercettazione che sarà anche facendo una domanda su come è stata letta nel complesso, dopodiché la domanda su questa letta è chiaro che implicita una sua interpretazione, vediamo la risposta del test e poi saremo in grado di stabilire quale sarà l'interpretazione da dare. Allora io le chiedo, colonnello, alla luce di questo, voi avete ignorato tutto quello che si erano detti loro? Avete valutato che Carminati sta dicendo a loro quello che tu hai appena detto è la teoria del mondo di mezzo? Non abbiamo assolutamente ignorato quello che c'era prima, abbiamo Ecco, come l'avete letta questo passaggio precedente? No, l'abbiamo visto che questo riferimento allo spacciatore, a Costanzo, come lo avete... Sono piani simili, ma che si riferiscono a due cose diverse. Uno quel mondo, l'altro il mondo di Carminati. Perché Carminati innanzitutto qui ci siamo nel mezzo. Dopodiché, diciamo, è questa la lettura che abbiamo dato noi sull'argomento. Quindi per noi non c'è dubbio che lì si riferisse Carminati a se stesso e precedentemente si riferisse ad altro. Cioè, mentre parlava si riferiva a Brugia e a Guarnera, allo spacciatore, a Costanzo e anche a se stesso. No, stiamo parlando di momenti differenti della conversazione. Ma come momenti differenti? Brugia l'avvocato dice noi siamo nel mezzo, parla di questo e noi siamo nel mezzo. Noi siamo nel mezzo. Poi la possiamo rileggere tutta quanta e ricominciarla da capo come già stata fatta. Chiarito qual è la diversa prospettazione le difensiva. Risulta in qualunque altra conversazione agli atti di questo processo che Carminati parli di questa teoria, rivendichi questa teoria a qualcun altro degli indagati, degli imputati presenti in quest'Aula? Diciamo, per quanto riguarda sempre la domanda, è importante anche quello che si riscontra successivamente nell'ambito della stessa Colonnello, io però le ho fatto un'altra domanda. La domanda è, scusi, la teoria del mondo di mezzo, secondo voi esposta da Carminati con riferimento a se stesso e agli amici suoi in questa intercettazione, la trovate anche in altre intercettazioni? No, in altri punti della stessa conversazione chiaramente, ma non mi risulta in altre. Ad altri imputati ho chiesto? No, non mi risulta. Va bene, grazie Presidente, ho terminato. Mi riservo poi di fare queste domande al colonnello Macilenti quando verrà citato dalla difesa. Avvocato Naso, prego. Colonnello, buongiorno. Buongiorno avvocato. Il padre dell'avvocato Naso. Senta, lei ha mostrato ipersensibilità al concetto, all'espressione ristrutturazione. Lei l'ha chiamata riorganizzazione. Esattamente, mi sembra più corretto. Allora, mi chiarisca un attimo questa riorganizzazione o comunque questa organizzazione del ROS, al di là delle divisioni di competenze, intercettazioni, pedinamento, analisi, eccetera. Chi è che prendeva le decisioni investigative? Anche questo l'ho spiegato nell'esame e io lo rispiego come sempre molto volentieri. Sostanzialmente il ROS, il reparto anticrimine in generale, per quale motivo è importante capire tutte e due, perché nell'indagine non è coinvolto solo il reparto anticrimine di Roma ma anche il secondo reparto del servizio centrale del raggruppamento. È composto da un comandante di reparto e delle sezioni. Il reparto anticrimine di Roma è diviso in particolare in 3 sezioni. Ogni sezione ha dei compiti specifici, che sono quelli investigativi, sono i compiti di analisi, supporto tecnico territoriale. No, mi serve per risponderle. Ha ragione. Questo è il presupposto che ho fatto io, quindi su questo siamo d'accordo. Sì, ma mi dispiace dovermi dilungare, ma è solo per rispondere. Le sezioni investigative seguono più attività investigative. Le attività investigative complesse, e così per come sono gestite dal raggruppamento, prevedono che all'interno delle sezioni ci siano delle squadre specializzate
che sono quelle specializzate in pedinamento, quelle che sono specializzate nelle intercettazioni, nella trascrizione delle intercettazioni, nell'analisi, tutte comandate chiaramente dagli ufficiali. C'è un comandante e uno o più ufficiali addetti. Ad ogni livello c'è un livello di responsabilità diverso e delle possibilità su quel livello di responsabilità di prendere decisioni. Scusi allora, se sono stato lungo, ma le volevo dire questo. Vabbè, allora la faccio più terra-terra la domanda. Sì. Chi è che decideva, per esempio, un pedinamento? Chi è che stabiliva di richiedere un'intercettazione telefonica o ambientale? Certo. Allora, come le dicevo, tutte queste componenti della sezione, delle singole sezioni, lavoravano chiaramente all'unisono, coordinate dall'ufficio analisi e dagli ufficiali. A seconda delle difficoltà, della delicatezza di un argomento, il livello di decisione variava, ossia per i pedinamenti c'era un pedinamento base, che è quello che si poteva fare giornalmente, per dire, su Massimo Carminati, che chiaramente la decisione era presa dal capodispositivo in automatico. Nel caso in cui c'era bisogno di variare il pedinamento su altre persone o su altri obiettivi, semplicemente per variare l'obiettivo o per un'esigenza particolare verificata dai pedinamenti del giorno prima, dalle intercettazioni dell'ufficio analisi, interveniva l'ufficiale addetto o, sempre in progressione, il comandante di sezione su cose ancora più delicate, in casi specifici anche il comandante del reparto, ossia che ero io, che io intervenivo in tutte quelle che erano le attività strategicamente rilevanti e particolarmente delicate, quindi assumevo le decisioni e quindi mi prendevo la responsabilità delle stesse. Senta, ma per coordinarvi, sì, per realizzare quella che lei con un termine suggestivo ha chiamato osmosi investigativa. Un termine militare, sono militare. Ma io pure l'ho fatto il militare. Quindi mi capirà. Dicevo, facevate delle riunioni e se sì, con che cadenza, con quale intensità? Era un'attività molto fluida, perché come ho spiegato l'altra volta, partiva l'attività, lo rispiego giusto per dare appunto la fluidità dell'attività investigativa. L'attività è partita con una piccola componente di una sezione, dopodiché si è estesa a una sezione del reparto anticrimine, ha coinvolto su un argomento specifico il secondo reparto investigativo che ha messo una sezione, a seguire ancora ha coinvolto un'ulteriore sezione del reparto anticrimine. Nell'ambito di questi movimenti, chiaramente era mia responsabilità non intervenire sul secondo reparto investigativo, chiaramente quella è una risorsa che ha messo a disposizione il Comando Ross, perché era il servizio centrale. All'interno delle mie sezioni era mia responsabilità calibrare le forze in maniera tale che non solo questa attività investigativa, ma anche le altre che erano in corso e che sono in corso potessero andare a buon fine. Questo era come funzionava l'attività decisionale sull'argomento. Ma appunto di fare un OCP, di fare un pedinamento, di chiedere, oppure diciamo l'indirizzo investigativo era riconducibile a lei? Certamente, certamente era riconducibile a me, chiaramente parliamo di varie fasi, nel senso io sono intervenuto a un certo punto dell'indagine, come questo, come sappiamo. Da ottobre 2012. Del 2 ottobre del 2012 sono arrivato e chiaramente anche sulla segnalazione che mi è arrivata dal mio predecessore sull'importanza dell'attività che venivano poste in essere sull'attività che all'epoca, come ho detto, si chiamava catena, esemplifico così anche se non è molto elegante, io ho posto particolare attenzione su questa attività. Come si verificavano, perché le spiego tutta questa parte diciamo, della fluidità delle persone che venivano coinvolte? Perché fisicamente il reparto anticrimine è sullo stesso piano, il secondo reparto del servizio centrale del ROS al piano sotto, ci si vedeva sempre, era facile avere uno scambio di informazioni al di là di comunque periodiche riunioni che tenevamo
sull'andamento dell'attività investigativa, ma era molto più facile che il singolo operatore di polizia giudiziaria del secondo reparto investigativo, che sentiva una conversazione, che sapeva, forse qui dovrei fare una specificazione, ma la faccio dopo per interrompere il discorso, che sentiva una singola conversazione che poteva essere utile per una ricostruzione fatta dal reparto anticrimine, chiamava subito su in sala e diceva guardate che c'è questa cosa. E siccome le sale comunque erano, ognuno di noi poteva sentire, per quanto le sale erano diverse, le intercettazioni dell'atto, si ascoltava meglio quell'intercettazione, se realmente utile veniva aggiunta a quell'argomento che stava trattando il reparto anticrimine. La precisazione, signor Presidente, che dicevo bisogna fare è questa. È chiaro che c'erano, in un sistema così complesso, una divisione per argomenti, per cui genericamente da un certo punto in poi il reparto anticrimine si occupa delle attività per il 416 bis e quelle strettamente collegate, il secondo reparto in realtà da quando si innesca fino alla fine per quelle che erano la loro specialità investigativa, ossia i reati di pubblica amministrazione finanziaria ed altro. Spero. Le venivano rappresentati dagli ufficiali subalterni, collaboratori come ha detto lei, problemi di carattere generale per i quali chiedevano lumi al capo del servizio, del raggruppamento? Stavo lì per risolvere i problemi. Ecco, per esempio, si è posto un problema di intercettazioni, di telefonate, di indagati con i propri difensori? Certamente. E come è stato affrontato e come è stato risolto? Dipende dai casi specifici. Sostanzialmente, per quelle che sono le mie conoscenze sull'argomento e quella che è stata la linea adottata certamente dal reparto, le intercettazioni, parliamo chiaramente di indirette, giusto Avvocato? Parliamo? Intercettazioni indirette o dirette? No, parliamo di intercettazioni indirette, ovvio. Indirette? No, solo per poter... Al difensore. Perché come sa ci sono state anche quelle dirette. Volevo sapere se... Quelle dirette non sono di un difensore, sono di un indagato. Di un indagato, va bene, va bene. Allora, seguendo quelle che sono le mie conoscenze sull'argomento, insomma, per averlo trattato più volte chiaramente nell'arco della mia attività lavorativa, le intercettazioni indirette dell'indagato con l'avvocato venivano ascoltate e nel caso in cui, quindi dopo l'ascolto, fossero ritenute attinenti all'attività difensiva, no, ovviamente non venivano utilizzate. Nel caso in cui le stesse intercettazioni si ritenesse che esulassero dall'attività difensiva, a quel punto era rilevante capire se potevano essere utili ai fini investigativi, perché poteva essere anche una telefonata che esulava l'attività difensiva ma che non utile ai fini chiaramente investigativi. Chiaramente quella non utile nella stessa maniera non veniva né considerata né utilizzata. Per quanto riguarda quelle invece utili ai fini investigativi venivano utilizzate. Senta, ma lei nel dare queste indicazioni di carattere generale ai suoi collaboratori ha agito in autonomia o ha ritenuto di dover confrontarsi per esempio con l'ufficio del pubblico ministero? Ma assolutamente no, sono cose che io davo per assodate. Quindi nella mia assoluta autonomia. Le intercettazioni si rimandano io sono a conoscenza, non voglio fare discorsi chiaramente che possono riguardare la giurisprudenza, ma è chiaro che facendo il lavoro che ho fatto fino a settembre, perché ora faccio un altro lavoro, questo è un problema con cui mi sono scontrato più volte. Per me era assolutamente pacifico che la valutazione si può fare ex post e non ex ante di quella che è un'intercettazione. Sulla base di che cosa? Lei di varie sentenze della Cassazione che conosco e che ovviamente sono stato costretto nel corso degli anni a documentarmi. Quindi forse il Tribunale ne ha viste altre di sentenze. No, io c'è questo. Senta, lo sa, ma l'intercettazione del difensore era un fatto accidentale e raro o poteva essere anche assolutamente frequente? No, poteva essere frequente. Normalmente quando si investigano ambienti che coinvolgono pregiudicati
persone che già hanno avuto problemi con la giustizia, come in questo caso quasi tutti hanno un avvocato e quasi tutti hanno sia rapporti professionali che a volte anche amicali con gli avvocati. Ma non è sufficiente sapere, perché è noto, che un difensore ha in atto in quel momento un rapporto professionale con il proprio assistito, con il proprio cliente, per non provvedere a intercettare quelle telefonate? No, allora innanzitutto se parliamo di intercettare telefonate, no, è una cosa che non possiamo fare, le telefonate vanno comunque intercettate. La polizia giudiziaria non ha nessuna possibilità di intervenire su un sistema, sul sistema che giustamente è centralizzato e posto presso la Procura della Repubblica, che consente l'intercettazione di tutte le intercettazioni arrivate fatte su un telefono che viene messo sotto. È chiaro che noi stiamo parlando di indirette. È chiaro che non possiamo evitare di intercettarle, rimangono lì. Se parla dell'ascolto e non dell'intercettazione, io, seguendo la mia esperienza, la mia scienza, la mia coscienza sull'argomento, dico che per quanto mi riguarda andavano ascoltate e deciso ex post qual era l'argomento, se esulava oppure no il mandato difensivo. Poi nel 2015 è intervenuta una circolare del procuratore Pignatone, la quale sostanzialmente dice la stessa cosa in merito all'ascolto ex post e in realtà dà delle linee guida ben più restrittive rispetto a quelle che io conoscevo, ma nella mia ignoranza, io faccio il carabiniere, non sono un giurista, sulle intercettazioni indirette tra avvocati e indagati. Senta, lei sa grosso modo quante telefonate sono state intercettate tra Massimo Carminati e il suo difensore Ippolita Naso? No, non ne ho idea. Se io le dicessi 15, 20, lei ci crederebbe? No, troppo poche, certamente. Se le dicessi 300? Avvocato, dobbiamo fare un gioco. Che è un quiz. Forse. Ma lì ci sono i sistemi che hanno registrato delle statistiche chiarissime che, a parte diciamo il quiz che lei può fare a me, sono lì. 228. Le sembra normale questo? Decisamente sì. Decisamente normale? Sì, un'investigazione complessa in cui si investiga una persona pluripregiudicata che abbia 228 contatti col suo avvocato è assolutamente normale. Anzi, forse pure pochi sono. Pochi? Sì. Io sto facendo rispetto alla mia esperienza, avvocato, è chiaro che non posso fare un... Senta, ma le appare anche normale, naturale e fisiologico che, cogliendo dall'ascolto di una telefonata tra un indagato e il proprio difensore la notizia, la circostanza che quei due, il difensore e l'indagato, si incontreranno successivamente, cioè si danno un appuntamento, le sembra normale predisporre attività di osservazione, controllo e pedinamento OCP? Se si incontrano l'avvocato e l'indagato con l'indagato soltanto, dipende dal contesto investigativo, perché se questo incontro genericamente invece è diretto a fare incontrare l'indagato con altre persone su cose che esulano, e poi magari in alcuni casi si è anche visto che esulano notevolmente dal mandato difensivo, io penso proprio di sì. Se esulano dal mandato difensivo, certo. Lei come fa a stabilirlo? Dipende dalle acquisizioni che ci sono. Allora, se lei ha di cosa stiamo parlando, avvocato? Andiamo nel caso specifico. Mi faccia parlare. Se lei ha ascoltato una telefonata dal contenuto non rigidamente professionale, lei deve investigare anche nei confronti del difensore, o sbaglio? Se questo non è emerso dalla telefonata, le domando: considera legittimo, cioè rispondente a norme imperative di legge, sottoporre quell'indagato e quel suo difensore ad attività di osservazione, controllo e pedinamento? Stiamo parlando Presidente, in generale, vorrei formulare sto parlando di un'opposizione episodi alla specifici. domanda? Posso esporre l'opposizione che vorrei formulare la domanda, Presidente? Certo, può fare opposizione. Grazie, Presidente. Io credo che il test a questo punto, per rispondere inevitabilmente ma lavoratura del Tribunale, dovrebbe far riferimento ai contenuti della intercettazione a cui ha fatto richiamo l'avvocato Naso e a cui si è riferito lo stesso test. Però c'è l'ordinanza del 17 marzo del 2016 emessa da questo Tribunale
che si conclude espressamente precisando che, sancita l'inutilizzabilità assoluta delle intercettazioni di cui si tratta, a cui sta facendo richiamo l'avvocato Naso, attesa l'inutilizzabilità assoluta, non è ammissibile né la deposizione del test rispetto ai contenuti dell'intercettazione, questo è acclarato, l'ha ribadito in maniera ineccepibile il Tribunale, ma neanche la formazione di alcuna prova sul punto. Sì, infatti l'avvocato Naso faceva la domanda generale e non lo so, però inevitabilmente io ritengo che se si limita nel generale, a questo punto il Tribunale valuta la rilevanza. Ha chiesto qual è l'orientamento del reparto comandato da infatti nessuno ha fatto opposizione allora, in questo passaggio sembra a questo difensore. Scusi, non le parlo sopra, Presidente. Respinta, avvocato, per le ragioni che le sto indicando, perché non è posta su singole intercettazioni, perché ci siamo già pronunciati, è sul metodo generale. La domanda era allora, sì, nel caso in cui diciamo, dalle intercettazioni, dall'analisi del contesto investigativo si ritiene che quel incontro possa essere utile per una ricostruzione investigativa valida, a quel punto, nella considerazione anche che il servizio di pedinamento non è sottoposto a decreto, non rientra nel caso specifico nemmeno nelle garanzie del 103. Lo sto chiedendo a lei. Certo. Nel caso specifico si interviene, ma ripeto, si fa soltanto nel caso in cui dalle intercettazioni, di alcune non ne possiamo parlare, si abbia idea, cognizione che quell'incontro serve a tutt'altro che esuli di mandato difensivo e anzi che si è inserito in generale in un contesto in cui ci sono dei reati. Colonnello, ma lei si rende conto di quello che sta dicendo? Perché se lei parla di circostanze ipotetiche, avvocato. A lei piace questo termine, contestualizzare, contesto, di commissione di reati ed attiva in quella situazione, in quella circostanza c'è un difensore, quel difensore o collabora alla commissione di questi reati. Ma non è detto. Prego? Non è detto che sia così. Avvocato, se facciamo un discorso di carattere generale, nel discorso di carattere generale ci può essere l'avvocato che semplicemente collabora, l'avvocato che in realtà si fa assolutamente da tramite senza collaborare nella specifica cosa, l'avvocato che fornisce un servizio che esula il mandato difensivo. In generale posso fare 100.000 esempi di questo genere e ne posso fare quanti ne voglio, sulla base delle indicazioni che vengono nel singolo episodio. Non avendo accertato... No, avvocato, non nel dubbio. Quando noi accertiamo le cose in una certa maniera, interveniamo anche con un servizio di pedinamento, che ripeto, servizio di pedinamento che può essere in un caso di questo genere, è certamente deciso da me, sulla base degli elementi raccolti e riferitomi, che decido sapendo quali sono le possibilità, o almeno spero di saperlo. Ripeto, quindi, sono sempre un almeno carabiniere. questo l'abbiamo ottenuto. Lei si sta assumendo la responsabilità di aver disposto i pedinamenti che sono avvenuti in questo processo. No, avvocato, sto parlando, avvocato, non deve cioè, per carità, capisco. Stiamo parlando, lei mi ha fatto una ha ragione, sono stato poco chiaro io, glielo spiego meglio. Chiedo scusa, Presidente, provvedo a spiegare meglio. Nel caso in cui ci sia un'acquisizione complessa che riguardi un avvocato difensore, in questi casi, quelli più delicati, intervengo io e dispongo io. Quindi se per caso in questo processo ce ne fosse stato qualcuno, lei è quello che ha disposto... No, uno c'è stato certamente e l'ho disposto io. A questo punto posso andare, visto la sua domanda, quello fatto su Carminati presso il suo studio quando si doveva incontrare con sua figlia, l'ho certamente disposto io. Cioè, lei si rende conto di quello che sta dicendo? Perfettamente. C'è opposizione a questa domanda. Come? C'è opposizione a questa domanda. La domanda si rende conto di questo sta dicendo, io mi oppongo. Non è una domanda, si rende conto, è evidente. Allora, quindi lei sta dicendo che si è ritenuto legittimo controllare il mio studio perché era frequentato da Massimo Carminati. Avvocato, non deve semplificare un argomento che peraltro io ho già trattato in esame. Se vuole semplificare, semplifichi. Io le posso riferire di nuovo tutto quello che ho riferito nell'esame in merito a quel pedinamento, se lei vuole parlare di quel pedinamento. Però non posso, in merito a quel pedinamento, riferire i dettagli
del perché mi hanno portato a prendere quella decisione, perché non posso parlare delle intercettazioni che intervengono in quel contesto. Ma guarda un po', Colonnello, avvocato, io sono venuto qua per parlarne. Colonnello, non faccia finta di non capire. Guardi, l'avverto che questa udienza si sta svolgendo, per fortuna, davanti a studenti del corso di giurisprudenza. Immagini quale idea si fanno del processo per come è quello vivente. Si immagini, e lei è un colonnello del Rosso. Sono mortificato di questo. Ecco, e io più di lei come cittadino. Sono mortificato. Allora, non faccia finta di non capire. Ma sono mortificato. Io non sto parlando del pedinamento di niente che sia stato oggetto dell'ordinanza. Vabbè, allora niente. Le ho domandato, lei considera legittima l'attività di stringente controllo che è stata effettuata nei confronti del mio studio professionale sol perché era frequentato da Massimo Carminati? La sua domanda contiene una serie di affermazioni assolutamente false. Per cui le devo dire, non c'è stata nessuna attività stringente, addirittura noi abbiamo fatto semplicemente... Allora, attività non stringente, no, chiamiamola Presidente, così. però mi viene difficile rispondere senza dettagliare. Risponda dettagliando il suo pensiero, prego. Ci sono, se dobbiamo dettagliare su quello che è successo, dettagliamo su quello che è successo. Anche, Presidente, alcune cose io l'altra volta sono stato costretto chiaramente ad eliminare, visto la sua ordinanza, quindi per non portare ulteriori problemi. Però se è fondamentale io ripercorro tutto da capo anche su alcuni passaggi che, peraltro in tutto questo, mi dica lei se lo posso fare oppure no, oltre quella volta non dovremmo parlare delle singole, abbiamo detto che non sono utilizzabili, quindi non parliamo, non facciamo... Ma riferisco quando intervengono o nemmeno quello? Come dice? Quando intervengono le telefonate, lo riferisco o nemmeno quello? Il contesto per usare, dica per quale ragione avete ritenuto che da quelle intercettazioni dovesse conseguire un pedinamento. Va bene. Però, Presidente, mi scusi, voglio porre un problema. Cioè, per far comprendere nella dialettica processuale le ragioni per le quali... Avvocato Vasaturo, scusi se la interrompo, ma l'argomento è stato precisamente e dettagliatamente riferito da numerosi testimoni, quindi credo che a 5 mesi dall'inizio del processo sappiamo tutti di che cosa stiamo parlando. No, veramente, Presidente, io non so se al momento sono entrate nel processo le intercettazioni che riguardano l'intercettazione telefonica fra l'avvocato Ippolita Naso e il Massimo Carminati. Questo Tribunale ha stabilito che quella intercettazione non è utilizzabile. Esattamente. No, Presidente, prego, sono molto rispettoso del Tribunale. Il punto è questo qua. Mi sembra di aver capito che il test intende riferire quella domanda per rispondere compiutamente alla domanda che sta legittimamente posta all'avvocato Naso. Allora il problema io pongo al Tribunale. Il Tribunale acconsente a che il test, nel replicare alla domanda posta all'avvocato Naso, richiami l'intercettazione fra l'avvocato Ippolita Naso e Carminati? Abbiamo già fatto un'ordinanza e abbiamo detto di no. Gli stiamo chiedendo al test di spiegare i criteri generali utilizzati in queste situazioni. No, i criteri generali li ho spiegati. Li ha spiegati. E per i dettagli su questo pedinamento chiaramente devo ripercorrere. Non ha chiesto questo, no, vabbè. Ha chiesto i criteri generali. Io ho chiesto in generale perché, per esempio, Presidente, io leggo negli atti di indagine redatti da Ross che si dà atto più volte che la mia macchina è parcheggiata sotto lo studio e questo confermerebbe che l'avvocato è in studio. E guarda un po' quando viene Massimo Carminati. Oppure... Posso rispondere nel caso specifico, pur conoscendo le cose, probabilmente pedinando Carminati, cosa che facevamo in maniera giornaliera, se passava dal suo legale, davamo atto che passava dal suo legale, ma questo non vuol dire che guardavamo il suo... No, non davate atto solo che passava dal suo legale, davate anche atto che la macchina del legale... questo non lo so, vorrei vedere i casi, parcheggiata... vorrei vedere su questo i casi specifici per trovare una giustificazione a questa cosa. Adesso gliela trovo. Certo. Comunque, quindi... Lei lo sa, Colonnello, che nel pianerottolo del mio studio è stata trovata una cimice? No, non lo sa. Che ovviamente non hanno messo i carabinieri del Rosso, ci mancherebbe altro.
Però lei capisce che tutto questo può creare, come dire, togliere serenità anche al più esperto degli avvocati? Lo capisco benissimo e mi chiedo e spero che gli accertamenti che si possono fare su quell'apparato che è stato rinvenuto possano portare perché a individuare chi l'ha così messo. scemo da aver fatto denuncia. Ah, lei non ha fatto denuncia? Ma ci mancherebbe altro. Allora, diciamo, non so cosa dirle. Ho commesso distruzione di materiale forse dello Stato, non lo so. Se c'è un'intercettazione. Allora, senta, io vorrei tornare un attimo alla genesi di questa investigazione, perché mi creda, colonnello, l'abbiamo attesa con tanta ansia nella convinzione che lei potesse dissipare i dubbi e le ombre che c'erano nati sentendo i suoi collaboratori, però poi pare che lei sia ancora più... Io vorrei capire una cosa. Lei dice, noi le indagini le agganciamo ad una ipotesi investigativa, poi cerchiamo i riscontri, se troviamo i riscontri andiamo avanti, se non troviamo i riscontri abbandoniamo. Se troviamo riscontri, facciamo una richiesta al pubblico ministero per attivare le intercettazioni. No, perché le fasi, cioè l'attività investigativa... Quella è andare avanti, insomma. Certo, diciamo, passa necessariamente attraverso quello. Ecco, e andare avanti. Allora, voi fate una prima ipotesi che vede coinvolti Carminati e Ciavardini, e poi Massimi e Iannini. Quindi parliamo della seconda fase, non della prima. No. Voi prima parlate della possibilità che... chiedo scusa, Ciavardini, Gentile, Mariani e Marchini Laura, no? Quella è la prima cosa, sì. Poi si arriva alla ipotesi di Ciavardini, Carminati, che però non dà frutti. No, questa ipotesi Ciavardini Carminati non credo che ci sia mai stata. I rapporti tra Ciavardini e Carminati, l'ha detto poco fa? No, ma se l'ho detto, ho risposto a una domanda fatta dall'avvocato Ippolita Naso, riferita a una frase riportata all'interno della prima richiesta fatta dal nucleo informativo alla Procura della Repubblica, in cui si citava semplicemente Ciavardini come in contatto con Carminati nel contesto del furto, dell'indagine del furto al Cavour. Quindi non c'è stato mai. Lei gli atti del Cavour li ha letti? Gli atti del Cavour? No, nel dettaglio no. Certo che no. Ho letto dei sunti di analisi che mi sono stati preparati dai miei collaboratori. Se avessi dovuto leggere pure tutte le cose... Si faceva riferimento alla emersione della figura di Ciavardini in quel processo? Io posso riferire, siccome l'emersione della figura di Ciavardini non è che deve essere per forza, per come riportata dal nucleo informativo, un'emersione in un contesto investigativo riconducente all'oggetto del processo, ma come riportato lì poteva essere semplicemente una volta che li avevamo visti insieme o un contatto telefonico, figuriamoci se c'era nella cosa. Vabbè, ma c'è bisogno del reparto analisi dei carabinieri per stabilire che Ciavardini e Carminati... E quindi diciamo quello che diceva prima l'avvocato Ippolita Naso lo conferma, comunque c'erano questi contatti. Ah, vabbè, no, io non li ricordavo, abbiamo risolto. Vabbè. Sì, vabbè, si è chiarito un punto. Quindi voi quindi abbandonate questo, insomma, non porta a nulla. Poi c'è il problema... No, un attimo, cosa vuol dire non porta a nulla? I rapporti Carminati-Ciavardini? No, quelli non vengono mai nemmeno presi in considerazione. La richiesta di intercettazione riguarda soltanto le persone che erano state controllate quel giorno. Presidente, chiedo scusa, ho bisogno di consultare, non ricordo le date, la mia memoria è... Vabbè. Dopodiché viene fuori la... Un attimo, non c'è bisogno di... No, vabbè, no. Solo le persone controllate quel giorno dalla compagnia trionfale, per capirci. 4 luglio del 2009. Un attimo che le do conferma. Sì, grazie avvocato. È così? Sì. Poi viene fuori la questione di Ius. Questo viene alla fase 2. Fase 2. Andiamo a fase 2. Fase 2.
e viene fuori che con la nota confidenziale del 31 agosto del 2010 Ius e Carminati avrebbero fatto un'associazione finalizzata al riciclaggio. Questo è lo spunto. Sì, diciamo, la sintesi di quella nota è questa. Sì. Ora, se ho capito bene la sua teoria prima della progressione delle indagini, bla bla bla, voi provate a verificare la fondatezza di questa ipotesi per eventualmente progredire nelle indagini. Invece lei mi dice che non rilevate contatti tra Carminati e Ius. È così? In progressione. In progressione è così. Nel senso che dal primo momento non era venuto, un attimo che controllo bene, ma mi ritengo ricordare questo, che né da subito né dopo è venuto fuori nulla a conferma, infatti Ius non è stato mai investigato. No, ma sa cosa mi ha colpito anche? Che non vengono fuori reati a carico di Ius. Non viene fuori Ius. Non viene fuori Ius? No, l'ho detto io prima, ma l'ho detto anche alla mia... Quindi scusi se provo. No, prego, avvocato, se posso. Cominciate a dubitare della bontà della fonte confidenziale, o no? Come ho ripetuto più volte, non è questione di dubitare, è questione anche probabilmente da parte nostra di essere più o meno bravi. Siccome effettivamente non si può fare tutto, noi in quell'occasione, come probabilmente è successo tante altre volte, dopo non siamo stati sufficientemente bravi, o magari non potevamo esserlo perché non c'era nulla di illecito sotto, ad approfondire, a trovare riscontri su quell'argomento. Non l'abbiamo approfondito, siamo andati avanti su altro. Poi c'è l'investigazione catena. No, è tutta catena, si chiama catena dal primo giorno. Vabbè. E quindi il riferimento alle asserite, secondo la fonte confidenziale, intestazioni fittizie di Carminati, che poi si esauriscono nel Blue Marlin. C'erano due fonti confidenziali, dobbiamo ripetere, perché questo è fondamentale. Sì. Perché, come lei avrà certamente visto, c'è un grosso periodo di tempo tra la fase 1 e la fase 2. Nella fase 1 confluisce la prima nota confidenziale che non troviamo grande riscontro. Con la seconda nota confidenziale lì passa tutto in mano non più alla prima sezione che si occupava di antiterrorismo, ma quella si occupava di criminalità organizzata. Fanno i riscontri, vengono fuori degli elementi a esito di questi riscontri che vengono forniti alla G che ci autorizza le intercettazioni. Ecco, ma il riscontro qual è? Che effettivamente quello che ha detto prima rispondendo a Ippolita? Cioè no, il riscontro è quello che ho fornito l'altra volta in sede di esame. Prego? Quello che ho descritto l'altra volta in sede di esame è quello che c'è nella richiesta fatta, approvata dal PM e dal GIP. Allora, i riscontri, io così non mi può rimproverare. No. Si parlava di episodi che coinvolgevano Massimo Carminati, pagina 42 della trascrizione, in intestazioni fittizie, in particolare nel negozio Blue Marlin. Sì. Questa acquisizione, come vediamo, è dell'agosto del 2010. In realtà veniva mandata agli atti dell'indagine convenzionalmente chiamata catena, gestita dalla prima versione. L'acquisizione non era ritenuta utile per far nulla nel dettaglio, in particolare per avviare attività investigative su Carminati. Quindi stiamo, ripeto, al 31 agosto del 2010. Poi arriviamo a settembre 2011. Acquisiamo un'ulteriore fonte confidenziale, immagino, proveniente da fonte confidenziale, che sostanzialmente riferiva, sempre su Massimo Carminati, sul fatto che a lui si fosse rivolto Iannilli Marco per avere protezione da Mokbel Gennaro. È così? Sì. Conferma? Sì, ci sono le note, insomma. Ecco. Senta, mi dice che cosa c'è di illecito in questo? Guardi, sono note confidenziali. Queste note confidenziali che descrivono attività illecita sono state oggetto di accertamento da parte, se vuole le rileggo tutti quanti. No, senta, io sto alle trascrizioni delle sue parole, quindi riferiva che Massimo Carminati... Guardi, io ho dovuto anche limitare, il Presidente si ricorderà, la lettura delle note confidenziali, ma che erano già state lette precedentemente in un'altra udienza, quindi volendo possiamo rileggerle tutte quante da capo e ridire nuovamente quello che ho detto io come riscontro, quello è stato trovato.
Cioè, lei rispiega, rimanda le doglianze di Mokbel verso Iannilli ad operazioni finanziarie andate male, giusto? La fonte confidenziale. La fonte confidenziale. È un'attività lecita? Ma, diciamo, dipende. È uno spunto investigativo dal quale bisogna vedere se è un'attività lecita oppure no. Se dice lui è creditore nei confronti di Iannilli, perché gli ha suggerito Iannilli delle iniziative finanziarie, compra le azioni della Breda, compra quelle dell'Alitalia, e invece le cose sono andate male. Presidente, dovrei rileggere le note, comunque entrare in delle valutazioni che sono state fatte già dalla Procura della Repubblica e dall'ufficio GIP sul fatto che i riscontri effettuati a quelle 2 note confidenziali fossero sufficienti per aprire un'attività investigativa. Lo posso rileggere, rileggo le note e poi mi faccio interrogare pure dall'avvocato sulla mia conoscenza del codice penale. Ma i riscontri che lei dice di aver fatto sono riscontri negativi. Avvocato, innanzitutto i riscontri sono fatti in quella data, sono stati fatti dal mio reparto, e i riscontri che sono stati fatti dal mio reparto, che lei definisce negativi, sono stati sufficienti per l'ufficio del PM per chiedere l'intercettazione al GIP, e al GIP per dare l'intercettazione. Sarebbe anche scorretto da parte mia intervenire in un processo decisionale che ha riguardato un giudice che invece ha visto in queste cose ben altro. Allora, i subalterni hanno scaricato su di lei scarica sulla procura. C'è un decreto, dottore. Avvocato, c'è un decreto. Non è che c'è scarico, esiste un decreto di intercettazione, mica me lo sto inventando. Che penso che insomma sia agli atti di questo processo. Questa circostanza non fu accertata anche con le indagini successive, cioè la proprietà o comunque la comproprietà di Carminati nel ristorante Celestina? No, non fu accertata. No, non fu. Poi la questione della villa di Iannilli. Voi avete accertato che la villa era oggetto di un contratto di locazione. È così? Sì, questo l'abbiamo certamente accertato, abbiamo anche accertato... Avete fatto controlli bancari per verificare se... Su questo argomento credo che abbia già riferito, o dovrà riferire qualcuno dei miei collaboratori. Ha riferito Cipolla su questo. Nel dettaglio di questo argomento. Lei non sa nulla di questo? Non conosco allora, l'argomento in generale, però sugli accertamenti specifici c'è il maresciallo che l'ha fatto, sicuramente potrà essere più puntuale di me. Dio li conservi i marescialli, scusi. Soprattutto i marescialli donna come questa che ho perché i marescialli sono molto più... Allora... L'arma, diciamo, la struttura portante dell'arma sono certamente sottufficiali. Lei non ha fatto ovviamente gli accertamenti, però sa che comunque quel contratto di locazione è stato verificato come sussistente. Sì, decisamente. Allora, le dico, dalla voce confidenziale, noi già abbiamo 2 smentite. E perché voi ritenete di dover progredire, insistere? Avvocato, anche qui, diciamo, io sto facendo considerazioni su cose che non dovrei fare, però il fatto che sia insistente un contratto di locazione, ma anche il fatto che sia insistente un pagamento documentato attraverso in banca, non vuol dire che non possano essere questi degli artifizi messi in piedi per eludere tutt'altro. Per eludere? Per eludere il fatto che in realtà la casa sia stata ceduta, nel caso specifico, a Carminati. È messo tutto in piedi per evitare di poterlo riscontrare. È chiaro che in una fase iniziale, embrionale dell'indagine, tutto questo bisogna verificarlo. Ma stiamo parlando, colonnello, della messa a disposizione di una casa. Io dico, è vero tutto quello che dice la fonte confidenziale. Sì. Allora, Mokbel si è rivolto a Carminati, chiedo scusa, Iannilli, senti, intercedi per me presso Mokbel. Carminati lo ha fatto per ripagare il favore. Iannilli ha messo a disposizione gratuitamente, quindi quei bonifici sono tutta una fesseria, una messa gratuitamente. Che cosa c'è di illecito? Le ripeto, avvocato, anche dietro, l'esperienza insegna che anche dietro ad attività, a condotte perfettamente lecite, ci possono essere attività illecite. L'attività investigativa allo stato embrionale che parte... No, faccia finire la risposta, Senta, ma io non è che me lo invento.
L'articolo 267 del codice di procedura penale dice che per mettere sotto controllo una utenza telefonica ci devono essere gravi indizi no, avvocato, di Avvocato 416, opposizione a questa domanda. Sufficienti viene dopo. Colonnello, permette che vorrei fare un'opposizione alla domanda, perché il test dovrebbe riferire sulle attività che ha fatto lui. Può anche riferire, abbiamo detto, può riferire sulle attività fatte dal suo reparto precedentemente, ma francamente io ritengo, anche per il rispetto dovuto all'autorità giudiziaria, che sulle iniziative assunte dall'autorità giudiziaria l'avvocato, se vuole interrogare qualcuno, dovrebbe interrogare, se gli fosse consentito, l'autorità giudiziaria. Lo so anche io questo, però è notorio. Il pubblico ministero è accolta perché la gravità indiziaria... Ci mancherebbe, Presidente, ma è logico, lo so anche io, persino io lo so. No. Però io sto contestando al colonnello di aver chiesto le intercettazioni telefoniche. Sì, però siccome avvocato la sua richiesta è stata accolta dal mio ufficio e accolta dal GIP, lei gli sta chiedendo di dire o è d'accordo col GIP oppure il GIP ha commesso un errore. Questo è il tipo di domanda che sta facendo. Sostenuto, e non può inutilmente. ma non lo può chiedere al test. Possiamo chiedere al test, su. Che non può dire che io ho sbagliato, il colonnello Carabinieri. Senta, colonnello, lei ha parlato anche di razionalizzazione delle risorse. Certamente. Cioè, che cosa vuole dire? L'ho spiegato, ma lo rispiego. Vuol dire che si mette sotto intercettazione il minor numero di persone possibile? Assolutamente no. E allora che assolutamente no. La razionalizzazione delle risorse, quando io parlo del mio reparto, è razionalizzazione dell'impiego del personale del mio reparto. Se l'impiego del personale del mio reparto è in un reparto, come ho cercato di spiegare, ma che interviene per struttura e indagini complesse e particolarmente rilevanti, è distribuito, diffuso su una serie di attività investigative che non consentono a un numero sufficiente di persone di concentrarsi su una singola attività investigativa ritenuta importante, a quel punto quel reparto non è distribuito in maniera razionale. L'indicazione chiaramente mia è stata quella di ridurre il numero delle indagini che venivano fatte, e l'altra volta addirittura numericamente le ho descritte, per concentrarsi su attività come numero inferiore, ma come qualità e come risultati auspicabilmente. E questo ce l'aveva già detto anche all'udienza precedente. Senta, secondo, ottobre 2012 sostanzialmente, sì, adesso ci arrivo, sì. Quindi possiamo dire che da ottobre 2011 in poi Carminati è stato sistematicamente controllato? No, sempre come l'ho detto prima, in una fase in progressione. Sì, progressione. Comunque è stato certamente indagato, sistematicamente controllato, è una parola grossa e peraltro magari riuscissimo a farlo. Censurato nelle sue conversazioni telefoniche, anche quelle da cabine pubbliche, e in molte occasioni pedinato. È così? Certamente. Senta, è emerso mai dalle riunioni che avete fatto, dalle indicazioni che vi sono state date dai suoi collaboratori, eccetera, che lui fosse perfettamente consapevole di essere oggetto di pedinamento e quindi di intercettazione? È venuto fuori certamente, ma credo che di questo ne abbia già parlato Mazzoli, una serie di dettagli sull'argomento che non credo che sia opportuno riprendere qui, visto che sono stati dettagliati. Il fatto che lui avesse paura di essere intercettato, avesse paura di essere pedinato, che queste sue paure si rivolgessero anche nei confronti con atteggiamenti e nei confronti di persone che non c'entravano niente con i pedinamenti, sì, questo certamente è vero. Però i dettagli certamente li ha riferiti il capitano Mazzoli. Ma paura? Lei perché usa il termine paura?
Perché se, come è stato accertato, cambiava il colore del giubbino, c'aveva dei giubbini double face, oppure passavano persone che non c'entravano niente e lui diciamo, faceva capire che ti conosceva come guardie, come diceva lui, ma non era vero. Ho altre occasioni, se vuoi le cito, qualche occasione di queste le posso citare, ma insomma penso stiamo facendo un discorso generico. È chiaro che aveva paura di questo. In più vi erano anche altre informazioni specifiche che gli erano state date, sulle quali è già riferito il capitano Mazzoli. Ma quindi, siccome la libertà di Carminati è finita con un provvedimento di fermo, sì. Quindi voi pensavate che lui si apprestasse a fuggire? Certamente. Da che cosa avevate desunto questi elementi? No, è stato tutto, diciamo, l'argomento di esame, i dettagli, li devo ripetere, che è abbastanza... Io non c'ero e sto in controesame, lei me lo ripeta. Devo ripetere tutto rapidamente, molto sostanzialmente. No, lei nel dettaglio ha già riferito tutti gli elementi. Dettaglio. Se vuole, se vabbè, riesce c'eravamo elementi derivanti da una serie di acquisizioni investigative che ci facevano pensare a noi carabinieri che lui potesse cercare di sottrarsi alla cattura. Di questo abbiamo compilato una nota, l'ho compilata e scritta io, consegnata alla Procura della Repubblica, la quale ha condiviso e gli ha messo un fermo. Senta, per esempio gli avete trovato un documento falso? Di cosa stiamo parlando? Di prima o di dopo? Quando lo avete poi arrestato? No, perché siccome parlava lei di per quale motivo l'abbiamo fermato. No, quando l'abbiamo fermato no, documento falso. Fermo, avete trovato documenti falsi? Non l'abbiamo trovato. Non ho capito. No, la risposta è no alla sua domanda. Continuava ad essere oggetto di intercettazioni telefoniche? In quel momento, e questo è, diciamo, è un particolare su cui ho già riferito, lei come ha ricordato non era presente, perché praticamente lui da un certo punto in poi, è il caso che richiami le intercettazioni specifiche, Presidente, oppure vado? Le ha già richiamate vado. Da un certo punto in poi dice sostanzialmente di aver cambiato il modo di usare i suoi telefoni in maniera tale da far capire alle forze di polizia che lui era a casa mentre non c'era. Questo insomma ci faceva capire che non potevamo fare affidamento sui telefoni cellulari e voi avete accertato che lui effettivamente non stava a casa, mentre in realtà... In realtà abbiamo, anche qui, diciamo, già l'ho spiegato, ma lo dettaglio, è più complicata la vicenda, nel senso che noi sapevamo di una prima acquisizione, di cui già si è parlato, in cui lui aveva avuto delle informazioni su una possibile sua cattura, che si era già assentato accertatamente per diverse notti da casa. In questa seconda parte, diciamo, quella subito prima dell'esecuzione del provvedimento, eravamo più in grado di dettagliare la sua assenza da casa, perché aveva cambiato casa, si era spostato sempre sulla via dove abitava, su un'altra via di Monte Castelletto, in un'altra casa, dove noi non riuscivamo a vedere bene i suoi movimenti. In più avevamo il problema serio con i telefoni, che noi sappiamo che li utilizzava soltanto perché avevamo le acquisizioni chiaramente intercettive, per mandarci fuori strada, quindi non potevamo in quel momento essere certi che lui non tenesse gli stessi atteggiamenti tenuti a giugno. Senta, ma non c'era, come si chiama, mi pare, via del Cappelletto? Via Monte Cappelletto. Monte Cappelletto. Non c'era una telecamera? Sì, c'era la telecamera che era quella di... No, perché l'ho spiegato anche questo, avvocato, l'altra volta. Me lo rispieghi. Perché prima la telecamera di via Monte Cappelletto riprendeva casa degli Annilli dove abitava prima, spostato di lui nell'altro numero civico e le distanze erano molto più lunghe. La telecamera era... No, avvocato, la telecamera era molto più lontana e noi vedevamo molto di meno. Sì, però... bisognava per uscire da lì passare per forza. E perché non poteva andare a piedi da un'altra parte, avvocato? Prego? Non poteva uscire a piedi a casa, messa lì, non so se riconosce la zona, e andarsene a piedi da un'altra parte? Scappava a piedi? Perché non poteva scappare a piedi e una strada subito dopo qualcuno poteva andarlo a recuperare? Sono insomma un'infinità di casi di questo genere. Senta, ma come valutate in questo contesto quelle intercettazioni telefoniche ambientali nelle quali lui parla in maniera esplicita della consapevolezza di essere seguito, di essere pedinato, di essere intercettato e di non aver nessuna intenzione di scappare?
Avvocato, quello che Carminati viveva sempre con questo timore, viveva sempre col timore di essere intercettato e di essere arrestato e di essere pedinato. In realtà io le posso riferire, a questo punto è il caso che lo faccia, già l'ho riferito l'altra volta, le intercettazioni in cui dopo l'acquisizione che aveva avuto, dopo l'informazione che aveva ricevuto di un arresto a giugno, a maggio in realtà, chiedeva a Gaglianone di essere ospitato e Gaglianone diceva va bene Carminati, purché fin quando non diventi latitante. Ci sono altre intercettazioni in cui lui esplicita, altri esplicitano, la sua volontà di invece potersi sottrarre alla cattura. Io, nel momento in cui da operatore di polizia giudiziaria devo pensare in un contesto del genere, così complesso, di se dare più credito alle cose quando lui dice che vuole sottrarsi alla cattura, oppure quando lui dice che non vuole sottrarsi alla cattura mai, nella considerazione che questo io lo faccio inquadrato in un contesto in cui si comprende tutt'altro, è chiaro che io decido per quello. Ma ripeto, avvocato, la mia è stata, io sono un ufficiale di polizia giudiziaria, un ufficiale dei carabinieri, io ho fatto una richiesta alla Procura della Repubblica, la Procura della Repubblica ha fatto il suo fermo, cioè io non ho disposto assolutamente nulla. Bene. Ce l'ha presente quella intercettazione col fratello Sergio? Avvocato. Avvisa il fratello diciamo che è circondato e che tra poche ore arriveranno a prenderlo, ma dice che lui non ha nessun motivo di scappare. Massimo dice che deve stare vicino ad Andrea e alla madre e si premura di evitare i colloqui, di evitare di andare a parlare con il pubblico ministero. Sto leggendo l'assunto, ma se no c'è tutta la... Massimo dice che ormai è tutto circondato anche intorno al negozio. Questa mattina ha parlato con Bruno, che sarei io, o non lo sapeva? Sì, lo sapeva. E che gli ha chiesto del perché lo hanno messo in mezzo con i calabresi e con Sculli. Massimo dice che li conosce, e che non i calabresi, i Rosso, e che quando preparano una cosa a questi livelli mediaticamente è qualcosa di grosso. Comunque è curioso di capire di che si tratta, perché si rifiuta di pensare che si tratta sempre del povero Iannilli. Massimo dice che il fatto è che se loro pensano che quello sa qualcosa su di me, è meglio che me suicidio, fanno bene allora a carcerarmi. Cioè vuol dire io non rivelerei mai un mio segreto a Iannilli. Massimo dice che alla madre non dice nulla perché lei si preoccupa troppo. Massimo dice forse stanno facendo questo perché forse loro pensano che o provo a scappare o provo ad andare da qualche uomo politico come quelli che mi hanno sempre protetto. Persino il suo collaboratore che trascrive questa telefonata apre parentesi e dice, lo dice scherzando. Massimo dice che ad agosto era rimasto solo con il servizio che lo seguiva e che erano rimasti solo loro in tutta Roma. Massimo dice che lui è abituato ad essere pedinato da gente seria, come la Digos degli anni '80 o delle prime sezioni antiterrorismo dei carabinieri. Vi sta dando di poca serietà. In tante altre occasioni dice cose diverse. Massimo avvocato, dice che ora... Cioè, lei ha estrapolato questa, ma ci sono altre in cui dice altre cose che non mi sembra il caso che mi faccia elogiare da Massimo. Dice che c'ha solo meno ore di autonomia per vederli, e perciò quando si stanca se ne torna a casa. Massimo si raccomanda di non andare a mendicare un colloquio per nessun motivo. Massimo dice che se ancora si allungherà questa situazione, nei prossimi giorni passerà a trovarlo il fratello. Presidente, innanzitutto, questo è un sunto, io avrei bisogno, se c'è una risposta complessa da dare... Stava leggendo il brogliaccio, lei io stavo leggendo, però sì, ho bisogno chiaramente... Presidente, ma intercettazione al difensore? Non ho capito. Allora, io ti quella con il fratello. No, il problema è sapere, conoscere bene la trascrizione, contestualizzarla come tempi. Io ovviamente non posso ricordare una singola trascrizione. Ma chiediamo solo all'avvocato Naso se ha letto il brogliaccio dell'intercettazione e poi la verificheremo. 18.9.203. Allora il RIT è 1629/13. Un attimo che lo scrivo, avvocato, che lo scrivo. Progressivo 1629/13, progressivo 3385. Chiedo scusa, avvocato, un attimo.
1629/13 progressivo 3385 del 18/9/2013, ore 16:46. Qualificata molto importante. Senta, io le devo chiedere anche un'altra cosa adesso. Le modalità dell'arresto di Carminati si debbono alla sua responsabilità o Sì, a sì, quella certamente. Certamente sì. Certamente sì. Allora vuole spiegare al Tribunale, a me come difensore e soprattutto a me come cittadino, come mai si è ritenuto di mettere su quella enfatica rappresentazione ripresa da una telecamera e come mai Certo, dopo nemmeno 4 ore dall'arresto di Carminati quelle immagini sono passate per tutti i telegiornali della televisione italiana. Dobbiamo scindere le cose che ha detto. Scindiamo le due cose. Perché l'arresto di Carminati avviene 2 giorni prima dell'esecuzione della misura. Certo. Quindi 4 ore dopo, ed è rimasto segreto sino al momento dell'esecuzione della misura. Quindi che quelle indagini, avvocati, sono andate ben oltre l'esecuzione della misura, non 4 ore dopo. Quindi, giusto per precisione, magari era semplicemente un piccolo errore suo di memoria, non sono il solo ad avere qualche problema Allora di mi memoria. dice la necessità di quella... Allora, innanzitutto lì stiamo parlando dell'organizzazione del servizio o semplicemente delle videoriprese? Stiamo parlando di tutte e due le cose. Allora, l'organizzazione del servizio, come ho già spiegato all'esame, che l'ho spiegato dettagliatamente, è stata fatta lì, perché la posizione, la strada di Monte Cappelletto, io Presidente, se le può essere utile, ho anche una cartina della zona con dove erano posizionate le persone. Sì, se vuole metterla a disposizione Sì, certo. delle parti prima e del Tribunale poi, forse è utile. Allora, le videoriprese chi le ha fatte? Signor Presidente, chiedo scusa che comincio ad essere un po'... Vediamo anche, Avvocato Naso, lei al termine del controesame? Sì. No, per fare poi tutti una pausa. Dopo questa un'altra... Va bene. Un altro paio di domande. Avvocato, le chiedo un secondo di pazienza. Non riesco a interrompere. Iniziamo a rifarcelo per vedere. Purtroppo c'ho solo una stampata. Ma risponda alle domande, a parte questa vabbè. poi ce la mette a disposizione. La domanda era chi La ha domanda- fatto la videoripresa del... Vabbè, abbiamo organizzato il servizio lì perché era il posto migliore per fare il servizio senza creare danni a nessuno, nessun passante e senza avere, ed era l'unico punto dove eravamo certi di fermare il Carminati. Alcune delle autovetture, una delle autovetture era fornita da un apparato di videoregistrazione disposto da me che venisse messo su quella macchina al fine di documentare, per evitare a tutela dell'arrestato, del fermato e dei miei carabinieri qualsiasi tipo di speculazione, per cui veniva posizionata questa telecamera. Quindi a tutela... Esattamente. Poi è andato tutto bene? È andato tutto bene. Tutto bene. Certo. E allora perché darlo alle televisioni? Perché ci ritenevamo che poter diffondere quelle immagini in cui si capiva che né l'arrestato, il fermato, chiedo scusa, né i carabinieri avessero avuto atteggiamenti che esulassero il comportamento normale, poteva essere utile per garantire il diritto di cronaca su questo specifico argomento. Scusi una cosa, mettere... Tant'è vero che siamo stati attenti anche che non ci fossero visibili... Mettere il vivo di volata di un MAB sulla tempia di un ragazzo di 20 anni è una forma di garanzia? Lei ha visto che è successo questo nel video? Io non ce l'ho presente. Non ce l'ha presente? No.
Nel video lei non l'ha visto? No, certo che l'ho visto, forse... non ce l'ho presente questa cosa. No, dico forse chi l'ha subito, però lo saprà. No, vede perché serve il video? C'è una normativa. Esattamente per questo. Che vieta di rappresentare la questione. Ma che vuoi fare? Senta, a proposito di mezzi di informazione, certo. C'è stato un momento di questa delicatissima indagine che ci sono state delle fughe di notizie. Sì. Non vi hanno preoccupato minimamente? Certo che ci hanno preoccupato. Vi hanno preoccupato? Certo. Ecco, A quale si riferisce? Per esempio, casualmente all'articolo dell'Espresso, non nomino chi lo ha scritto così esatto. non faccio nessun atto di intimidazione, all'articolo dell'Espresso i 4 re di Roma. Ah, sì, lo conosco. Non c'era nessuna fuga di notizie in quell'articolo, Presidente, e se mi è consentito leggerlo e dettagliare per quale motivo non c'era nessuna fuga di notizie, io lo faccio volentieri. Se è sufficiente la mia affermazione... Ma l'ho già fatto io, aiuto te. Il tribunale ripassa così ogni volta che lo potete... Mi sta levando gli argomenti avvocato. Allora basta questo, basta mettere a disposizione l'articolo. Se è possibile, non sono in grado di leggerlo tranquillamente. Lei sostiene che questo articolo non contiene notizie derivanti dalla vostra indagine? Ma assolutamente no, anzi contiene notizie fuorvianti in quel momento. Fuorvianti? Certo, in quel momento parlava addirittura che Massimo Carminati, circostanza per cui lui si arrabbiava molto, gestiva cocaina, cosa che era non mai accertata se non... A novembre del 2012 parlava di Massimo Carminati implicato nella cocaina. Forse, Presidente, è il caso che io legga l'articolo, perché così poi non si riesce... No, è vero, ha ragione. Cosa di cui nessuno prima mai aveva accusato Carminati. No, io non parlo di chi accusa, io parlo della risultanza dell'attività investigativa che fino a dicembre del 2014, quando interviene le dichiarazioni di un collaboratore sulle quali non posso riferire, fino a quel momento noi del coinvolgimento di Carminati con la cocaina non ne sapevamo nulla. Però guardi un po', che a maggio viene arrestato un certo Grilli che parla di Carminati come implicato nella cocaina, maggio 2012. No, ma guardi che parla ne dicembre parla 2014, nel dicembre del 2014, dicembre Grilli 2014, per la prima volta. avvocato. Prego? Dicembre 2014 il verbale di Grilli in cui parla di Carminati implicato alla cocaina. Lo può andare a controllare, insomma. Senta, è dell'articolo sempre dell'Espresso dell'11 settembre 2014. Non ne ho idea. Roma fascio mafiosa, ex terroristi e colletti bianchi, uniti dall'ideologia e dal denaro. L'ideologia si riferiscono a cosa? Come si chiama? Quello di Veltroni. O De Vegni. E ormai più forti dei tradizionali clan. Ecco l'inedita rete di potere che oggi controlla la capitale. Questo non vi ha preoccupato? No, perché ci doveva preoccupare? Chissà come mai. Chissà come mai. Anche perché questo... non contiene notizie di reato, semplicemente per questo. Lo Presidente. Certo. 11 settembre 2014, pagina 40. Casualmente è di un certo Lirio Abbate. Questo è 2 anni dopo. 2014, a 40 giorni dall'esecuzione delle misure. Bene, un'ultima cosa le volevo chiedere. Prego. La questione di Chiocci. Certo. Non parliamo di pedinamenti. No, abbiamo lasciato da parte. Perché non lo possiamo fare. Senta, voi avete ipotizzato, cioè quale doveva essere l'occasione, l'argomento che Massimo Carminati doveva spendere nei confronti di Gianmarco Chiocci, direttore del Tempo? Non capisco la domanda, chiedo scusa. Perché Carminati avrebbe dovuto incontrare Chiocci per coltivare i propri interessi per la questione del tempo. Prego? Per la questione del tempo. Per la questione relativa all'attività svolta da Buzzi sempre. Ecco, però scusi,
c'è qualcosa che non quadra. E mi dica, cioè, se posso... Contestualizziamo, così lei si sente più a suo agio. La Buzzi incontra il direttore del Tempo il giorno ora le prendo tutto 7 quanto. marzo, Un attimo, grazie a una presentazione di Alemanno del 6. per il tramite di Panzironi. Per il tramite di Panzironi. Certo. L'articolo richiesto, cioè l'articolo che doveva sostenere le ragioni di Buzzi e Company, viene pubblicato il giorno 12 marzo. Sì, credo di sì. Non solo quello. No, avvocato, non è perché sono stati pubblicati... È molto lunga la vicenda e arriva fino a sin dopo, anche addirittura con il fatto di comprare gli abbonamenti e tutto quanto il resto. Ma comunque il primo articolo viene pubblicato il 12 marzo. È così? Io credo, se non ricordo male... Il 14 marzo c'è la decisione del TAR. Un attimo, avvocato, perché la devo seguire, non si dispiaccia perché mi viene chiaramente un po' complicato. Il 12 marzo è stato pubblicato l'articolo dal titolo Centro rifugiati bloccato dai francesi. E l'avevamo tutta ripercorsa nel corso dell'esame questa No, sequenza. in realtà diciamo, le cose che non abbiamo ripercorso nel corso dell'esame e che non possiamo ripercorrere nemmeno oggi sono le intercettazioni sono risolutive per la risposta che vuole l'avvocato. Appunto, e quindi ci fermiamo su quello. Sì, però è un dato di fatto, lasciamo perdere il pedinamento di Ippolita, ma è un dato di fatto... No, io parlo delle intercettazioni. È un dato di fatto che l'articolo viene pubblicato il 12. Certo. E Carminati asseritamente incontra Chiocci il giorno? Sì, però 14. tutto quanto, sì, però tutto... No, avvocato, mi dispiace, qua Presidente non posso... Tutto inizia il 10, con Carminati, il percorso che lo porterà poi da Chiocci, e in mezzo insistono intercettazioni sulle quali non posso parlare. Senta. Allora, non so cosa dire. No, sembrerebbe quasi che vi abbia dato una salvata questa ordinanza del Tribunale, ma non è così. Quello che voglio dirle è che voi non siete in condizioni di dire se Carminati avesse un motivo suo personale per andare a parlare con Chiocci. Siamo in condizione di dire, ma non di dimostrare, che Carminati agisse parallelamente a Buzzi per ottenere il risultato sul tempo. Guardi, io mi potrei accontentare che lei abbia detto non siamo in grado di dimostrare. Ma certo, nel non posso processo utilizzare penale, le intercettazioni, quello avvocato. che non è provato non è vero. E vabbè, che dobbiamo fare? Però io le dico una cosa, questa sua affermazione resiste anche alla lettura della intercettazione tra Buzzi e Carminati 2024/14 RIT, progressivo 4285, 17 marzo 2014, in cui Buzzi chiama Carminati, 17 marzo, pronto? Oh, gliela famo a sentisse, dice Buzzi. Sì, amico mio, t'ho chiamato pure ieri, pure sabato pomeriggio, ma non t'ho mai beccato. Era libero, ma non te beccavo. Ieri non me lo so portato dietro. Vabbè. Dice Buzzi, Salvatore, abbiamo perso al TAR. Te volevo dire, incredibilmente abbiamo perso. Massimo, ma non ci posso credere. E con che motivi? Non lo sappiamo. Dobbiamo aspettare la sentenza, l'unica. Io però stasera vado dall'amico del Tempo, Buzzi. Bravo, vacci con la scusa che lo vuoi ringraziare. Esatto. Tu. Esatto. Esatto. Sì, ma diciamo anche qui... Gli ammolli sta cosa, un momento. Anche perché, dice Salvatore, quello che dice Alessandra può essere che quegli altri siano arrivati prima di noi,
alla stessa storia, capito? Certo, può essere, va bene, perché non si spiega proprio. E dice Carminati, vabbè, mo vediamo i motivi. Oggi alle 5 vado da Brugnoletti. Sa chi è Brugnoletti? No, chi è Brugnoletti? Era l'avvocato amministrativista che curava gli interessi di Buzzi. Grazie. Una tipica risposta mafiosa, sì. Così poi va bene, vengo sempre mercoledì, eccetera. Sempre Salvatore Buzzi, domani c'ho appuntamento con Gianni Letta, quindi quando mi ricapita, vabbè, allora niente, vengo uguale mercoledì, dice Massimo, e quindi si salutano. Il che vuol dire che dal giorno 14, giorno dell'assunzione della decisione del TAR, al 17, Buzzi non aveva riferito a Carminati l'esito del ricorso. Presidente, allora, la telefonata, fermo restando che è tutto più complesso, ovviamente, di questo. Ce lo contestualizzi. No, avvocato, non glielo posso contestualizzare. Purtroppo non posso contestualizzarlo. Però se lei vuole possiamo ripercorrere anche, come abbiamo detto prima, quei dettagli che ho trascurato, li ripercorriamo. No, io non ho problemi, qua ce l'ho. Mi può ripetere per favore il RIT e il progressivo di questa? Come dice? Il RIT e il progressivo, le dispiace? Sì, subito. 42,85. Il progressivo, il RIT? No, linea, progressivo 18, chiedo scusa. 2024/14 RIT, linea 42,85, progressivo 18. 17 marzo 2014. Scusi, avvocato, il RIT me lo può ripetere? Ore 9:36. Quando? 20? 17 marzo, ore 9:36. È la prima conversazione che ha citato sul punto. Sì, no, non è una conversazione, volevo trovarlo nel ringraziato stesso. Allora, poi dopo questa risposta ci fermiamo perché Presidente, la l'orario ringrazio. richiede uno stop. Sì. Non riusciva a contattare il Carminati nei 3 giorni perché il Carminati aveva l'utenza spenta. Aveva? L'utenza spenta. Provava a farlo ma la trovava spenta. Gliene avete intercettati 15, 20, ce n'aveva No, una. guardi, tutto succede il 14, è uscito il dispositivo, allora con l'SMS, il Buzzi comunicava, è uscito il dispositivo, accoglie ricorso auxilium incredibile, Brugnoletti non se lo spiega. Sulle utenze dedicate, che chiaramente la cosa deve essere comunicata sulle utenze dedicate, il 14 marzo alle 17:42, quindi ricordiamo l'SMS è stato inviato alle 17:38, prova a chiamare Carminati ma non lo trova perché ha l'utenza dedicata spenta. È chiaro che loro su questa cosa hanno necessità di parlarsi sull'utenza dedicata. Lo trova dopo 3 giorni. Ha ragione. Mi ridà quel poi? Sì, certo. No, tramite. Va bene, Presidente, io ho finito, vorrei produrre, a corredo di quello che prima ci siamo detti, la ordinanza 24 febbraio 2011 del Tribunale di Sorveglianza di Perugia che ammetteva il Carminati all'affidamento in prova al servizio sociale, la cui prima prescrizione è obbligo di dedicarsi ad attività lavorativa presso il negozio di abbigliamento Blue Marlene, sito in Roma, via di Villa Severini, e poi ci sono quelle altre. Ancora il provvedimento del magistrato di sorveglianza di Roma questa volta, che revoca la misura di sicurezza della libertà vigilata nei confronti di Carminati, e per ultimo la relazione mandata all'ufficio di sorveglianza dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria in merito alla richiesta di misura alternativa con riferimento al contesto familiare che ha reso possibile appunto quel provvedimento. Va bene, su questa produzione documentale ci sono rilievi? Nessuna posizione. Da parte di nessuno. Il Tribunale ammette la produzione
documentale. Sospendiamo l'udienza per un'ora. Chiedo scusa Presidente, brevemente. Guarani mi faceva presente che per quanto riguarda la visita al seggio elettorale domenica, lei come sa oggi il Tribunale ha concesso di poter continuare gli arresti domiciliari in un convento al Cerio e la necessità è di raggiungere il suo seggio elettorale che sta a Cinecittà, quindi chiedeva uno spazio di tempo maggiore per andare e tornare dal seggio. Abbiamo dato un'ora a tutti quanti, ne diamo 2 ore a Guarani. C'è la metropolitana per andare No, per carità Presidente, luogo. ma la distanza non è corta, quindi sia almeno 2 ore, 2 ore e mezza. 2 per ore, evitare... stiamo dicendo 2 ore, abbiamo dato un'ora a tutti, diamo 2 ore a Guarani. In tal senso integriamo il provvedimento, considerata la distanza tra il luogo di attuale detenzione ed il seggio elettorale. Allora sospendiamo Presidente, per la ripresa posso prenotarmi l'Avvocato Santoro per Buzzi perché non sto neanche molto bene, il motivo degli occhiali, va bene? Mezz'ora, ok? Grazie. Allora, possiamo riprendere, i difensori si sono organizzati tra loro per... Presidente, volevo iniziare io, scusi ingegnere Fiscon, si può così? L'Avvocato Santoro vuole iniziare, grazie. va bene. Poi fare io, se non... Va bene. No, Anche Pandini vuole fare il controesame. Allora, buonasera Colonnello. Buonasera. Resto con gli occhiali perché non sto bene. Si preoccupi. Visita, problemi agli occhi. Allora, senta, io voglio affrontare altre tematiche rispetto a quanto affrontato la difesa di Carminati. Paradossalmente sembra un processo totalmente diverso così, però la situazione è lo stato di fatto delle cose. 3 vicende. Avvocato, chiedo scusa, chi difende lei? Buzzi. Questo glielo fornisco come informazione. Allora, vicenda Gepsa e ricorso al TAR, la posizione del viceprefetto Barbazzo, questo per darle così delle tematiche, e alcune vicende e alcune telefonate da lei richiamate sul coinvolgimento o rapporti tra Buzzi e Carminati successivamente e in concomitanza alla decisione del TAR. Innanzitutto le faccio una domanda. Sì. La vicenda del CARA di Castelnuovo di Porto, sì. La gara, a che cosa si riferiva? Che tipo di servizio avrebbero dovuto svolgere le società? Come ho già riferito nella mia testimonianza, non era questo l'oggetto della sua investigazione. E tutta questa parte ci sarà domani il test Diego Mazzoli. Domani ci sarà il maggiore Mazzoli. Ma non doveva riferire a Diego Mazzoli, domani riferirà su questa circostanza? Eh sì, la gara di Castelnuovo di Porto, anche questo antefatto è oggetto della sua deposizione. Nello specifico, io non voglio entrare nello specifico, le chiedo. Provi a fare la domanda, vediamo se la può rispondere il test. Senta. Lei ha riferito in merito a delle quote di proprietà di una società, la Proeti SRL. Le risulta accertato dalle sue attività, lei ha avuto modo la sua attività di indagine di imbattersi in una società che si chiama Proeti SRL? Come si chiamava? Proeti SRL. Proeti SRL? Sì. Sì. Ne ho parlato l'altra volta. Ne ha parlato l'altra volta. Senta, che tipo di attività facesse? Non lo sa? Allora, posso... Prego. Ragione sociale, assunzione ed esecuzione di lavori relativi a costruzioni stradali, ferroviarie, marittime, idrauliche, elettriche. Ok, le faccio una domanda più specifica. Per lei che sta leggendo? C'è un appunto che c'ho sulla Proeti che mi è stato preso. Sì, certamente preso. Allora le faccio una domanda misura più specifica, perché lei sa se questa società, immagino di sì,
dalla sua attività di indagine ha avuto modo di verificare se svolgesse o avesse dei servizi in subappalto presso il CARA di Castelnuovo di Porto? L'ho detto nell'altra... Sì? Sì, l'ho detto l'altra volta in esame. Mi risponda così siamo più veloci. Dico sì? Sì. Se lei l'avesse letto l'esame probabilmente saremmo ancora più veloci. Ma io in esame le domande non le posso fare, capito? No, l'ho detto, non è che... Ok, Va bene, ok, non si preoccupi. No, sarò velocissimo, quindi non è che... Senta, lei ha richiamato anche, nel corso del suo esame, ha fatto riferimento alla proprietà e quindi ha detto 33% della Linda Sandulli. 33 e 33. Perfetto. Una parte, alcune quote di proprietà del marito Napoleoni. 46,67%. Perfetto. Un'altra parte delle quote di proprietà di un certo Davide Buzzi. E Mario Rossi. Allora, innanzitutto Davide Buzzi ha rapporti, le risulta se ha rapporti di parentela con Salvatore Buzzi? No, non mi risulta. Nessuno, non mi risulta. Senta, per quanto riguarda la Proeti SRL, dall'attività di indagine che lei ha svolto, le risulta che svolgesse diversi appalti con la Prefettura di Roma? No, non ho fatto questo tipo di accertamento. Senta, il ricorso al TAR da chi è stato presentato? Questo ha acquisito atti relativi alla procedura amministrativa? Tutto il secondo reparto. Tutto il secondo reparto. Senta, quindi voi avete interpretato determinati fatti senza aver tutto il secondo reparto, diciamo. Ho interpretato quali determinati fatti? Quindi, noi abbiamo... Ok, quindi probabilmente gli atti amministrativi li ha acquisiti il secondo reparto. Sì, la parte amministrativa di questa vicenda, l'ho detto in premessa al mio esame, è stata curata dal secondo reparto. Senta, un'altra domanda. Per quanto riguarda però, senza entrare nello specifico, perché lei ha già detto nel corso del suo esame che non era a conoscenza delle ragioni giuridiche sulla base delle quali fu presentato il ricorso al TAR, no? Quindi lei è però, da sempre sulla base della sua attività di indagine, non quella del secondo reparto, ha riferito che ciò che interessava principalmente alla sua attività era quello di in qualche modo inquadrare, finalizzare, registrare quelli che erano i comportamenti di Salvatore Buzzi e Massimo Carminati all'esito della decisione assunta da parte del TAR che sospendeva, appunto, accoglieva un'istanza cautelare e sospendeva l'aggiudicazione della gara a Erikes 29. Sbaglio? Abbiamo analizzato i contenuti investigativi successivi. Ok, lei ha riferito, avete analizzato il comportamento perché questo provvedimento del TAR aveva in qualche modo limitato e bloccato quelli che erano gli interessi che questi soggetti, cioè Buzzi, Carminati, perseguivano. Certamente leso, certo. Ok. Quali erano questi interessi rispetto alla gara? Nel fare i lavori presso Castelnuovo di Porto. E erano interessi leciti, interessi illeciti? Che interessi erano? Erano interessi, nel caso specifico, chiaramente leciti, perché loro hanno fatto ricorso, hanno partecipato a una gara d'appalto. Tutto quello che si muoveva intorno a questa vicenda non vi è interessato? Ci interessa laddove è stato ricostruito come una vicenda inserita nell'ambito di organizzazione che si occupava anche di questo e per la quale sarà reso domani dichiarazioni testimoniali da parte del Maggiore Mazzoli. Ok, allora le faccio sempre poi, tanto nello specifico chiederemo al Maggiore Mazzoli. Per quanto riguarda sempre quello che ha fatto lei, ha accertato lei, il provvedimento, lei ha avuto modo di verificare chi risultò vincitore, quale società risultò vincitrice del bando di gara? Non funziona il microfono, forse ogni tanto. Prima del provvedimento del TAR? Questo è quello che ho riferito l'altra volta, i dati generici, insomma, che sono a mia conoscenza. Quindi ci può rispondere? Sì, su questo? certo. Sì. Certo.
Allora, nel settembre del 2013 il consorzio Erikes 29 giugno, di cui era appunto amministratore unico Salvatore Bruzzi, aggiudicava la gara d'appalto europea bandita dalla Prefettura di Roma per la gestione dei servizi presso il CARA di Castelnuovo di Porto. Quindi era l'Erikes 29, no? Sì. Ok. Senta, lei ha riferito sempre, perché per quanto lei oggi mi dica che poi l'accertamento nello specifico l'ha fatto il secondo reparto investigativo, però lei nel corso dell'esame ha riferito questi fatti. Quindi io le faccio una domanda: sulla base di quale valutazione, quale documentazione ha valutato per riferire nel corso dell'esame queste vicende legate al ricorso al TAR? Come ho ampiamente riferito nel corso anche del controesame, oltre che dell'esame, io svolgevo, ora non sono più un incarico di comandante del reparto. Non potevo, oggettivamente non avevo il tempo per andare a leggere ogni singolo atto. C'era in ufficio preposto, in questo caso certamente il secondo reparto, il quale sulla vicenda mi ha preparato un appunto con questi dati che sono certamente veri perché sono stati analizzati sempre dalla parte del raggruppamento. Cioè, quindi, no, appunto, lei nel senso, per riferire all'esame del pubblico ministero, sì, come ha avuto conoscenza di quelle informazioni? Mi è stata fornita l'informazione di base da parte del secondo reparto. Io ho anche specificato, anche prima di cominciare l'esame, che queste erano informazioni di base che fornivo semplicemente per inquadrare la vicenda, che non erano questo oggetto del mio esame e che sarebbero state trasposte da altri test del secondo reparto al Tribunale. Senta, vabbè, quindi poteva riferirlo allora direttamente al secondo reparto investigativo, non comprendo. Comunque, senta, quindi risultò, sarò velocissimo quindi sul punto, evito tutta una serie di domande, però almeno fissiamo. Certo. Lei ha riferito quindi che ha appena detto che vinse la Erikes 29, risultò aggiudicataria l'Erikes 29. Il contratto tra la Prefettura e la società Erikes 29 venne stipulato, è stato stipulato, è stato... Sì, anche queste sono le parti generiche che ho riferito durante l'esame. Riferisco di nuovo, Presidente, tutta questa parte. Ci sono le parti generiche di conoscenza, vabbè. L'offerta... Allora, a questo punto ripeto la parte dell'esame che ho fatto sulla vicenda in maniera tale... No, lei basta che mi dica sì, sì o no e quando. Perché no, la domanda era secca, cioè il contratto è stato stipulato tra la Prefettura e il Consorzio. Se sì, lei è stato stipulato il 21 di febbraio del 2014 con decorrenza dal 1 marzo 2014. Perfetto. Senta, lei ha sempre nel corso del suo esame, ha riferito che il 16 gennaio, anche perché c'è un'informativa non dell'investigativo ma dell'anticrimine, che fu presentato un ricorso appunto al TAR da parte della società Gepsa Auxilium nei confronti di questa aggiudicazione. Lo conferma? Quindi fu abbiamo parlato dettagliatamente la volta scorsa, mi sembra, anche dell'atto. Però, Presidente, era importante per... Solo, guardi, poi vado avanti. Sì, no, quello cerco e glielo dico. Volevo far emergere una circostanza che mi interessava. Allora, la ditta che precedentemente gestiva il CARA, ossia la Gepsa... Quindi già lo gestiva la Gepsa? Sì, Gepsa. Grazie. Avendo esperito ricorso giurisdizionale, proponeva istanza cautelare che veniva accolta dal TAR del Lazio con provvedimento del 24 febbraio del 2014, a firma della Presidente Linda Sandulli, Presidente della prima sezione Ter. Perfetto. Senta, quindi le faccio una domanda solo per sapere se lei sa. Le risulta che nel corso della prima udienza davanti al TAR che ci fu a gennaio, quindi prima dell'aggiudicazione, cioè della stipula del contratto tra la Prefettura e Erikes 29, le parti di comune accordo decisero di rinunciare alla cautelare e andare alla decisione di merito? Lei dalle sue atti non le risulta? Non l'ha accertato o non le risulta? Ho già ripetuto 10 volte che l'ha fatto l'accertamento il secondo reparto. Diciamo gli appunti del secondo reparto non davano non mi servivano appunti così dettagliati. Okay.
per fare una breve premessa, altrimenti avrei rifatto il lavoro dei colleghi. Senta, rispetto a... Quindi lei la risposta è non lo sa? Non lo so. Non lo sa? Non lo sa. No, non lo so. Non lo sa. Allora, senta, quindi anche con le intercettazioni relative che lei ha citato tra Carminati e Buzzi in merito alla vicenda del TAR, no? Lei, diciamo, come le ha valutate, come le ha potuto interpretare se non conosceva la vicenda? Che vuol dire come l'interpretazione? La vicenda la conoscevo allora, nei lei, termini cioè, che ho specificato. No, mi risponda però. Sì, allora io la vicenda la conoscevo nei termini che mi erano sufficienti per poter valutare quell'intercettazione. Ok, no, però scusi, io non è. Ma ha fatto una domanda e ho dato una risposta. Siamo in fase, insomma, domanda, risposta. Io sono tranquillo, quindi non è che. Quindi lei ha citato nel corso del suo esame, dando una sua interpretazione, sbagliata o corretta che sia, poi lo vedremo, delle intercettazioni telefoniche che riguardavano Buzzi, conversazioni tra Buzzi, Salvatore Buzzi e Massimo Carminati sulla questione del ricorso al TAR. Tant'è vero che anche precedentemente oggi, rispetto a domande dell'avvocato Naso su eventuali rapporti e interventi di Carminati su questa questione, lei ha riferito che era preoccupato o comunque si interessava per quanto riguardava la questione del CARA. Io dico, le faccio una domanda: se lei non ha avuto conoscenza diretta della vicenda del TAR e del CARA, come ha potuto interpretare queste telefonate? E io le ho già risposto e le ripeto che le linee generali della vicenda le conoscevo e le ho riportate. I contenuti, le aggiungo, delle intercettazioni che ho riportato nel corso dell'esame sono anch'essi risolutivi per comprendere la vicenda, perché si va nel dettaglio su come si evolve la vicenda. Senta, il ruolo della Sandulli, Linda Sandulli, che lei però ha riferito essere proprietaria di una parte delle azioni, delle quote, non delle azioni, delle quote societarie della Proeti SRL, e che poi effettivamente ha emesso quel provvedimento che lei ha appena citato, del 24 o 25 febbraio, col quale, così che poi deposito al Tribunale, ha sospeso il contratto, l'esecuzione del contratto che era stato stipulato tra Erika S29 e la Prefettura. Questa posizione del giudice Sandulli per voi non avete fatto nessuna segnalazione, non c'è stata non era rilevante sotto un profilo investigativo? Allora, la segnalazione è stata fatta, in circostanza è stata Posso riferita chiederla a chi? alla Procura della Repubblica. È stata fatta alla Procura della Repubblica? Ricordo anche... Senta, e dove è riportata questa? Fatta da voi, dell'anticrimine o dall'investigativo? E se lo sa per conoscenza diretta? Io credo che... se lo sa... No, certo, lo so, le sto rispondendo. Ok, però non mi fa neanche... No, però facciamolo rispondere anche. La domanda era se hanno fatto qualche segnalazione. Sì, l'abbiamo cominciato a rispondere dicendo sì, l'abbiamo comunicato alla Procura della Repubblica e, se non ricordo male, ma si può accertare con molta facilità, è anche inserito in un capitolo dell'informativa finale. Ok. Ma se lo posso accertare, Presidente, sono quasi certo nella premessa. Anzi, ne sono certo. Se vuole però lo posso accertare per avere... Se lo può verificare. Sì, lo posso fare velocemente. Perché l'avvocato stava già dicendo in quale informativa. Sì, mi interessava. Sì. Vediamo che cosa... Certo. Cioè si dà atto del fatto che il giudice Sandulli fosse in conflitto di interessi? Si racconta quello che ho raccontato. Perché a me non risulta, se mi dice dove. Certo. Vediamo, avvocato, se c'è, sì, vediamo il tempo di trovarlo, il passaggio. No, ma non voglio assolutamente. È riferito peraltro quasi con le stesse parole che ho riferito io qui. Dove? A pagina... Quindi sta parlando dell'informativa finale, lei? Informativa finale, la premessa. Quindi a che pagina della informativa finale?
un attimo ho problemi con il computer, quindi non riesco a visualizzare la pagina. Presidente, non riesco a visualizzare la pagina. Comunque verso... un attimo. No. Non avete una pagina in cartaceo, no? È diciamo nella parte relativa alla premessa che è contraddistinta dai numeri romani. Poi dopo la Quindi premessa... nella parte Non iniziale riesco a visualizzare il numero di pagina, neanche col programma. Nella parte iniziale, nella parte No, la della parte finale premessa, perché lo vedo dalla barra spaziatrice che però... contrassegnata dai numeri romani. Sì, le posso leggere. Può leggere, non Certo. trova la pagina, ma vediamo il passaggio qual è. Contestualmente la ditta che precedentemente gestiva il centro, la francese GEPSA, avendo esperito ricorso giurisdizionale, proponeva un'istanza cautelare che veniva accolta dal TAR del Lazio con provvedimento del 24 febbraio 2014 al firma del Presidente sezione prima, dottoressa Linda Sandulli, in cui si esponeva la sospensione dell'aggiudicazione della gara. È tutto qui? Sì, un attimo. La Gezza della Proe. Questo è il punto. No, sto cercando ancora perché c'è anche... No, Presidente, a me interessava la Proeti SRL. Perché... Sì, sto arrivando. È tutto qui. No, rispondevo al Presidente, ma io sono molto Cioè, tranquillo. anche perché quello che ho raccontato io nell'esame con tutte le questioni relative alla Sandulli sono riportate lì, appunto nella parte della premessa. Dunque Salvatore Buzzi era riuscito a ottenere informazioni concernenti la società Proeti SRL che egli riferiva essere di proprietà al 30% di Linda Sandulli, cioè il giudice che aveva accolto l'istanza cautelare. Voi l'avete accertato, le risulta? Sì, sì, l'abbiamo accertato. È stato accertato? Sì, sì. E l'avete scritto che è stato accertato? Ora lo cerco, accertamenti espletati risulta. A me interessa questo aspetto. Sì, sì, l'abbiamo accertamenti espletati presso la Camera di Commercio confermano l'esistenza della società Proeti, la cui proprietà risulta così ripartita, 33% Linda Sandulli e così via. Questa è la premessa, mi dispiace non poter, staremo più o meno a 10 pagine dalla fine della premessa, comunque sono cose tratte dalla premessa, quindi l'abbiamo segnalato, ma prima ancora abbiamo segnalato... di fatto perché poi... Poi è stata fatta la segnalazione, mi ha detto, no? Nel corso dell'indagine è stato comunicato e poi è stato scritto nell'informativa. Vabbè, lo chiediamo allora poi all'ispettore, al maggiore Diego Mazzoli. C'è al maresciallo. se vuole pagina 151 anche di un'altra informativa oltre a quella finale. Di quale altra informativa, Pubblico Ministero? Sì, del secondo reparto investigativo, prima sezione. Un attimo che... Ci dice la data? Sì, cerco ora di... 151, un attimo, un momento che... Vado alla prima pagina. Allora, è del... questa... è quella finale. Allora, seconda pagina, depositata il 30 luglio 2014. Vediamo la seconda se la data. Quindi è del 30 luglio? 30 luglio 2014. Questo è il secondo reparto investigativo. No, non è la finale, è pagina 151 della informativa 30 reparto. luglio 2014 del secondo reparto. La mia è quella finale, quella che ho citato io. Adesso andiamo a vedere la sua... Scusi, Pubblico Ministero, ma l'informativa quale numero? Perché l'informativa del 30 luglio è quella finale. Sì, quella del secondo reparto. Quindi quella finale? Sì. Okay. No, quindi è sempre la stessa. La seconda, scusi, no, non è quella finale. Quella finale è la prima del secondo reparto e dell'11 luglio. Ce n'è una successiva del 30 luglio del secondo reparto. Quindi dopo la finale, ce n'è un'altra dopo la finale? Dopo la finale. Adesso andiamo alla Invece quella del reparto anticrimine è l'informativa finale, nella premessa. Allora, nella premessa andiamo... Non riesco a capire perché non riesco a vedere le pagine. Eccola qua, l'avevo trovata prima. Eccola, la pagina è numero romano
50, sono 150, pagina 170. Quindi non è pagina... La pagina della premessa è 170. Quindi la pagina della premessa è pagina 170. Con numero romano. Va bene. Senta, andiamo avanti. Senta, prima della... Lei sa sempre, senza entrare nello specifico, se il giudice Sandulli era, ha deciso anche nel merito questo ricorso? Era presente? Non ho fatto indagini specifiche su questo. Ok, no, glielo dico io, non c'era. Senta, prima della decisione, lei ha fatto riferimento a una serie di articoli del Tempo. Sì. Prima della decisione, per puntualizzare questo, prima della decisione del TAR, che ha escluso Erikes 29 giugno per un'anomalia di 6.000 euro rispetto al valore di 6 milioni della gara. In che data? Scusi? In che data era? La decisione del TAR? Sì. Del 13 di marzo. Prima della decisione del TAR ci sono stati articoli pubblicati sul quotidiano Il Tempo che si riferissero specificamente alla persona del giudice Sandulli? No. L'articolo precedente è il 12, ma poi viene successivamente. Le faccio una domanda. È possibile che l'unico articolo è stato il 12 marzo e intitolato Centro rifugiati bloccato dai francesi, palla a Sì, TAR? il primo articolo era in chiave Quindi non c'era nessun nazionalistica. articolo. Poi successivamente, dopo le comunicazioni e dopo che Buzzi aveva preso la decisione col direttore del Tempo di azionare il tempo, di fare il periodo per far uscire il secondo articolo, poi successivamente prima esce l'articolo sulla Sandulli e successivamente esce fuori l'articolo di risposta della Sandulli. Senta, però le ho fatto una domanda, mi dice risposta completata, adesso ci arriviamo agli altri articoli. Senta, appunto, arriviamo agli altri articoli che lei ha citato nel corso del suo esame, una serie di conversazioni nel corso delle quali si dava atto di una serie di documenti, notizie bomba, ok? Certamente. E sempre nel corso del suo esame, questo per contestualizzare le domande, ha fatto riferimento che sotto il profilo investigativo ciò che interessava era appunto vedere come si comportavano Carminati, Salvatore Buzzi, ha citato Testa, ha fatto riferimento ad alcuni OCP. Io non intendo ripercorrere le conversazioni. Innanzitutto le chiedo, queste notizie bomba, lei ha detto, ha riferito che gliel'avrebbe fornito a Buzzi la Varvazzo. Sì. La Varvazzo che funzione aveva in quel momento? Anche questo l'ho detto all'esame, ma se mi dà tempo glielo ridico. Era un viceprefetto? Mi faccio trovare. Comunque l'ho detto all'esame, diciamo chiaramente, voglio essere preciso. Comunque l'ha detto pochi giorni fa, era un viceprefetto, mi sembra. Quindi no? lei dovrebbe ricordare pure lei, diciamo. Non solo io. Prego. Se lei non se lo ricorda, potrò anche non ricordare io. No, perché penso che è un fatto quindi deve avere un po' di difficile da pazienza. accertare. Deve avere un po' di pazienza. Com'era esattamente il nome del viceprefetto? Barbazzo. Barbazzo. Paolo con 2 V di Verona. Presidente con la V come Verona. Guarda, se mi dice anche, Barbazzo. diciamo, magari la data della conversazione con la Barbazzo, così viene ancora Lei ha più fatto veloce. riferimento al 12 marzo, una serie di SMS tra Buzzi e la Barbazzo. Che non intendo ripercorrere. No, il problema è che non riesco a trovare io un attimo. Un po' di pazienza, avvocato, sto arrivando. Allora sì, la Barbazzo era ex assessore alla Regione Lazio per le politiche sociali, ex viceprefetto di Roma e in quel momento dipendente del Dipartimento del PS. Ok,
Senta, lei ha richiamato un RIT che è 1741/13, progressivo 53891, un SMS. Avvocato, per favore, mi può dire prima la data, mi viene più facile trovarlo. 12 marzo. Sempre 12 marzo? Sì. 12 marzo del 2014, 1741. RIT 1741? Sì. È progressivo? 53891. 891? Sì, Barbazzo riferisce a Buzzi di avere documenti che sono una bomba. Sì, questo esatto. Per contestualizzare. Sì. Dopodiché ha richiamato sempre l'1741, il RIT /13, Sì. progressivo 53977, dove conversazione tra Buzzi e Barbazzo. Un attimo, avvocato. 977? Sì. Guardi, l'ha proprio citati lei. Ok, l'ho trovato, sì. Bene. Dove appunto si tratta di una conversazione intercettata, sì, dove Buzzi riferisce alla Barbazzo: facciamo uscire sta cosa tra 7-8 giorni. Quello che le ho citato poco fa. No, apposta 7-8 giorni. Sì. E prosegue. Il tempo della sentenza, se no poi potrebbe pregiudicare, no? Potrebbe pregiudicare, lei ha accertato che cosa nella sua attività, che cosa poteva pregiudicare questa notizia? Ma sta chiedendo un'opinione su cosa vuol dire questa frase? Lei ha accertato le ragioni per le quali potesse pregiudicare se Buzzi ha riferito in altro modo? Non era accertabile. No. Senta, nella sua attività sempre ha accertato chi avrebbe dato questi documenti bomba alla Barbazzo? No. No. Ha potuto sempre dalla sua attività di indagine potuto accertare se ci sono state intercettazioni, conversazioni intercettate, SMS dalle quali è possibile in qualche modo desumere che la Barbazzo possa aver dato questa documentazione anche ad altre persone, non solo a Salvatore Buzzi? Non lo so. Non lo sa. Per quanto riguarda i rapporti con le conversazioni che ha citato lei, con Carminati, tra Salvatore Buzzi e Carminati, lei ha richiamato una serie di RIT e di vicende che si sviluppano in quei giorni, dall'11 di marzo in poi, e ha contestualizzato questi RIT, queste conversazioni intercettate, al fine di sostenere che insomma tutti questi soggetti indagati, e cioè Carminati, Salvatore Buzzi e Testa, in qualche modo si sentissero e si incontrassero per cercare di risolvere la questione del TAR, del CARA di Castelnuovo. Io non credo di aver detto... Lei l'ha riferito nel corso del suo esame? Esattamente queste parole? Perfetto. Sì. Sì, che c'erano comunque... In realtà, diciamo, evidentemente forse ho riferito male io questa vicenda. Tutti erano coinvolti nella vicenda che non era diretta a risolvere in senso specifico la questione del Castelnuovo di Porto. Era rivolta in quel momento a gestire, avendo anche informazioni, una comunicazione stampa a loro favorevole. Allora, lei testualmente ha riferito che le parti, al fine di la necessità, c'era fermento e necessità tra le parti di comunicarsi quali fossero le iniziative intraprese. No, non ho capito a cosa si riferisce. Cioè, adesso glielo contestualizzo. Successivamente, diciamo, alla decisione della Sandulli, lei ha citato contestualmente alcuni RIT e progressivi relativi a conversazioni, ad esempio, le dico, RIT 8... Io avvocato, chiedo scusa, forse non sono stato chiaro, non ho proprio capito cosa ha detto lei quando ha letto la frase. No, lei ha riferito che dopo questa decisione del TAR c'era l'interesse da parte di Salvatore Buzzi. Prima aveva letto una frase, ora sta adesso recitando. gliela dico, però mi sembrava di essere stato chiaro, gliela dico. C'era l'interesse da parte di Salvatore Buzzi, Massimo Carminati, Testa, e penso che ci sia stato anche un incontro dove era presente Pucci, dove lei ha riferito che tra le parti c'era la necessità di comunicarsi quali fossero
le iniziative intraprese. Esatto. Okay? Allora, bisogna okay, un attimo, perché l'ho siccome contestualizzato. la sua affermazione non corrisponde Però a quello che ho domande detto. troppo lunghe creano queste Ma come non situazioni. corrisponde, Presidente? Ci siamo Allora, no, Presidente, francamente... No, ma in realtà non dovete fare la premessa, No, però è importante dovete fare per la contestualizzare. domanda al test e anche in controesame. Sì, d'accordo Presidente, colgo l'invito, però il Presidente, il testimone mi chiede insomma di contestualizzarla e quindi io gliel'ho contestualizzata. Comunque, ma siccome c'erano in queste cose che ha detto, leggendo, Presidente, un pezzo del mio esame, in realtà non è esattamente così, per cui o l'ho espresso male io oppure non è contestualizzato bene, forse è il caso che lo corregga subito. Vabbè, vorrà dire che glielo ritrovo allora tra poco, no? Così almeno. Senta, lei ha citato, diciamo così, una serie di RIT, tra i quali 8963. Quindi non ho capito, la domanda, qual è la domanda? Allora, lei ha citato questi RIT, nel corso dei quali... Qual è la domanda, Avvocato? Che cosa vuole se sapere? me la fa fare, allora il testimone, Presidente, gliela faccio. Senta, lei ha riferito di un incontro tra Carminati... Avvocato, non va bene il modo in cui è posta la domanda. Lei Presidente, la riformulo. Non può riassumere una vicenda. La riformulo. Formuli la domanda, che cosa vuole sapere dal test? Senta, quali sono state le iniziative intraprese da Massimo Carminati per risolvere la questione del CARA di Castelnuovo di Porto? Allora, per correggere, andando per punti. Allora, innanzitutto nella vicenda abbiamo contezza dell'esigenza di informarsi a vicenda di Carminati e Buzzi. Nella vicenda sono coinvolti, ma non abbiamo la contezza intercettiva come per Buzzi e Carminati, anche Pucci e Testa, i quali in due occasioni, in corrispondenza di momenti topici riguardanti l'avvicinamento al direttore del Tempo, comunque Scusa, Pucci avvicinò il direttore del Tempo? Presidente, no. evidentemente non è nemmeno finito la frase come fa a intuire una cosa del genere. Allora, finisca la frase. Abbiamo contezza da un lato che si devono aggiornare a vicenda, io ripeto Avvocato perché evidentemente sono poco chiaro e me ne dispiace, me ne dolgo, ripeterò la frase. Contezza di Buzzi e Carminati che si aggiornano a vicenda. In due momenti topici abbiamo anche degli incontri con Pucci e con Testa, sui quali non abbiamo evidenze intercettive che fossero coinvolti nella vicenda. Rimane sintomatico anche perché in quel momento tutti e due per noi erano partecipi all'associazione mafiosa indagata. Okay. Quindi rimane sintomatico che giusto in corrispondenza si incontrino, ma non abbiamo evidenze intercettive come ce l'abbiamo invece tra Buzzi e Carminati che ho riferito. Allora, le dico, questo incontro a cui lei ha fatto riferimento, incontri con Pucci e Testa, sì. A quale incontro fa riferimento? Ma certo. Ne ha parlato, quello dell'11 marzo 2014. Sì, faccio quello dello Shangri-La. Sì, appunto. Arrivo subito. L'articolo... In realtà, vabbè, ora... Allora, in data 11 marzo, Carminati organizzava, mediante udienze dedicate, con Pucci e Testa, che erano due soggetti, chiaramente che per noi erano in quel momento molto importanti, un incontro per l'indomani mattina alle 11:30 allo Shangri-La. La circostanza la verifichiamo. Con un OCP? Sì, con un servizio di pedinamento, un attimo. Effettivamente c'è stato. Un attimo, Avvocato, mi fa perdere il filo, siccome No. non è facile, deve Facciamo anche capire me. rispondere. Allora, quindi, Carminati E durante questo servizio di pedinamento su Carminati noi vediamo anche che alle 12:03, lo riferisco, chiaramente ce ne accorgiamo dopo,
il testa legge una copia del tempo. Proprio quel giorno ci ricorderemo che era uscito l'articolo sul ricorso GEPSA ed Auxilium. L'importanza di questo incontro per questa data non lo posso riferire, non posso andare nel dettaglio in quanto insomma, ci sono conversazioni sulle quali non posso riferire. Il secondo incontro tra chi questo secondo incontro? Non ho capito. Lei ha detto secondo incontro? Sì, sto arrivando. L'OCP è il 12. No, l'11 era il minimo di astinenza, l'OCP è il 12. È il 12. Il giorno dopo, tanto dice il campo. Allora, il 14 marzo, come abbiamo detto, avveniva l'incontro tra Carminati e Chiocci. Guarda, io però... posso... Prego, perché non... L'avvocato ha fatto la domanda, facciamo Sì, però rispondere. Presidente non era questa la domanda, io ho fatto una domanda... Sto arrivando, ho Presidente. bisogno di contestualizzare. Di Chiocci non ho fatto contestualizzare? nessuna domanda, quindi non lo so, aspetto comunque, sì. No, lei ha chiesto se c'era una prova degli incontri di vari coindagati per discutere di questo argomento di Castelnuovo e il test sta prendendo nell'ordine tutti gli incontri, poi vedrà lei quali sono utili e quali no. Sì, però sulla vicenda del TAR, Presidente, lo volevo contestualizzare, se era possibile. Allora, basta con questo termine di contestualizzare. Testi ha detto che ha bisogno di contestualizzare, ogni momento voi richiamate. Non lo dirò più, signor Presidente. Non lo trova più. Quindi, No, non lo dirò più di contestualizzare. Allora, il Successivamente alle 11 del 14 marzo tra Carminati Esatto. e Chiocci, direttore del Tempo. quotidiano Il Tempo. Alle 11.03 dello stesso giorno Carminati contattava telefonicamente Buzzi, al quale riferiva di trovarsi in tribunale a Piazzale Clodio. Dopo questo incontro c'è una telefonata. Dopodiché diceva ci vediamo alle 13. Sì, ha telefonato con Buzzi. Se vuole, già lo riferite queste cose, Presidente, però... Sì, l'ha già riferita, io me lo ricordo che ne ha già dopodiché, parlato. vado molto sinteticamente, dopodiché avvisa Testa, lo convoca sempre per le 13 presso la cooperativa di Salvatore Bruzzi, dopodiché vi è un servizio di pedinamento che verifica che presso la cooperativa di Via Pomona alle 12.16 arriva Carminati, alle 12.33 arriva Testa, alle 13.13 abbiamo la contezza che ci fosse anche Buzzi presente, alle 13.35 va via Testa, alle 13.43 Carminati e Buzzi rimangono in ambientale e si fanno un minimo, ho già parlato, di aggiornamento sulla questione della Proeti e così via. Quindi sostanzialmente c'è un periodo in cui non Pucci, nel primo caso anche Pucci, in questo caso Testa, Buzzi e Carminati stanno insieme in quel momento presso via Pomona. Perfetto. Senta, le faccio la domanda. Per quale ragione lei associa questa riunione alla vicenda del TAR? È perché ne parlano Carminati con Buzzi in ambientale. Ne parlano, e di che cosa parlano? Parlano in realtà solo un breve periodo di tempo nel locale dove c'era l'ambientale messa, ma in quel breve periodo di tempo, se vuole, le rileggo quello di cui parlano, ma parlano della questione di Castelnuovo. La questione di Castelnuovo? Della questione del TAR, chiedo scusa. Di TAR. In senso lato. Senta, lei ha citato una conversazione RIT 202414, progressivo numero 4, è un'utenza dedicata tra Salvatore Buzzi e Carminati. La prego, siccome
ho l'esigenza di cercare, se mi può dire prima la data, così. 13 marzo 2014. Grazie. Sì, 13 marzo. Nel corso della quale Buzzi... No, avvocato, sono arrivato al 13 marzo, per favore. Scusi. Sì. Le chiedo scusa, purtroppo, diciamo, il RIT è il progressivo. Sì. 2024 RIT barra 14, sì. Progressivo 4. Benissimo. Ok. Nel corso della quale Buzzi riferisce a Carminati di avere una notizia bomba. Tra le altre cose. Tra le altre cose, a me interessa questa. Sì, sì. No? E le altre cose quali erano, scusa, rilevanti? Sì, decisamente rilevanti. Se necessario le ripercorro tutte. Ma è una conversazione decisamente rilevante. Notizia bomba, glielo riferisce, conferma? Un attimo che cerco il punto dove lo dice. Bomba atomica, pronta. Sì. Carminati che cosa fa dopo questa conversazione? Dalle sue attività di indagine risulta che Carminati si sia fatto immediatamente consegnare questa documentazione, ci sono conversazioni intercettate nel corso delle quali riferisce di questa circostanza, ha avvisato immediatamente altri soggetti. E chi doveva avvisare più alto di le chiedo se le risulta. Io le chiedo se le risulta. No, non risulta. La cosa che risulta chiaramente è che comunque tutte e due stavano gestendo questo problema separatamente con lo stesso obiettivo, in maniera parallela ma concordata. Perfetto. Nel caso specifico no. Allora, quindi Carminati ha preso la notizia. Perfetto, allora un attimo, lei mi ha appena detto che tutte e due stavano gestendo questa notizia in maniera separata. No, la notizia, la vicenda. La vicenda sì. In maniera separata. Parallela ma concordata. Parallela ma concordata. Come la stava gestendo Carminati? Ma Presidente, questo è tutto esattamente l'esame Presidente, che ho fatto. come stava gestendo? Lo rifaccio nuovamente. No, io non è che mi deve Si è incontrato, ha avuto per gli stessi motivi, ha avuto un contatto e un incontro col direttore del Tempo per una serie di circostanze da aggiungere alla vicenda sulle quali non posso riferire e per le quali certamente sulla base delle intercettazioni, quello che è già riportato in esame, tutte e due ne erano a conoscenza, sia Buzzi di quello che faceva Carminati, sia Carminati di quello che faceva Buzzi. Certamente, se poi devo riproporre. Senta, le faccio una domanda. Le risulta che il direttore del Tempo volesse fare un'intervista a Carminati? No, non mi risulta. Non le risulta? No. Senta, poi lei ha riferito, e mi avvio alla conclusione, ha riferito di una conversazione che è quella che ha citato l'avvocato Naso prima. Il progressivo, il RIT è lo stesso, 2024/14, progressivo 18, nel corso della quale Buzzi comunica a Carminati di aver perso al TAR. Al di là del contenuto della conversazione, come reagisce Carminati? Sa se Carminati ha attivato terzi soggetti per risolvere questo problema? No, come reagisce Carminati è esattamente quello che già ho spiegato nell'esame. Anche dopo questo... No, scusi, però un attimo, perché prima abbiamo fatto riferimento a come, secondo lei, ha agito Carminati e ha fatto riferimento a un incontro con il direttore del Tempo. Siamo al 14 di marzo. Sì. La domanda che lei ha posto è come ha reagito Carminati alla conversazione nella quale Buzzi dice che ha perduto il ricorso al TAR. Dopo, Presidente, perché l'incontro certamente dopo, prima deve sapere, prima deve avere perché il testimone se posso, perché il testimone rispondeva all'incontro con Chiocci. Allora, la domanda è questa, lasciamo al test il tempo di... Allora, mi dice la conversazione, me la ripete, del 14? I dati. La 2024/14 progressivo 18. Un attimo, 2024/14. 2024/14 progressivo 18. 18. L'incontro c'è stato prima, non c'è l'incontro dopo. Che cosa ha fatto Carminati? Questi sono Buzzi e Carminati.
Posso dare lettura della conversazione? L'altra volta non l'ho fatto. Già letta però, pure prima all'avvocato Naso. L'abbiamo già Io le letta chiedo, dopo questa conversazione, la domanda era semplicissima, cosa fa Carminati? Dopo questa conversazione, Allora, questa è la innanzitutto conversazione... Sì, allora Carminati innanzitutto consiglia su proposta di Buzzi... No, scusi, dopo la conversazione, quindi non parliamo della conversazione. Sì. Dopo questa conversazione, che cosa fa Carminati? Sei in grado di precisare? No, non sono in grado di precisare. Non ho riscontri su cosa fa immediatamente dopo. Un'ultima domanda allora, Presidente, per essere preciso. Quindi mi conferma che l'incontro con Gianmarco Chiocci c'è stato precedentemente questa conversazione, e cioè prima che Buzzi comunicasse a Carminati di aver perso al TAR? Incontro di chi? Con Chiocci, tra Carminati e Chiocci. E questo è del 17, l'incontro è del... se ricordo male del 14, quindi sì. Quindi io le chiedo... Sì, certo, è prima. Perché prima mi ha risposto allora che Carminati dopo la questione del TAR si attivava attraverso il direttore del Tempo? Sono stato certamente impreciso perché ho confuso, non è la prima volta, il fatto della questione del TAR con la vicenda in generale. Però sono due differenze. Ora che ci penso neanche sono stato impreciso, perché comunque c'era un ricorso al TAR pendente. Finché gli avvocati fanno delle osservazioni e contestano va bene, ma che la Garrone debba fare considerazioni a voce alta credo che proprio sia fuori luogo. No, lei non può parlare in questo momento, né fare considerazioni sulle risposte del test. E se prosegue la inviterò ad uscire dall'Aula. Quindi l'ha riferito alla vicenda in generale, non al rigetto da parte alla decisione del TAR, ma alla vicenda in generale del TAR, che sappiamo che era nata molto tempo prima. Chiudo proprio il mio controesame, però scusi, solo perché poi è importante per puntualizzare per anche quello che rimane nelle trascrizioni, cioè nel senso, quindi mi conferma che successivamente a questa conversazione l'incontro con Chiocci, tra Carminati e Chiocci, non c'è stato. Presidente, ma c'è stato... No, ma guardi, allora, lei risponda alla domanda, Io però rispondo alla domanda. noi abbiamo capito il senso complessivo della sua risposta, però l'avvocato le chiede, dopo certamente, questa l'incontro del 14, se Carminati ha incontrato Chiocci di nuovo. Noi non ne siamo a conoscenza, sarà incontrato dopo. Grazie, nessun'altra domanda. Io, Presidente, soltanto una. Prego, avvocato. Senta, sempre con riferimento alla Proeti, alla Sandulli, ai rapporti tra Proeti e le società che gestivano il CARA di Castelnuovo di Porto. Prima del 31 di luglio del 2014, credo che l'informativa sia di questa data, avete informato la Procura della Repubblica di quello che stava succedendo con riferimento al TAR e a quello che erano i rapporti tra appunto la Proeti? Sì, non ricordo quando, ma certamente ne abbiamo parlato. Mi può dire quando esattamente? No, non ne ho memoria. Certamente ricordo di aver avvisato, era un argomento di cui abbiamo parlato. E quando... no, scusi. Peraltro ricordo anche, ma diciamo Presidente, mi spiace non essere più preciso, potrebbero essere ricordi non precisi, ma io ricordo una conversazione in cui si diceva che non esisteva un'incompatibilità da parte del giudice del TAR a prendere decisioni di questo genere, incompatibilità generica. Se non ricordo male, anzi di questo diciamo, ho un ricordo sbiadito, invece sono certo di una conversazione di Buzzi in cui diceva anche se non c'è incompatibilità comunque si doveva astenere, quindi Buzzi probabilmente anche la cosa l'aveva accertata. Ma la domanda era un'altra. Sì, se voi non appena avete avuto notizia della vicenda del TAR e del fatto che il giudice non si fosse astenuto, ammesso che ne avesse l'obbligo, se avete informato la Procura della Repubblica? No, nell'immediatezza credo di no, appena ricostruita la vicenda, anche perché per ricostruirla c'è bisogno di passaggi logici e di accertamenti, certamente ne ho parlato in Procura, non ricordo esattamente quando,
mi sembra di ricordare che le considerazioni furono queste in merito all'incompatibilità. Cioè voi avete interpretato questa telefonata come un tentativo di Salvatore Buzzi di intimidire il giudice del TAR, ma non vi siete andati a porre il problema, informandolo eventualmente la Procura della Repubblica, se per caso il giudice del TAR non stesse, diciamo così, abusando del suo potere, visto che l'obbligo di astensione ai sensi del 323 Presidente, la costituisce, domanda... no, mi deve far finire la domanda, costituisce la materialità del reato di abuso d'ufficio. Voi questa alternativa alla Procura della Repubblica l'avete rappresentata? Noi abbiamo rappresentato come sempre i fatti, avvocato. Quando? Di nuovo, non lo ricordo, avvocato, non lo ricordo di preciso. E lei lo può verificare? Perché tanto No, avvocato, non lo posso verificare, certamente, no, scusi, certamente guardi, è stato ricostruito. Lei mi deve perdonare, purtroppo sono Sì. figlio di militare e so come funzionano queste cose, Certo. quindi mio padre faceva il suo stesso mestiere. Le chiedo, e quindi qualunque cosa si fa bisogna fare annotazione di servizio e relazione di servizio, quindi lei non mi può dire che non è in grado. Lei, se ha fatto un'informativa di reato, deve averne nel suo ufficio, se ha fatto un'annotazione di servizio, la deve avere No, avvocato, non funziona così. Io con la procura parlavo ogni giorno, dovevo farmi una relazione di servizio su quello che dicevo ogni giorno e le assicuro che ogni volta che andavo in procura raccontavo fatti di reato che erano successi. E non solo, avvocato, bisogna vedere perché non sono nemmeno io a valutare se è fatto reato. La domanda è molto precisa. Gli ho risposto, no, non è possibile per noi ogni volta che si fa un colloquio con la procura della Repubblica dare un'informativa come se fosse... Scusi, lei è laureato in giurisprudenza, quindi sa che esiste una norma che è il 347 del Codice di procedura penale. Lei deve informare per iscritto e soltanto in determinati casi oralmente, salvo far seguire l'informativa. Ma infatti la mia comunicazione notizia di reato è l'informativa. la mia comunicazione notizia di reato è l'informativa, è scritto. È tutto scritto là. Allora, Presidente, a luglio c'è un'indagine in corso, dice senza ritardo. Senza ritardo, c'è un'indagine in corso. Io quando è stato possibile per luglio mettere un senza punto... ritardo. Certo. Luglio è senza ritardo. Certo che Presidente, senza poi ritardo. valuteremo tutte queste Poi cose. valuteremo. Certo. Non altre domande. Allora, a questo punto l'avvocato Intrieri aveva indicato di voler... Avvocato, buonasera. Presidente, io mi devo allontanare. Lascio... Vabbè, rimane l'avvocato Santoro. Buonasera colonnello. Buonasera, avvocato. Allora, poche domande, anche perché su qualcuna si è già inoltrato. Presidente, Presidente, scusi, ho dato il mezzo, il Butti dovrebbe parlare. No, se sono spontanee dichiarazioni alla fine del controesame le rende. Adesso non interrompiamo il controesame difensivo. Va bene. Prego. Avvocato, chiedo scusa se mi permetto, chi difende? Ah, c'ha ragione. Guarani Carlo Maria. Cooperativa 29 giugno. Vabbè. Quindi diciamo un argomento di cui si è occupato più il secondo reparto, Sì, mi pare certamente. di aver capito. Io vorrei fare delle domande sulla struttura dell'indagine, sui rapporti tra i due reparti di investigazione. Faccio riferimento all'esame condotto specificamente sul punto dal pubblico ministero. Allora, colonnello, lei è arrivato ad ottobre 2012, ha riferito che era già comunque entrato in azione il secondo reparto investigativo. Certamente. Allora io le chiederei, da ignoranti, di cosa si occupa abitualmente il secondo reparto investigativo, su cosa stava indagando? Ho già risposto all'esame, avvocato. Se me lo ripeta. Io me lo sono letto l'esame, Allora, il secondo... Allora, lei mi vuole dire questo, io lo so. Lei siete occupati del 416 bis e il Presidente, ma sta dicendo cosa gli voglio dire. No, Non lo allora so. io le sto dicendo. No, lei No, la parola testuali ha detto lei. Io so cosa lei mi vuole dire, ha cominciato a parlare. Mi dia pure la possibilità di essere... Facciamolo dire al test, avvocato. Facciamolo dire al test. Allora, di che si occupava il secondo reparto investigativo, anche se l'ha detto. Il secondo lo reparto ripeta investigativo sinteticamente. nell'indagine si è occupato in maniera specialistica di tutte le attività, vista la sua... E non era questa la domanda. Ma io non ho però capito di che si occupava. Allora, si occupava di tutte le attività? Il secondo reparto, avendo una formazione specialistica in materia economica, quindi sui reati contro la pubblica amministrazione, economico-finanziari, è stato interessato da subito, prima del mio arrivo, per quelle che furono le attività dapprima erroneamente su Caracciolo e poi trasformate su Gaglianone, che hanno portato poi
successivamente a Buzzi e agli altri. Io le avevo chiesto questo, di cosa si occupava abitualmente il secondo reparto, di cosa si è occupato lo so. E lo Di cosa si occupava di questi argomenti? Di cosa Anche, non solo di questo, perché Quindi il secondo di reparto criminalità investigativo... economica e Criminalità rapporti con la ma non solo pubblica di quello. amministrazione? Si occupa ancora oggi di criminalità economica e di sostanze stupefacenti, del contrasto al traffico di sostanze stupefacenti, che scusa avvocato sono un po' stanco, mi capirà, posso aspettare, sequestri di persona, si occupa di una serie di reati sui quali è specificamente impegnato, tra cui certamente quelli economico-finanziari. Benissimo, guardi, capisco anche la sua stanchezza e cercherò la ringrazio. di non affaticarla. Lei lo ha detto correttamente che vi eravate ripartiti il lavoro. Voi come anticrimine, lei così ha dichiarato durante l'esame, vi occupavate del 416 bis. Dopo, l'iscrizione del 416 bis, sì. Che filoni per il 4? Perché così è un po' generico. Che filoni avete seguito? Certamente Massimo Carminati i soggetti più vicini a lui. Il tesoro di Mokbel, di Otallevi? Sì, certo, anche. Che però non hanno, mi pare, approdato a nulla di particolarmente... Non tutti erano iscritti per il 416 bis o noi rientravano nell'indagine, ma non tutti sono finiti. Chiaramente abbiamo trovato responsabilità per il 416 bis. E quindi alla fine, la polpa dell'indagine come fatti reati ve la apportate il Presidente, io devo parlare della polpa dell'indagine o delle prove? Non lo so. Dicevo che allora i reati, a parte il 416 bis, che voi avete accertato, su cui voi indagavate, si sono ridotti all'usura oltre al 416? Si sono ridotti all'usura. Presidente, stiamo parlando che c'è un provvedimento di un giudice, molti altri provvedimenti di esame, stiamo davanti a un tribunale e mi si dice la colpa è l'usura. Presidente, io posso fare delle domande. Lui può rispondermi, magari è inutile che mi risponda così, io come se io stessi dicendo delle corbellerie. No. Sto facendo delle legittime domande. Gli sto ponendo, può rispondere sì. La polpa non è l'usura, avvocato, l'ho risposto. La polpa non è l'usura, se vuole una risposta alla sua domanda. Allora, diciamo che il core business, la parte più importante, la parte più rilevante erano i reati contro la pubblica amministrazione? C'erano più reati che sono stati riscontrati, che sono oggetto del presente processo. Cioè, per riscontrare esattamente quali sono i reati basta prendere i capi di imputazione. Presidente, io però non credo che questo sia un modo di rispondere adeguato. Il test risponde, no, voglio dire, ma è anche vero. Allora io vi ho chiesto, i reati che costituiscono la maggior parte, il cuore dell'indagine, sono i reati contro la pubblica amministrazione? Non mi può rispondere, si legga il capo di imputazione, perché potrei dire che è una risposta... Ma è una valutazione, quello è un dato di fatto facilmente riscontrabile. No, perché è un dato di fatto, sono i reati che poi sono stati confluiti nel capo di imputazione. Allora, andiamo avanti. Benissimo, ma io rispondo, si può rispondere sì o no, non mi ricordo, non lo so. Non è che può rispondere si legga il capo di imputazione. Non per me, Presidente, per la funzione... No, non ho detto si legga il capo di imputazione, ho detto che è più facile leggere il capo di imputazione. Io sono una persona rispettosa, lo Anch'io. posso dire, non faccio questioni, sto al mio posto. Quindi gradisco che si faccia un esame, un controesame in modi distesi. No, mi dispiace se posso averlo offesa, certamente non era questa la mia intenzione. Però forse il test, siccome siamo tornati più e più volte su questo tema delle indagini, forse il test Presidente, è anche... se mi dà il permesso di arrivare, io normalmente il controesame lo faccio così, faccio 2 premesse e arrivo al cuore. Aspetti, avvocato Intrieri, che c'è un altro problema, pare che da Terni non la sentano bene. Da Terni, nel collegamento, non la sentono. A sedermi. Ecco, grazie. Provo a sedermi. Ecco. Adesso mi sentono? Vediamo che cosa dicono. Allora, un altro... Sì, adesso è meglio. Benissimo, allora la faccio seduta. Dunque, abbiamo più o meno toccato quali erano i filoni toccati dal reparto anticrimine. Lei ha accennato a una necessità di distribuire bene le risorse investigative, le risorse tecnologiche, che non erano, mi pare, eccessive. Lei ovviamente parla delle risorse per quanto riguarda il reparto anticrimine. Allora, mi dispiace, avvocato, non è esattamente... Anche questa non le vorrei risorse dire, ma non erano eccessive, non so cosa voglia dire. Comunque, se Però ritenete che sia necessario, la poniamo di nuovo.
è una domanda che è stata posta proprio questa mattina dall'Avvocato Naso. Sì, Presidente, io se mi si fa finire la domanda, allora sulle risorse che non erano eccessive, vorrei sapere, Presidente, se la decisione di sottoporre, di iniziare le intercettazioni a Via Pomona, innanzitutto le intercettazioni a Via Pomona le condusse il secondo reparto o le condusse Certamente. il secondo reparto? Certamente. Il fatto che si siano decisi di cominciare a ottobre 2013, quindi a un anno di distanza dall'ingresso di Buzzi sulla scena, perché Buzzi fu intercettato a ottobre del 2012, fu qualcosa che voi concordaste, su voi vi scambiaste le opinioni? Sì, certamente. Io ho spiegato nell'esame, Presidente, penso di essere stato chiaro, che in quel momento in cui si rivide tutta l'attività col mio arrivo sulla base di un'organizzazione interna che da parte del reparto anticrimine e del secondo reparto investigativo fosse più aderente a un'indagine complessa, in quel momento, visto che vi era anche la possibilità di utilizzare attrezzature per le indagini di nuova concezione, ma più performanti, per cui si iniziò a usare anche questa, in tutto il complesso si fu inserito chiaramente anche la progressione del secondo reparto, che contemporaneamente al reparto anticrimine, per una decisione condivisa dei due reparti, e chiaramente sotto l'egida del comando del ROS, di andare avanti su questa prospettiva investigativa, furono approntate nuove installazioni, più pressanti pedinamenti sul territorio, che poi sono quelli che hanno portato all'investigazione, e per cui si è giunti in tempi che lei definisce rapidi, per nostra fortuna lo sono stati, anche all'installazione di vari ambientali e telecamere, tra cui quelle in Via Pomona. Bene. Certamente la decisione di fare tutto questo, sia l'attività del reparto anticrimine che quella del secondo reparto, è stata condivisa con il secondo reparto, con la Procura della Repubblica e con i vertici del ROS. Senta, quindi sostanzialmente fu un'indagine unica con uno scambio osmotico tra voi e il secondo Un'indagine unica con uno scambio osmotico, ma con dei segmenti di investigazione dettagliatamente ripartiti, il che non voleva dire che genericamente non sapeva il secondo reparto cosa faceva il reparto anticrimine, né viceversa, ma vuol dire che laddove c'erano acquisizioni bisognava sapere di massima quali erano gli argomenti trattati, perché era facilissimo, e succedeva spesso, lo vedrete spesso nelle informative, che nelle informative del reparto anticrimine sono citate conversazioni di Via Pomona e viceversa. In quel momento c'era lo scambio per consentire al reparto che seguiva, è chiaramente una cosa complessa, è stata un'indagine molto difficile, questo è stato un punto fondamentale di questa difficoltà. Io le faccio una domanda che le potrà Prego. sembrare sciocca, ma come mai, nonostante l'indagine fosse unica, alla fine faceste due informative distinte di 2000 pagine l'uno? Anche questo, Avvocato, l'ho spiegato, seppur non andando nel dettaglio nell'esame, glielo rispiego. Come da disposizioni della Procura della Repubblica, vista la complessità delle due diverse diramazioni dell'indagine, alcune... Avete separato le informative? No, separato le informative e i reati di cui ci occupavamo, per cui la costruzione del 416 bis è stata demandata al reparto anticrimine, degli altri reati al secondo reparto investigativo. Sarebbe stato impossibile riuscire a metterle insieme. Senta, foste voi, mi conferma che foste voi ad ipotizzare l'ipotesi di associazione di stampo mafioso, corretto? Sì. Ma certamente dopo le famose intercettazioni ci sono state, il manifesto programmatico e le altre a seguire, siamo stati noi a ipotizzare questa cosa, abbiamo preparato una bozza per iscritto del perché noi ipotizzavamo un 416 bis, l'abbiamo consegnata alla Procura della Repubblica che l'ha valutata in bozza e ci ha dato il via libera per fare le prime richieste di intercettazioni, e da lì è scattata l'iscrizione del 416 bis. Questo ovviamente per quanto riguarda Carminati, mi pare Bruggia ed altri, la prima iscrizione. Poi però ci fu una seconda iscrizione. No, per sulle iscrizioni Avvocato non deve parlare con me, sulle iscrizioni non ne so parlare. Io sono polizia giudiziaria, io faccio delle ipotesi, scrivo, peraltro non abbiamo nemmeno rubricato nulla nelle nostre informative, ed è la Procura della Repubblica a decidere quali sono le iscrizioni. L'ipotesi di associazione di stampo mafioso, voi la formulaste anche nell'informativa finale dell'11 luglio, esatto? Ma certamente. Con delle riflessioni di carattere sociologico e giurisprudenziale, poi io produrrò, Presidente, ecco,
sono informative della polizia giudiziaria. Dunque, sulla base di queste produce le informative, avvocato Intrieri? Come? Ci produce le informative? No, la produco, Presidente. Se non fanno la premessa teorica sociologica della... Non è assolutamente teorica la premessa è parte integrante dell'informativa, l'abbiamo parlato fino a poco fa della Sandulli. Aspetti un momento, scusi, ma non credo che lei possa proporre l'informativa senza il consenso dei difensori degli altri imputati. Presidente, infatti io mi riservavo. Comunque la mia domanda era questa. Loro presentarono un'informativa l'11 luglio che conteneva una nutrita premessa in cui c'era anche un esame sociologico e giurisprudenziale del fenomeno dell'associazione mafiosa. È corretto o non è corretto quello che sto dicendo? Allora, è corretto che nell'informativa c'era una premessa nella quale si ricostruivano in termini generali quali erano le acquisizioni di tutta l'attività. Va bene. Ed è possibile che in alcuni ci siano casi delle valutazioni anche sociologiche, no, non tanto sociologiche, non sociologiche, perché le valutazioni non sono sociologiche ma basate su dati di fatto. Giurisprudenziali sì, è vero, è stato un mio vezzo. E questo lo ha fatto ovviamente sulla base poi delle indagini che ha fatto il reparto anticrimine. E il secondo reparto, come le ho spiegato prima, sì. era un'indagine. Solo che c'è un particolare, io lo butto così, poi magari farò io una riflessione, che il secondo reparto in 2000 pagine di informativa non menziona mai la natura mafiosa dell'associazione. Ripeto la risposta di prima, Presidente. Vabbè. Sì, avvocato, scusi, però la rilevanza, allora, comunque abbiano... la polizia... No, avvocato, non mi tolga la parola però, per favore. Allora, aspetti prima che io parli e poi dirà quello... Allora, la rilevanza qual è? Hanno formulato delle ipotesi, il reparto investigativo, le hanno sottoposte alla procura, è passato dall'ufficio del GIP, adesso queste ipotesi sono davanti al Tribunale. Quindi perché le hanno formulate, se c'erano le considerazioni sociologiche, noi siamo qui per accertare se determinati fatti sussistono e se sono reato. Lei mi consente? Prego, avvocato, terminato. No, glielo consento, Presidente. Io considero che la polizia giudiziaria siano i sensori di un'indagine, siano quelli che hanno la percezione. Soprattutto mi consente, in un reato come l'associazione di stampo mafioso, dove la percezione esterna, l'intimidazione, le cose, sono cose collegate direttamente a ciò che si apprende, e la polizia giudiziaria sono i sensori. A me sembra, diciamo così, un po' significativo che il reparto che abbia curato il mondo di Buzzi, le cooperative sociali, non abbia percepito questa natura mafiosa, perché io questi difendo e questo volevo esporre al Tribunale. Poi il Tribunale ne farà la cosa che meglio crede. Ma noi di percezioni parliamo, Presidente. Noi dovremmo parlare di prove invece, di fatti in relazione alle imputazioni. Secondo la giurisprudenza è anche la percezione dell'intimidazione. È così. Ma non c'è, va bene. È così, purtroppo le scienze cognitive in questo senso fanno parte anche del diritto penale. Presidente, comunque posso rispondere? No. Allora, un'ultima domanda riguarderebbe... Lei ha parlato del filmato dell'arresto di Carminati, ha risposto al difensore. Sì. E mi pare che abbia detto che una delle finalità per cui voi diffondeste questo filmato era anche il diritto di cronaca. Certamente. Sempre tutelando la dignità delle persone coinvolte. E questo valeva anche per gli altri filmati con la sigla del ROS che sono circolati contemporaneamente alla notizia degli arresti? Certamente. Quindi lo avete fatto per soddisfare il diritto di cronaca. Il maggiore Colaci, che è, se non sbaglio mi corregga, il comandante della seconda sezione, certamente, ha parlato, ha dato una risposta dicendo io ho curato, c'è un settore, non ho curato io la pubblicità, ci sono delle decisioni che vengono prese in simbiosi con l'ufficio della... ma non mi interessa. No, l'ho curata, posso chiarire tranquillamente la vicenda. Presidente, la stampa l'ho curata tutta io personalmente. Chiariamo, perché giustamente Colaci, un comandante di sezione, non si occupa di queste cose né l'ha gestita. L'ho gestita tutta io direttamente. Io ho avuto un mandato generico da parte della Procura della Repubblica di curare la diffusione della notizia dopo gli arresti, e così nella stessa maniera mi sono occupato di curare la diffusione della notizia per conto del ROS, del quale avevo delega a farlo.
Io così ho fatto, sulla base di queste deleghe generiche ho distribuito, ho gestito la fase della diffusione, della divulgazione della notizia, basandomi su quelli che sono sia i principi che mi sono stati dati inderogabilmente dalla Procura della Repubblica, ossia utilizzare solo materiale che non fosse soggetto a segreto e che fosse pubblico. Detto questo, sono creati dei piccoli spezzoni, lo dico io perché tanto me lo chiederà lei, dei piccoli spezzoni, frammenti minimi di intercettazioni telefoniche montati su video indicativi o del luogo dove si svolgeva la conversazione o delle persone con cui parlavano, che potessero dare un'immediata percezione dell'indagine, che era molto complessa, difficilmente comprensibile. Tutto questo l'ho fatto io, l'ho gestito io, seguendo le prassi di gestione delle notizie che ci sono sempre nei casi di recuperazione. Quindi quei filmati che hanno circolato, quei filmati, i brani delle intercettazioni, i filmati delle intercettazioni... No, stiamo parlando dei filmati che sono facilmente individuabili, che sono con intercettazioni sotto, con la didascalia e con il logo del raggruppamento operativo speciale dei Carabinieri. Bene. Quelle le ho gestite tutte io. Benissimo, io non ho altre domande. Presidente, le preannuncio soltanto, quando lei lo riterrà opportuno, che farò una questione di utilizzabilità delle intercettazioni, di alcune intercettazioni telefoniche, del materiale video diffuso per violazione dell'articolo 114 CPP in relazione agli articoli 111, 6 della Costituzione. Quando lei lo riterrà opportuno, Presidente, me lo dice, io anche... Va bene, Avvocato, magari se fosse lei... Io terminerei il controesame del test e poi lei propone la questione, anche domani. Posso farlo anche in un altro giorno, anche Presidente. Domani, forse, perché oggi credo che non ce la Sono facciamo. d'accordo, non ho altre domande, Presidente. Va bene, Presidente, grazie. chiedo scusa, non voglio interrompere, io non devo fare il controesame, soltanto perché la difesa ha esigenze di andare via. Gramazio vorrebbe fare delle dichiarazioni spontanee all'udienza di domani. Sono dichiarazioni brevissime, da una decina di minuti. Volevo chiedere se potessero essere con effetto prenotativo in apertura dell'udienza, perché anche domani la difesa ha esigenze. Io spero che riusciamo oggi a completare il controesame previsto. Se per caso non ce la dovessimo fare, finiamo prima il controesame e poi si fanno le dichiarazioni spontanee. Io, Presidente, se fosse Stiamo possibile... seguendo sempre questa regola. Se poi lei ha problemi a trattenere... Diciamo che le dichiarazioni, Presidente, non sono relative a questo, alle dichiarazioni riferite dal colonnello. In linea Quindi... di massima sì. Comunque cerchiamo di andare avanti, così esaurito il controesame possiamo. Allora, l'Avvocato Intrieri ha parlato, chi altri vuole? L'Avvocato Pagnozzi? Presidente? Sì, grazie. Ma si era prenotata anche l'Avvocato Bambini o è un unico? Sì, facciamo un intervento come difensori di Pucci, grazie per questa fase, chiaramente come difensori di Pucci. Colonnello, buonasera, Gianluca Tognozzi, difensore di Pucci. Brevissimamente un paio di domande. Volevo chiederle, lei ha detto all'esame del pubblico ministero, ha diviso in 4 fasi e a un certo punto dice sostanzialmente sulla base di 3 intercettazioni viene ipotizzato da parte nostra reparto anticrimine l'esistenza di un'associazione mafiosa composta dalle persone indagate. Volevo chiederle, in questa ipotetica associazione che voi configurate, che ruolo aveva Riccardo Mancini? Che ruolo aveva Riccardo Mancini? Per noi, come Polizia Giudiziaria, Riccardo Mancini aveva un ruolo sia di compartecipe che di vittima. Me lo spiega? Perché mi interessa... come ha detto, semicompartecipe? Sì, di compartecipe all'associazione che di vittima. Di compartecipe, credo che sia abbastanza chiaro da tutte le acquisizioni che sono state riportate. Di vittima, nella stessa maniera, sappiamo che era stato minacciato e penso che già abbia il capitano Mazzoli parlato nel dettaglio di questa vicenda. Se lei mi chiede come è possibile che sia compatibile una cosa di questo genere, io le posso dire che penso che in qualsiasi associazione mafiosa c'è una storiografia ampissima, ci saranno migliaia di compartecipi a associazioni mafiose tradizionali che sono stati contemporaneamente anche uccisi dagli stessi sodali, insomma. Quindi si può tranquillamente essere in una cosa o in un'altra. Si è finito? Sì, ho finito. Grazie. Sul punto vorrei procedere con calma perché questa cosa mi interessa particolarmente. Mi interessa particolarmente, lei sa perché? Perché lei
quando dice durante l'esame del pubblico ministero, sostanzialmente sulla base di queste 3 intercettazioni veniva ipotizzata l'associazione 416 bis, in quelle 3 intercettazioni c'è anche l'intercettazione ambientale in cui, astrattamente parlando per quanto mi riguarda, poi concretamente vedremo, si fa riferimento a Carlo Pucci e al ruolo di Carlo Pucci. Okay? Stiamo parlando di Mancini o di Pucci? No, le sto dicendo, in quelle 3 intercettazioni si fa riferimento al ruolo di Carlo Pucci e in questo ruolo si dice uomo di Riccardo Mancini. Ok, questo sì. Bene, No. siamo d'accordo su questo. La telefonata è la telefonata del 14 gennaio, RIT 3850/12 del che finisce come stiamo mettendo su una bella squadra. Esattamente, quella telefonata là. Ok, quindi mi interessa. Scusi, il progressivo è 845, Presidente, scusi. 845. Ok, quindi a me interessa particolarmente sapere concretamente, colonnello, qual è il ruolo quando è compartecipe, cioè qual era l'apporto che secondo voi dava Riccardo Mancini all'associazione, se lo avete configurato come associato, cioè qual è il ruolo criminale, tanto per essere chiari, e quando voi invece lo individuate attraverso attività intercettative piuttosto che di OCP, adesso me lo dirà lei, come vittima, perché questa parte della vittima io non la trovo nei vostri atti, poi magari sono tanti, potrei non averlo letto, ok? Presidente, Grazie. sull'argomento io credo che abbia già riferito un altro testo, dovrei ripercorrere tutta la testimonianza, oggettivamente da un lato mi viene complicato perché dovrei ripercorrere tutta la testimonianza. Scusi, Avvocato, questa domanda non è propriamente una domanda in controesame, perché lei sta chiedendo al test di specificare tutti i fatti che riguardano Mancini in buona sostanza, sia nel ruolo di vittima che di compartecipe. Però su questo argomento così ampio hanno già riferito il test ed altri, quindi gli elementi li hanno già forniti, non è controesame. Posso, Presidente, risponderle? Prego. Sì, allora, il controesame è così strutturato in questa fase. A pagina 62, nell'esame diretto, il colonnello dice, allora, progressivo, quella sul mondo di mezzo, la conversazione 14 gennaio, quella che l'ho indicata adesso, il concetto di squadra. Sì. Poi più avanti dice, sostanzialmente sulla base di queste 3 intercettazioni viene ipotizzato il 416 bis. Questa configurazione del 416 bis nella telefonata del concetto di squadra si fa riferimento, e lo dice lui dopo, era un ambientale a bordo dell'autovettura del Carminati, in cui Carminati illustrava a Gaglianone il ruolo di Testa, Gramazio, Buzzi e Pucci. Okay? Quindi in questa telefonata lui risponde in esame diretto al pubblico ministero, viene configurato il ruolo di Pucci e visto la telefonata la conosciamo tutti, viene definito, secondo la ricostruzione loro, uomo di Mancini. Quindi la domanda mia che ho fatto a tutti e nessuno oggi mi ha mai risposto perché ognuno mi ha dato una sua risposta diversa dall'altra, vorrei sapere il ruolo criminale di Riccardo Mancini all'interno dell'associazione. Presidente, io per rispondere a questa domanda ho bisogno di ripercorrere completamente le fasi della vicenda Mancini. Scusi colonnello, una cosa. Ho già detto che per noi era... C'è uno deputato, faccio un'ipotesi adesso tanto per fare ipotesi astratte sempre, c'è uno deputato al racket, io non posso uno rispondere deputato all'usura, c'è uno deputato agli appalti, c'è uno deputato, c'è Mancini che faceva? I rapporti con l'Enteu, manteneva i rapporti con l'Enteu. Beh, questa è la risposta sua, rapporti con l'Enteu, benissimo. E Pucci in questo rapporto con... Era uno degli intermediari in questo rapporto. Con l'Enteu. Ok, grazie, io non ho altre domande. No, scusi, l'ultima. E invece quando è che lo configurate come vittima? Lei prima mi ha risposto da una parte... Su Mancini? Sì, sempre su Mancini? Sì. Era vittima quando non voleva, vado chiaramente a memoria su un argomento molto vasto ma sul quale so che già è stato riferito, quindi immagino che le mie parole non possano sostituire quelle del collega che era certamente più preciso nel dettaglio, quando sostanzialmente Carminati affermava Buzzi affermava che Carminati l'aveva minacciato. Per quelle minacce che aveva subito per i debiti che aveva nei confronti sicuramente non sono stato chiarito nella domanda. La domanda è un'altra. Quando voi investigatori,
Scusi Presidente, scusi. No, dico, stava quando parlando lei. loro accertano che è vittima. Certo. E dove l'avete scritto questo? L'abbiamo scritto nelle informative. Tutta Se mi questa trova vicenda è ricostruita passaggio, se lei mi nell'informativa. trova passaggio in quale informativa avete scritto che Mancini era una vittima, la ringrazio. Io No, non lo... non è che abbiamo scritto che è vittima, lei mi ha chiesto una considerazione generale sulle considerazioni che avevamo noi su questa cosa. Noi abbiamo raccontando le vicende che poi sono state anche integrate. Quindi è tutto riferito a questa Certo. affermazione che dice Buzzi, No, se non mi sbaglio era un'affermazione tipo che facciamo urlare come una guida Carminati aveva sgozzata. minacciato Mancini? Sì. Da questo Lo deriva. facciamo questo strillare come una guida deriverebbe. sgozzata, se non mi sbaglio c'era un'affermazione Però- di questo genere. Però diciamo Presidente, l'argomento è molto complesso, non si può ridurre soltanto a questa affermazione, No. cioè è una cosa per cui No, però ma io la so che domanda, già è stata fatta. ascolti colonnello, ascolti. Sì, mi prego. dica se io non sono chiamato alla domanda, gliela rifaccio, è sicuramente colpa mia. Sì, io grazie. vorrei sapere quando durante l'indagine, non oggi noi stiamo in un momento diverso, sono state messe le misure, si è pronunciato il GIP, si è pronunciato il Tribunale di Riesame, si è pronunciato la Cassazione e il Tribunale di Riesame, a mio avviso, ha dato delle indicazioni diverse. Io vorrei sapere al tempo, quando voi facevate le indagini, dove avete individuato, in quale informativa avete scritto che L'informativa Mancini, finale. vi faccio la domanda, che Mancini era una vittima. L'abbiamo rappresentato come compartecipe, un compartecipe che aveva avuto anche degli episodi in cui era stato minacciato per il suo comportamento e questo si può chiaramente desumere dall'informativa che abbiamo consegnato noi a luglio alla Procura della Non Repubblica. l'avete mai scritto? Possiamo No, essere non- d'accordo su questo? La No, glielo vicenda, chiedo a lei, l'avete mai scritto che era, la era vicenda- anche la vittima? vicenda è stata descritta nel dettaglio. Se lei mi chiede se io ho scritto nell'informativa è vittima oppure no, non lo so, perché Non io lo non sa. scrivo, non faccio considerazioni. Io rapporto fatti, poi le considerazioni a livello giuridico le fa la Procura della Repubblica. Io ho riportato i fatti e i fatti sono lì. E se qualcuno magari è mancato è venuto, è stato riportato qui. Grazie, nessun'altra Prego. domanda. Solo una cosa, siccome avevamo preparato poi tutte le domande sulla fase dell'innesco, proprio perché avevamo insieme all'avvocato Ditti fatto quella questione di inutilizzabilità e oggi ci dice il colonnello, come già Mazzoli e tutti Di Ganci, che se ne è occupato Macilenti, che non è per in lista testi, vorremmo sentirlo allora del PM su questo punto, perché qua, adesso ancora ad oggi all'esame dell'avvocato Naso, l'innesco dell'indagine, quindi le due informative, ha detto che non è in grado di riferirne. Siccome non è una questione di valutazione dei decreti ovviamente messi dal GIP, ma era più in riferimento a quella questione preliminare già svolta, ma non è che la vogliamo risvolgere, però era per sciogliere quei dubbi che avevamo appunto sottoposto al giudice a questo preposto. Ho capito, ma se il test ha già detto che non è in grado No, di ha richiamato Macilenti, però questo colonnello Macilenti, che è il colonnello che era in carico prima di lui, nella lista testi del PM non c'è. Adesso quindi noi Potete apprendendo... sempre chiederlo in un secondo momento. È nella lista testi di Naso. Non lo sapevo. È nella lista testi dell'avvocato Naso, quindi la difesa lo potrà esaminare. Perfetto, grazie. Ecco per... Va bene, allora non ci sono altre domande. Sì. Presidente, chiedo scusa, l'imputato Pedetti vorrebbe allontanarsi per rientrare alla propria abitazione rinunciando al proseguo dell'udienza. Va bene, allora rinuncia al proseguo dell'udienza. A questo punto abbiamo l'avvocato Bartolo. Avvocato, le posso chiedere un'indicazione sulla durata? Sì, Presidente, molto breve. Sono tre domande a precisazione su una specifica Va bene, circostanza. no, altrimenti facciamo un momento di pausa. Colonnello, buonasera, avvocato Buonasera, Bartolo. avvocato. Colonnello, mi scusi, lei ha fatto prima riferimento all'incontro Buzzi-Chiocci. Sì. Credo che facesse riferimento all'incontro del marzo 2014. Mi dica lei a quale incontro, avvocato? No, lei ha fatto riferimento... Sì, ha dico, parlato- ho fatto credo più- che ci più- sia stato questo incontro nel marzo 2014. C'è stato l'incontro- più d'uno quale- forse? Se è Quello più mediato... A noi risultano 7 marzo. Sì, siccome ci sono stati altri, dico quello mediato da Panzironi e... Perfetto, Ah, è va proprio bene, ok. quello. No, sì, no, era grazie. solo per chiarire perché ci No, sono no. stati altri. Esatto. Volevo chiederle, sulla base di quali elementi lei dice che quell'incontro fu mediato da Panzironi? Prima ha detto, se non vado errato, presentato, Sì, Buzzi io ho fu fatto- presentato da Panzironi. Ecco. Lo dice Buzzi. Ecco.
Può per cortesia indicarci... Sì, perché in realtà, come ho accennato all'esame, Presidente, è una scoperta progressiva dell'argomento. Mi spiace, io non sono stato sempre presente al suo esame. Ah, vabbè, no, è velocissimo, quindi glielo dico subito. È solo questa circostanza che mi interessa. Allora, nell'ambientale RIT 8416-13 2787? Sì, 2787, sì. Parliamo dell'ambientale 7 marzo 2014. Il progressivo è 2787. Sì, Presidente. Del 7 marzo 14. 7 marzo 14, ore 13:43 inizia la registrazione, poi alle 13:48 si parla dell'incontro Buzzi-Alemanno. Stamattina sono andato da Pansironi, gli ho detto che mi serviva un contatto col tempo. Dice guarda vada Alemanno. Abbia un momento di pazienza. No, avvocato, scusate, allora lei ha sollecitato il test a precisare questa circostanza. Allora, che cosa deve fare il test? Vuole che dia lettura dell'intercettazione? Sì, non sto sentendo quello che dice, ecco. Non sta sentendo quello che dice, perché è l'avvocato Gallo che disturba. Non c'è. Rimbombavano le voci, tutto qua. Ecco. Se rimbombano le voci... Faceva riferimento lei a questa intercettazione. Sì. Ecco, ci può spiegare questa intercettazione, se è un'intercettazione ambientale, che cosa rappresenta e cosa viene registrata? È una telefonica? Un ambientale in via Pomona. Un ambientale, mi scusi? In via Pomona. Via Pomona. No, chiedo scusa, mi si sta abbassando la voce, avvocato, mi rendo conto. No, io sono pure disturbato dal sole, dalle voci, quindi è colpa di entrambi. Non c'è nessuna... Stavo dicendo, quindi ci può anche rileggere questa intercettazione? Diciamo, questa intercettazione è la parte finale di una ricostruzione che già ho fatto. Ecco, allora mi corregga se sbaglio. Lei la ricostruzione la fa partendo dal RIT 1741/13, giusto? Progressivo? Progressivo 53, 147 e 48. Quando il 7/3/2014... Un attimo, avvocato. Sì. Allora, comincia tutto quanto... Alle 12:10 Buzzi manda un SMS alla moglie. No, comincia già prima. Il 6 marzo. Il 6 marzo, sì. Benissimo. Mi corregga se sbaglio. RIT 1741. Vabbè, ma Presidente lo dico io piuttosto che farlo dire all'avvocato. No, non volevo farla stancare, no, vista l'ora. Allora, 1741/13, progressivo? Progressivo 53076. Siamo al 6 marzo 2014. Ore? L'utenza in uso a Buzzi Salvatore alle 17:18. Dopo che cercano di contattarsi a vicenda, Pansironi contatta Buzzi. Quest'ultimo chiede a Pansironi di poterlo incontrare l'indomani. Dopo una serie di valutazioni, Pansironi suggerisce di vedersi alle 11 in via della Conciliazione 10. 11 e Buzzi concorda. Abbiamo i riscontri su questo. Benissimo. Il 7 marzo abbiamo una fonia che è RIT 1741/13, sì. Progressivo 53135 del 7 marzo 2014. No, quella di prima era il 6 marzo. No, è del 7 questo. Sì. Questa è del 7. È del 7, sì. Invece forse questo è un errore che ho fatto all'esame, me ne sto accorgendo ora. Del 7 marzo, in cui alle 9:35 Buzzi dice a un interlocutore occasionale che alle 11 sarà in via della Conciliazione. Perfetto. Sempre il 7 marzo, alle ore 11:16. Se sono un po' noioso, quindi voi avrete prego. L'intercettazione del 6, Buzzi parla con Panzinoni, ci vediamo domani. E l'indomani abbiamo una telefonata e poi successivamente 9:35, un SMS che aggancia la cella in quell'ora a via della Conciliazione. E 9:35 avete questo SMS o questa telefonata
57-135 nella quale Buzzi ribadisce che alle 11 sarà a via della Conciliazione, giusto? Sì, e poi alle 11 abbiamo un SMS dal quale vediamo che è il ponte che aggancia il telefono del Buzzi e via della Conciliazione 33, dove è messo il ponte. Quindi Dopodiché, voi avete la prova, o meglio avete una serie di elementi che dimostrano che Panzironi prende appuntamento con Buzzi per il 7 alle 11 a via della Conciliazione e si incontrano, o perlomeno diciamo, presumibilmente Buzzi aggancia la cella. Esatto. Successivamente alle 12:10, un'ora dopo, Salvatore Buzzi inviava un SMS alla compagna Garrone. L'SMS è sul RIT 1741/13. Un'ora e 10 dopo, perfetto. Progressivo? Un'ora e 10 53, 1 e 47. No, 1741/13, progressivo? 53147. E 148. E 148 perché è un doppio un SMS lungo che viene diviso su 2 RIT. Ecco, cosa dice alle 12:10 cosa scrive Buzzi? Dice: Alemanno come al solito gentilissimo, ha chiamato il direttore del Tempo che in una riunione di redazione ed ora sono qui in fondazione, si riferisce alla Fondazione Nuova Italia. Scusi se la interrompo, fondazione in via della Conciliazione? No, è a poche distanze. Scusi, dove si trova la fondazione? Si trova in via in Lucina 17. Piazza in Lucina, via in Lucina? Via in Lucina, si dice la piazza e la via. Via della Conciliazione, piazza e Lucina. Certo. Sono due punti diversi della città. Poi, scusi, prosegue. No, ma qui stiamo parlando di... Un attimo, mi faccia finire, avvocato, perché se non no, finisco la cosa... La voglio far finire, si figuri. No, avvocato, però deve rispondere. Se facciamo la domanda deve avere il tempo di fornire una risposta completa, senza interruzioni continue. Grazie, allora, Presidente. stava dicendo... Alemanno, come al solito gentilissimo, ha chiamato il direttore del Tempo che in una riunione di redazione e ora sono qui in fondazione in attesa che lo richiami. Mi ha detto che mi ci accompagna lui, tanto sono 100 metri. Questo, i 100 metri sono dalla sede del Tempo fino alla... Da via Lucina. Via Lucina, esatto. Via della Conciliazione alle 11. Chiarissimo. Dopodiché... Ma questo dimostra che Panzironi ha in qualche modo presentato Buzzi per quell'incontro? No, se riesco a finire, diciamo, il racconto... Dimostra soltanto che a mezzogiorno e 10 esatto. Buzzi si trova in fondazione. Si troverebbe... dimostra che alle 11 Buzzi... Alla fondazione alle 11 in via della Conciliazione, alle 12 ha già parlato con Alemanno. Esatto, e sarebbe andato successivamente da... Alle 12:10 è in fondazione, ha già parlato con Alemanno. D'accordissimo. Ci sono altre telefonate? Certo. RIT 1741/13. Progressivo 53152, sempre del 7 marzo 2014. Ore 12:19. 9 minuti dopo l'ultima acquisizione. Buzzi scrive alla compagna da Garrone. Appuntamento, in realtà diciamo è contratto appunto, con Alemanno e con il direttore del Tempo oggi alle 16:30. Perfetto. E fin qui noi sappiamo che lui si è incontrato con Panzironi e alle dopo ha avuto il tramite di... Però aspetti, colonnello, lei è preciso e quindi non è uno sprovveduto, mi corregga se sbaglio. Si incontrano in base alla celle alle 11 a via della Conciliazione. Sì. A mezzogiorno e 10 Buzzi risulta essere in fondazione a via in Lucina. Sì. Da quanto scrive voi riuscite a ricavare questo dato, che ha incontrato Alemanno, corretto? Il quale gli sta facendo da tramite per il direttore. È corretto. Sta facendo da tramite per il direttore. C'è poi un'altra intercettazione delle 13:43 esatto. che ci aiuta a chiarire anche ancora meglio quanto accaduto esattamente. Allora, il RIT 8416/13, ambientale 2787 il progressivo, sempre del 7 marzo, delle 13:43. Se vuole la leggo io, se no la No, leggerei non si preoccupi, per me finisco vuole io. il Tribunale. Buzzi dice una cosa importante. Perfetto. Stamattina sono andato da Panzironi. Gli ho detto che mi serviva contatto col Tempo. Dice, guarda, vada Alemanno,
sono andato da Alemanno, mi ha ricevuto subito e mi ha preso un appuntamento col direttore del Tempo, oggi alle 4:30. Quindi questa è l'intercettazione dalla quale lei ritiene si possa presumere che Buzzi vada a Alemanno su presentazione di Panzironi. Su indicazione. O perché indicato da Panzironi. Certamente quello che ho detto io Panzironi fa da tramite. Indicata su indicazione di Panzironi. Allora, guardi, avvocato, posso aver capito male. È questa l'intercettazione, è chiaro che è chiara nel suo contenuto, non posso più di tanto commentare. Panzironi avrebbe detto a Buzzi rivolgiti ad Alemanno. Sì. Un'ulteriore precisazione. Tra le 9:35 e le 13:43 di quella mattina, a voi risulta che vi sia stato un qualsiasi contatto tra Panzironi ed Alemanno? Telefonico, che si possa ricavare da una qualsiasi intercettazione, da un aggancio di una cella e via dicendo? Non lo so. A voi risulta che ci siano telefonate? Non lo so. No, non lo sa o non ci sono? No, non lo so. Lei ne ha messo in evidenza qualcuna che Qui consente no, di qui dire no. con certezza che... Qui no. Qui no. Nelle sue informative No. sì? Neppure nelle informative? No, quello che ho fatto io Possiamo no, bisogna quindi vedere. ritenere che voi non avete rilevato nessun contatto tra Panzironi e Alemanno quella mattina, Ragionevolmente perché sì, se ma lo non- aveste rilevato ragionevolmente- l'avreste messo in evidenza nelle vostre informative. Ragionevolmente sì. Grazie. Senta, vado avanti. Questa vicenda relativa all'incontro Buzzi-Chiocci, Tempo, eccetera, ha poi un qualche ulteriore risvolto qualche mese dopo, ricorda? Non lo so. No, che cosa si perché riferisce? non voglio in alcun modo sembrare che le suggerisca nulla, se no posso suscitare... Ma la domanda è se questa vicenda ha avuto qualche riscontro in generale? No? Lei ricorda Non se so come dopo, rispondere, Presidente. nel mese di maggio, Buzzi ebbe ad acquistare una serie di abbonamenti del Tempo? Sì, certo, ne ho parlato No. in esame. Risulta anche tutto questo dalle intercettazioni telefoniche? Sì, certo. Ci può dare una qualche indicazione più precisa, di modo che il Ce l'aveva Tribunale... data in sede di esame, avvocato, in sede di esame ci aveva scusa, dato Presidente. i rifornimenti, i riferimenti, scusi. Perfetto. Allora, mi corregga se sbaglio, le faccio una domanda molto diretta senza girarti intorno. Certo. Tra quelle persone alle quali Buzzi regala l'abbonamento del Tempo, c'è Panzironi? Non lo so, controllo, non lo ricordo. Allora ripetiamo i nomi. C'è Ottaviani? Ma io ho già indicato, Presidente, in esame uno a uno le persone. Li ha indicati. Uno a uno l'ho indicato. Se non è indicato o mi nell'esame dice- non c'è. E allora due ipotesi. Mi può dire non c'è Panzironi oppure richiama No, direttamente le ho tutti detto, quei devo nomi. controllare. Perché tra quei nomi non c'è quello di Panzironi. E allora È non ci chiaro? sarà. È chiaro o no? Sì, avvocato. Benissimo. Allora Salvo- decida. salvo poi Cosa stabilire- ci vuole rispondere? No, però non così, avvocato, No, scusi. Presidente, sono no, calmissimo. cioè, Voglio il test solo una risposta. scusate, è qui da Mi stamattina alzo. alle 9 per rispondere alle domande. Facciamo le Lei ha domande con ragione. calma e il test risponde. Però- Posso Allora, verificare, scusi. se ho indicato tutti. Verifico se Panzironi era tra di Veda A se- memoria non lo Allora, ricordo. Noi qua siamo. per A memoria quello. non lo ricordo. Non c'è, li ha indicati, non c'è avvocato. C'è Alemanno, Milardi, Marroni, Politano, Tancredi, Scozzafano, Romani, Proietti. Risponde il pubblico ministero, quindi No, non dico, c'è. no, non c'è, Presidente, No, non no, c'è. risponde leggendo ovviamente. Non c'era l'abbonamento a Panzironi. Quindi No, ci certamente. riconferma che non c'era Panzironi tra quelle persone. Non c'è, avvocato. Benissimo. Oh, Alemanno c'era? Sì, sì. Benissimo. Alemanno ha ricevuto un abbonamento al Ha tempo? ricevuto l'abbonamento Sì, sì. al tempo. Posso? Pensavamo che magari fosse già abbonato, no? No, invece. Per carità, non è neppure un reato fino ad ora. Anzi, senta, solo un chiarimento, però, onde evitare equivoci. Io ho tentato di studiare questo processo, ma la mole è veramente enorme, quindi qualcosa mi potrebbe essere sfuggita. Allora chiedo a lei, che sicuramente ha una visione diciamo a 360 gradi di tutti i documenti che sono stati messi insieme nella non fase è esattamente dell'indagine. così, ma cercherò di aiutarla. Senta, io non ho trovato nessuna richiesta di intercettazioni per Alemanno. Mi sono sbagliato oppure No, non credo che abbiamo fatto richiesta di intercettazione per Alemanno. non ci sono mai state? Credo di no.
Senta, un'ultima domanda che non vuole essere né una provocazione. Almeno io col mio reparto, avvocato, poi Sì, non lo so. no, cioè, per quanto riguarda lei. Una domanda che non vuole essere né una provocazione né altro, è solo per capire le cose. Perché lei nel corso del suo esame e del controesame ha più volte ripetuto questa frase. Mi dica. Contestualmente no? Contestualizzare no? No, quello sarebbe il meno. L'ironia la farei se non ci fossero di mezzo le patrie galere. E quindi non riesco a farla. Però lei più volte ha ripetuto in quest'Aula, e c'è tanto di registrazione, questo è già stato detto da Tizio o da Caio. Certo. Quindi lei sa che cosa hanno detto gli altri testimoni in quest'Aula prima di lei, ci sta dicendo. Ma lei vuole che io... Lei sa che cosa hanno detto gli altri testimoni in avvocato, quest'Aula? La domanda l'ha fatta, rispondo. Avvocato, no, per favore, non in questo modo, avvocato. Lei ha tutto il diritto di porre le domande, però la prego di porle con calma. Presidente, il modo lo decide lei. Rispondo, Presidente. Allora, risponda, perché anche se la domanda è stata posta con un tono molto concitato, risponda. La domanda è corretta, il tono no. Risponderò, diciamo, risponda, per favore. spero in maniera corretta, con un tono più garbato. Come ha lei detto in premessa, la mole di materiali che c'è, che costituisce questa attività investigativa, è molto grande. È chiaro che io come comandante del reparto e i miei vecchi collaboratori, ora non sono più al reparto anticrimine, e i collaboratori del secondo reparto investigativo del ROS, per affrontare una testimonianza in un processo così complesso ci siamo divisi gli argomenti da portare. Quindi io so gli argomenti che portano gli altri e gli altri sanno l'argomento che ho portato io. Questa è la risposta. Quindi lei ci può dire con tutta tranquillità e serenità che lei non ha mai parlato con gli altri testimoni di quanto è stato dichiarato dagli altri testimoni prima di lei in quest'Aula. Presidente, mi sembra una domanda... Va benissimo. Cioè io le posso dire una cosa, avvocato, molto semplicemente, sono a Trapani, comando il provinciale di Trapani, il resto dei colleghi il resto sono sparsi. Ha risposto. Sì, quindi non ha parlato con nessuno. Avrò parlato con i colleghi, ma certamente non di questo, avendo io da portare avanti un provinciale e i colleghi avendo tante altre cose da fare. Certamente ne abbiamo parlato in termini di divisione degli argomenti da portare, questo non c'è dubbio. Ha terminato l'avvocato Bartolo? Vogliamo far parlare Buzzi adesso? Però con una pausa prima, sono le 5:30. Allora, la proposta è di fare un quarto d'ora di pausa e poi dare la parola a Buzzi. Diamo un'ora di tempo, se non termina finisce domani. Presidente, io le anticipo che Buzzi l'ho sentito al telefono e mi diceva che anche nell'interesse di tutti, vista l'ora e la sua dichiarazione, considerato che col controesame del colonnello Russo termina l'isola probatoria, diciamo così, del 416 bis, che riguarda la posizione di Buzzi, no, rispondeva al dottor Tescaroli che mi faceva così con la mano, ma per quanto riguarda Buzzi sì, è una deposizione, diciamo una dichiarazione spontanea abbastanza circoscritta. E a questo punto forse sarebbe meglio farla direttamente domani, considerata l'ora, credo, nell'interesse di tutti, anche del Tribunale, che insomma è tardi e penso che insomma siamo tutti affaticati. Ecco. Va bene, allora il testo lo possiamo liberare, abbiamo terminato il controesame. Io, Presidente, depositerei anche 2 documenti. Allora no, aspetti un momento, il testo si può accomodare, può andare via, sì. Tornare a Trapani? Grazie. Domani mattina, Presidente. Domani mattina. Grazie, allora si può accomodare. Grazie Presidente, grazie a tutti. Nel frattempo, vedete un pochino, va bene? Lo diciamo domani, se no diciamo domani, pensiamo. Allora, a questo punto, quindi, poiché le dichiarazioni di Buzzi dovrebbero durare, che durata dovrebbero avere le spontanee dichiarazioni di Buzzi? Allora, Presidente, più o meno un'ora. Allora, se se la sente, se siamo tutti... Più o meno un'ora
mezz'ora possiamo dedicargliela, se poi sono 2 ore, 3 ore, no, perché diventa... Se può intervenire direttamente lui a questo punto, così io... No, ma sa, il diretto interessato pensa sempre di parlare pochissimo. No, poi no, Presidente, so che mi ha riferito lui che le sue dichiarazioni durerebbero, diciamo, indicativamente 1 ora. Vediamo un pochino domani l'udienza come, vediamo, controlliamo un momento il programma. Domani abbiamo da sentire il test Mazzoli. Diego Mazzoli, sì. E la durata più dell'esame di questo test pubblico dovrebbe ministero? essere intorno alle 3 ore, l'esame più o meno 2 ore. L'esame 3 ore, e allora facciamo anche domani... Però c'è il controesame anche, se potrebbe Che si essere. fa anche domani? Penso di sì, potrebbe essendo... Certo, domani intanto c'è l'altro imputato che vuole rendere dichiarazioni. Di Mazzoli. Va bene, allora... Signor Presidente, posso? Buonasera, grazie. Chiedo scusa, volevo abusare di 1 minuto della pazienza del Tribunale per delle richieste. L'altro giorno noi parlavamo del test Mazzoli come richiedendo un ampliamento del tema probatorio sulla scorta di quelle informative che sono state... non so se sia riviste, quali sono queste quelle due? Sono delle informative di ottobre 2015, il cui avviso ai sensi del 430 è stato formulato il 5 di novembre. Ci eravamo riservati, non so se si ricorda, di indicare effettivamente la data delle udienze, che sono il 5 di novembre e il 10 di dicembre, se non sbaglio, in cui è stato dato avviso ai difensori di questa attività. Qual è l'altra informativa? Le informative sono del 12, una ottobre 2015 e 2 del 15 ottobre 2015. Sì, ma scusate, stavamo affrontando il problema se procedere adesso, cioè non inseriamo un altro argomento. No, perché si parlava del test Mazzoli, solo per questo mi sì, sono il test permesso. Mazzoli si sente domani, quindi le questioni sulla deposizione di No, Mazzoli... non è una questione, era una richiesta di ampliare la... Va bene, domani, Avvocato, quando dopo avete sentito il test e se non avrà parlato di quello che lei ritiene importante farà questa richiesta. Va bene. Così l'ampliamento preventivo noi non No, sappiamo che era cosa la ci viene vecchia a questione dire. dei testimoni tardivi. Sì, me lo ricordo Esattamente. questo, ma prima il test depone e poi lei rileverà che non ha deposto su alcune circostanze e poi il Tribunale decide. Allora, quindi rinviamo a domani mattina iniziamo con le spontanee dichiarazioni di Buzzi. Oggi mi sembra, sono già le 6:20, con la pausa inizieremo alle 6. Quindi domani mattina spontanee dichiarazioni di Buzzi, poi ci sono ancora altre spontanee dichiarazioni e poi sentiamo il test Mazzoli. Perfetto. Senta, Presidente, posso depositare 2 documenti che ho citato nel corso del controesame di oggi? Certo, Avvocato. Si trattano del provvedimento della Sandulli e del contratto tra la Prefettura e Eric S29. Ci sono opposizioni alla produzione documentale da parte di nessuno. Il Tribunale ammette la produzione documentale. Scusate, allora... Presidente, prendo la parola dal mezzo. L'imputato Buzzi dovrebbe parlare un attimo. Prego. Presidente, buonasera. Buonasera. Potrei anticipare una parte delle mie dichiarazioni spontanee limitatamente a Castelnuovo di Porto, così eliminiamo un argomento di tutto quello che dovrò dire domani, e dato che stasera stiamo nel tema di Castelnuovo di Porto, se lei vuole, se no la possiamo rimandare tutta a domani. Io l'ho proposto, che cosa vogliamo fare? Io potrei articolarla questa sera soltanto sul Aspetti tema... un attimo, Buzzi. Che durata dovrebbe avere questa parte su Castelnuovo? 10 minuti, Presidente. 10 minuti. Va bene, allora facciamo un quarto d'ora di pausa, poi sentiamo le dichiarazioni su Castelnuovo e poi andiamo a domani. Allora, avevamo in sospeso la citazione dell'altro Catini fratello, non Danilo che abbiamo sentito stamattina, l'altro che si era dichiarato disponibile a venire in un giorno diverso. Lo facciamo venire giovedì mattina? Mercoledì 20?
Mercoledì 20, non ci sono problemi. Mercoledì 20. Allora, il test Catini viene citato per il 20 aprile. Poi avevamo anche il problema per il test Pirro, che era il test del pubblico ministero che aveva segnalato impedimenti per ragioni di lavoro. Abbiamo disposto accertamenti tramite PGI, il test ha indicato i giorni in cui ha impegni lavorativi, potrebbe venire il 21. Sì, quindi il 21 di aprile sentiamo Pirro. Provvede alla citazione il pubblico ministero? Sì. Quindi il 20 Catini e il 21 Pirro. Ma c'è una dichiarazione scritta? Il difensore di Coratti è presente? Avevamo chiesto una dichiarazione, è stata presentata un'istanza, doveva dichiarare Coratti se rinunciava a presenziare all'udienza per partecipare ad un'udienza al Tribunale per il riesame. Guardi, è in aula, ma è momentaneamente uscito. In aula non c'è, quindi ci presenterà una dichiarazione a firma dell'imputato oppure una dichiarazione del difensore, il quale sotto la sua responsabilità afferma che l'imputato rinuncia. Allora, a questo punto possiamo riprendere dando la parola a Buzzi. Diciamo il termine massimo sono le 18. Ha chiesto 10 minuti, le diamo un quarto d'ora, quindi prego. Signor Presidente, conto di non sforare il tempo. Io avevo chiesto di parlare... Non lo sfora perché alle 6 interrompiamo l'udienza. No, conto di non sforare nel senso che farò prima dei 15 minuti che lei mi ha concesso. Io intendevo fare la dichiarazione domani, ma ne approfitto per accorciarla un pochino e per parlare della gara della Prefettura di Roma di cui ha parlato il colonnello Russo. Allora, Presidente, per chiarire un po' tutte le cose, la gara è del 2013, è del febbraio-marzo del 2013, è una gara indetta al massimo ribasso, noi verifichiamo tutte le cose, facciamo l'offerta e vinciamo la gara. Vinciamo la gara prima ed Erikes, seconda a pochi centesimi di distanza Auxilium, terza a un po' distante da noi Gepsa, che è la ditta uscente. Gepsa, per farle capire, è un colosso francese multinazionale, anche azionista di Acea, Gaz de France, quindi era un grande concorrente, che in Francia gestisce anche delle carceri privatamente. La nostra offerta e anche quella di Auxilium sono anomale matematicamente, nel senso che c'è un calcolo matematico, risultano anomale. La Prefettura ci chiama e ci fa fare una prima giustificazione delle offerte, siamo in un periodo ottobre-novembre 2013. Mandiamo la giustificazione delle offerte, la Prefettura ci chiama ad un confronto sulle offerte, sulle giustificazioni che abbiamo presentato. Quindi noi andiamo con i nostri tecnici, con i nostri legali e le offerte vengono tutte giustificate, vengono ritenute tutti validi e quindi la Prefettura di Roma fa la graduatoria finale. Prima Derikes, seconda Auxilium, terza Gepsa. Arrivato a quel punto praticamente sia Gepsa sia Auxilium fanno ricorso al TAR, è di prassi che ti fanno sempre ricorso al TAR. E quindi il ricorso al TAR viene fissato il 16 gennaio 2014. In quella sede, il 16 gennaio 2014, sia Gepsa che Auxilium rinunciano alla sospensiva perché il TAR fissa il ricorso per il 14 marzo 2014. Però c'era una cosa incredibile, signor Presidente, era che continuando il contratto con Gepsa rispetto all'offerta nostra e quella di Auxilium che era molto vicina, la Prefettura di Roma spendeva 200.000 euro al mese in più di corrispettivo. Quindi il prefetto, il viceprefetto, credettero opportuno metterci nel contratto a noi per risparmiare 2 milioni l'anno. E quindi praticamente inaspettatamente fummo convocati dalla Prefettura di Roma per firmare il contratto per il subentro al 1° marzo 2014. Deve sapere che già sui voci in corridoio della Prefettura giravano le voci, ma tanto non entrerete mai, perché c'era stato un precedente 2 anni prima con la Domus Caritatis che aveva vinto la gara per la gestione del CARA di Castelnuovo di Porto e poi aveva fatto ricorso al TAR, la Gepsa,
la Domus aveva perso il ricorso al TAR, poi aveva presentato ricorso al Consiglio di Stato che l'aveva vinto, ma il Consiglio di Stato aveva ritenuto non opportuno immetterla nel servizio perché tanto la scadenza della gara era prossima e aveva dato un risarcimento danni alla Domus. Quindi questa cosa a me la diceva Tiziano Zuccolo, cioè vedrai che la GEPSA si inventa qualcosa sul TAR. Tiziano Zuccolo che dove lavorava? Zuccolo era il mio concorrente, era il presidente il responsabile della Domus Caritatis, che era praticamente arrivata quarta. Quindi noi firmiamo il contratto il 22 febbraio del 2014 con inizio il 1 marzo 2014 e qui succede una cosa incredibile, Presidente, perché la Sandulli, che noi ancora non sapevamo che avesse interessi concreti e reali nel CARA di Castelnuovo di Porto, con un'ordinanza presidenziale sospende l'efficacia del contratto e praticamente è arrivato a quel punto in attesa della sentenza del TAR di merito. E stiamo al 12 e stiamo praticamente all'ordinanza del 24 febbraio. Arrivato a quel punto io penso di essere vittima di un sopruso del TAR e cerco di andare da Chiocci, anzi ci vado da Chiocci, c'ha ragione Bartolo, io ci vado con Alemanno, non ci vado con Panzironi. Vado con Alemanno dal direttore del Tempo, vedo Panzironi per altri motivi, non per questa cosa, e rappresenta al direttore del Tempo questo sopruso che stavamo subendo dal TAR, che praticamente ci aveva bloccato l'ingresso nonostante ci fosse stata la rinuncia ai termini sospensivi. Chiocci insomma guarda le carte che gli ho portato, le reputa insomma che sono meritevoli di un articolo, lo imposta la Francia contro l'Italia, mi sembra che sia impostato così, e il 12 marzo esce questo articolo sul Tempo. Ma il 12 marzo succede una cosa incredibile, a me il 12 marzo mi chiama la Varvazzo. Chi era Varvazzo, signor Presidente? Perché detto così è un viceprefetto, vabbè, un viceprefetto. La Varvazzo era un viceprefetto addetto alla prefettura di Roma, nominata assessore ai servizi sociali dal Nicola Zingaretti nella giunta regionale del Lazio, in quota PD, sottocorrente Zambelli, Coratti, su indicazione della cooperativa Auxilium, perché era amica di Auxilium, la Varvazzo. Quindi la Varvazzo era un ex assessore che era stata costretta poi alle dimissioni perché c'era stata una fuga di notizia dalla prefettura di Roma che aveva evidenziato un'inchiesta penale nei confronti del marito. E per questa cosa, insomma, il presidente della giunta regionale del Lazio gli aveva chiesto le dimissioni. Quindi diciamo che la Varvazzo era un ex assessore autorevole regionale, viceprefetto, e in quel momento stava al Viminale. Quindi la Varvazzo, che eravamo amici, mi chiama e il 12 marzo io la raggiungo al Viminale, ancora mi ricordo, stavo in moto, e lei mi dice guarda, io ho una notizia bomba perché so che è successa questa cosa con la GEPSA e la notizia è questa, la Sandulli, che giudica esclusivamente il presidente della sezione terza ter del TAR, quindi giudica in esclusiva i ricorsi della prefettura di Roma, ha un'impresa che si chiama Proeti, di cui lei è proprietaria insieme al marito, che ha ricevuto tanti lavori in affidamento a trattativa privata, quindi procedura negoziata, dalla prefettura di Roma. E mi dà tutti i riferimenti. Io stento a crederci, cioè non è possibile, Paolo. Però vado a controllare la notizia, controllo la notizia andando in cooperativa. E risultava tutto, signor Presidente, risultava che le quote erano al 33% della Sandulli, al 47% di Napoleoni, che era il marito della Sandulli, e al 20% di un certo Buzzi, di Davide Buzzi, che io nemmeno conosco. Poi, quando il colonnello Russo dice 10 e 10, si vede che poi hanno venduto le quote, però nel 2014, quando io ho accertato, era al 20% di questo Buzzi. Abbiamo visto anche il bilancio della Proeti, quello disponibile, pubblicato. La Proeti fatturava 500.000 euro, di cui 260.000 euro provenivano da lavori in esclusiva con la prefettura di Roma, tramite gara a trattativa privata. Quindi per noi era una cosa incredibile. Io che faccio con questa notizia? Vado dal mio legale, gli dico al mio legale, guarda, io vado da Chiocci, dal Tempo, la facciamo pubblicare, una notizia bomba. E il mio legale mi dice no, non la fare pubblicare perché abbiamo i ricorsi il 14, eravamo il 12, sembra una pressione indebita, come si dice? Una pressione indebita su un organo giurisdizionale, dice tu non la puoi far pubblicare perché se la pubblichi io non ti difendo. Dice io ho una reputazione, non possiamo fare queste cose. E allora io mi tengo sta notizia, vabbè, non la pubblichiamo. Informo Carminati perché gli dico vediamo il 13, chiamo Massimo Carminati, il 14 viene e lo informo di questa cosa. Pure Carminati stentava a credere che fosse possibile una cosa del genere. Quindi poi il 14 marzo c'è l'udienza al TAR. Io volevo andare con i miei lavoratori perché per noi un'occasione come quella di Castelnuovo del Porto voleva dire impiegare 70-80 persone.
avevamo già fatto le selezioni perché dovevamo entrare nel contratto, avevamo fatto praticamente tutto, signor Presidente. Volevo andare lì con le maestranze per protestare. Eppure quella cosa Brognoletti me la impedisce, dice no, tu sei un'impresa seria, non puoi fare né le pressioni con la stampa né le manifestazioni sotto altrove, fidati che andrà bene. E invece andò male, perché noi fummo esclusi, signor Presidente, per un'anomalia dell'offerta di 6.000 euro su 6 milioni, quindi lo 0,1 per 1000. Ma l'anomalia maggiore fu che la Sandulli non presiedette quella seduta. Ma c'era stata un'altra anomalia, che io sono andato avanti di corsa e non le ho detto. La Barbazzi il 12 marzo mi dice guarda, io questa notizia l'ho già data ad Auxilium. Ma l'ho la già data una Sandulli ventina non di aveva giorni fa. presieduto quel collegio? Non lo presiedette, perché il 12 marzo, e qui io ora sto attentissimo alle parole perché non vorrei prendere una querela, che già sono abbastanza aggravate. Quindi il 12 marzo la Barbazzo mi dice io guarda questa notizia che ho data a te a 2 giorni prima dall'udienza l'ho già data ad Auxilium diverso tempo prima. Dice non so loro che hanno fatto. Quando io rientrai in cooperativa, dato che Auxilium li conoscevo, erano concorrenti, chiamai Auxilium e parlai con Nicola Taranno, che era un responsabile da Auxilium, e dissi guarda io ho questa notizia, bomba sulla Sandulli, che c'è un conflitto di interessi spaventoso sul CARA di Castelnuovo di Porto. Perché un'altra cosa non le ho detto, signor Presidente, perché abbiamo anche accertato che l'impresa della Sandulli, la Proeti, lavorava al CARA di Castelnuovo di Porto in concomitanza con GEPSA. E come l'abbiamo accertato? Perché io ero un fornitore di GEPSA, perché noi facevamo i rifiuti a Castelnuovo di Porto come 29 giugno, avevamo un contratto d'appalto con GEPSA, quindi ci fu abbastanza facile constatare che anche la Proeti lavorava verso il CARA di Castelnuovo di Porto. Quindi per ritornare indietro, quando io dico ad Auxilium guardate che c'è questa anomalia, insomma questi mi sono cascati dalle nuvole, facevano finta di non avere hanno fatto finta insomma che questa notizia non l'avessero mai avuta. E io ne sono rimasto stupito, tant'è vero ne parlai con Carminati, ho detto ma guarda questi hanno una notizia come questa e non fanno nulla. Quindi il 14 noi abbiamo questa pronuncia negativa del TAR, che poi arriva la pronuncia, ce l'abbiamo il 14 pomeriggio, il 14 sera. Io informo Carminati il 17, Carminati non fa nulla perché il direttore del Tempo lo cercava per un'intervista, perché siccome tutta Roma sapeva che io frequentavo Carminati, una cosa come solo i Rossa, poi domani le spiegherò meglio tutta questa parte, il direttore del Tempo quando lo incontrai il 7, oltre a chiedermi l'intervista a Pasolini, che c'è un'evidenza telefonica, mi chiese pure un'intervista a Carminati. Io poi ne parlai a Carminati e gli dissi guarda Chiocci ti cerca per fare un'intervista, vedi tu che puoi fare. Questa è la storia del Tempo Carminati. Come lo stesso giorno, il 7, io telefono a Pelosi per farlo intervistare su Pasolini, perché Pelosi insomma prendeva i gettoni di presenza, ogni volta che stava senza soldi faceva delle interviste. E io riuscii a fargli fare un'intervista al Tempo praticamente senza che il Tempo pagasse, perché la tariffa di Pelosi era sui 5-6 mila euro di intervista. Quindi Chiocci mi dice guarda io tutta questa cosa perché non mi fa intervistare Carminati? Ho detto vabbè, ci provo a fare intervista a Carminati. Quindi che succede? Quando l'udienza è negativa per noi, io allora chiamo Brognoletti e dico guarda visto Massimiliano abbiamo perso, avevamo questa notizia bomba, era meglio che la facevamo uscire sul giornale. Dice vabbè ora farla uscire sul giornale, ormai l'udienza c'è stata, faremo ricorso al Consiglio di Stato. Quindi io ritornai dal Tempo, da Chiocci, gli detti tutto l'incartamento, Chiocci la pubblicò subito, il giorno dopo uscì la notizia sul Tempo. E il 20 è uscita la replica della Sandulli, che la Sandulli non è che smentisce la notizia, dice vabbè io che devo fare, mi devo scansare. Però le ripeto, bilancio del 2012, fatturato 500.000 euro, il 50% del fatturato della Proeti deriva da gara a trattativa privata, cioè con procedura negoziata dalla Prefettura di Roma, che è la terza sezione del TAR giudica in esclusiva i ricorsi della Prefettura. Quindi io poi un'altra cosa, è venuta fuori un'interrogazione parlamentare dell'onorevole Carla Ruocco che io non conosco, perché leggendo gli articoli sui giornali la Ruocco ha fatto un'interrogazione al ministro Orlando che non so se il ministro ha dato risposta. Io poi ho provato a scrivere da quando sono detenuto ma nessuno mi risponde più perché ormai sono un paria, però avrei piacere di capire questa interrogazione come è andata a finire. E un'altra cosa signor Presidente, contraddicendo il colonnello Russo, noi sapevamo che eravamo indagati e domani vi dirò perché, ma io su questa notizia della Sandulli, del TAR, abbiamo parlato liberamente al telefono. Abbiamo parlato, guardi, con Coltellacci siamo fatti decine di minuti di conversazioni telefoniche al telefono.
dicendo beh, qualcuno ci sentirà, vedremo se qualcuno prende provvedimenti. Quindi non è nemmeno vero che il Rosse non sapeva, perché noi nelle telefonate... in quale conversazione dite speriamo che qualcuno ci sentirà e Signor prende Presidente, provvedimenti? guardi, La può indicare? Il problema mio è che io sono un analfabeta informatico, sto andando molto piano nella mia ricostruzione di RIT. Sono ferma al marzo del Buzzi, 2013. poiché in altre udienze lei ci ha fornito un lungo elenco di intercettazioni segnalando che erano di interesse per la sua posizione, adesso dice che nelle conversazioni ha parlato liberamente del ruolo della Sandulli e che ha anche detto speriamo che qualcuno ci senta, così segnala. Se ci può indicare le intercettazioni in cui ha detto questo. Presidente, posso farlo io? Quindi si riserva in seguito. Se vuole, Presidente, posso farlo io, La difesa Buzzi. RIT 1741/13, progressivo 53932. Buzzi chiama Coltellacci. Signor Presidente, abbiamo parlato delle mezze ore al telefono di questa storia, perché ha fatto, se qualcuno ci sente, che ci sia almeno un po' di giustizia per noi, perché io non ho capito perché me la mettono come 416 bis. Io qui sono una vittima, signor Presidente, io ho vinto la gara. Le offerte sono state giustificate dalla prefettura, che aveva l'organo tecnico per verificare se erano anomale, e sono state escluso dal Tarter 6.000 euro su 6 milioni, signor Presidente, lo 0,1 per 1000. Questo è successo. Poi se io ho fatto uscire la notizia sui giornali e se questa è una cosa mafiosa, devo dire che il mio avvocato non me l'ha fatto uscire prima sui giornali per non influenzare un collegio giudicante correttamente. Io dico che ha sbagliato, perché se la facevamo uscire prima forse era meglio. Questo è successo, signor Presidente. E Chiocci mi chiese a me, dato che tutti sapevano che io frequentavo Carminati alla luce del sole, e domani glielo specificherò meglio, mi chiese se poteva, dato che io avevo fatto intervistare a Pelosi, se potevo pure fargli intervistare a Carminati. Io ne parlai con Carminati, poi Carminati non so cosa ha fatto, penso che non ne ha fatto nulla perché è un tipo riservato. Io sulla Proeti e sulla Sandulli avrei finito, signor Presidente. Va bene, allora prosegue domani sugli altri aspetti. Sono stato nei tempi, signor Presidente. Sì, grazie, ha rispettato i tempi perfettamente. Allora a questo punto possiamo chiudere l'udienza. Presidente, confermo la rinuncia di Coratti per il 18 aprile, qui, se lo vogliamo verbalizzare. Quindi diamo atto che il difensore del Coratti dichiara che il Coratti intende rinunciare a presenziare all'udienza nel presente procedimento già fissata per il 18 aprile 2016 allo scopo di presenziare all'udienza innanzi al Tribunale per il riesame. Il Tribunale autorizza il Coratti a recarsi a detta udienza con mezzi propri e senza necessità di scorta. Presidente, posso, con l'occasione volevo rappresentarle una circostanza, diciamo, logistica. È stato disposto un termine per la produzione documentale per il 30 aprile. Sì. E noi stiamo predisponendo per quella data la produzione documentale per tutti gli assistiti. Per quanto concerne Guarnera, per una questione di opportunità, siccome posso sedermi perché non riesco... Sì, avvocato, tra l'altro parla Grazie. più vicino al microfono se sta seduto. Per Guarnera, siccome sono stati ammessi consulenti tecnici che in sede poi di consulenza, quindi di esame e di successivo deposito della consulenza allegheranno una serie di documenti sovrapponibili a quelli che eventualmente si potrebbero depositare entro il termine del 30, chiedevo se fosse possibile, limitatamente alla posizione di Guarnera, acconsentire alla produzione documentale in sede di esame dei consulenti tecnici di parte, per una questione di comodità. No, abbiamo dato il termine per tutti, quindi cortesemente lo rispettate. Il termine è il 30 aprile per le parti, Sì, però no, era solo tutti infatti quanti depositano i documenti. no, le avevo rappresentato solo questa circostanza, poi i consulenti Sì, avvocato, ho capito ridepositeranno che le rappresenta una anche circostanza ulteriori. particolare, però poiché abbiamo discusso a lungo su come organizzare la fase della produzione Per documentale carità. e abbiamo strutturato i tempi in modo da consentire al PM di produrre quello che doveva produrre, Certo. alle parti di esaminare i documenti, a sua volta di produrre, restiamo alle date che abbiamo indicato. Va benissimo, grazie.
A lei. Allora l'udienza termina, è rinviata a domani, ore di rito.